I Cibellini. Dai, lo sapete come funziona. State cominciando a lasciare il like, che noi siamo quasi pronti. Il bacino al culetto della fortuna e andiamo direttamente perché mi sembra il caso di parlare di calcio, di parlare di grande calcio, di parlare di cose calcistiche che non tutti sanno. E quindi oggi avremo ospiti spettacolari e comincio subito con il primo che ci aiuterà a capire delle cose importanti che non sanno gli altri. Ma prima di cominciare ciò devo lanciare assolutamente la notifica al canale Telegram al quale voi siete già iscritti, immagino. Voglio immaginare, se non lo siete lo trovate in descrizione. Ecco il link e la lanciamo subito perché nessuno si deve perdere niente, neanche un minuto di questa live, e se ve la guardate dopo va anche bene. Troppo alto il volume della musica, direi. Abbassiamo, anzi lo togliamo proprio tra un po' perché abbiamo gli ospiti ma senza indugio, eccola qui, siamo live e si lancia la notifichetta. La musica si abbassa e io vi presento senza indugio l'ottimo Emi Scouting. Ciao ragazzi, ciao Valerio, grazie a te, grazie alla tua chat, dai, non vedo l'ora. Devo dire che il bassetto non mi dispiaceva, È carino. È carino, l'hai abbassato, però era bello gagliardo. Ho sempre paura che poi i software dello streaming impazziscono, abbasso il volume, faccio parlare, quindi un po' così. Ragazzi, allora io vi vedo e vi saluto uno per uno. Vedo Extreme, vedo Alessandro, vedo Angela, vedo Gensonio, vedo i miei moderatori straordinari. Ma io perché invito, poi tra un po' ci saranno Neschio, ci sarà Asso e forse qualche altro ospite, ma invito Emi Scouting perché Emilio non solo è un osservatore di una squadra di Serie A e non si può fare il nome e va bene, ma come match analyst, come lavoratore del calcio del settore, lui vive a Granada. È possibile. Sì, conosco membri dello staff. Diego Martinez, il mister, non lo conoscevo l'altro, quello precedente. Ma però più di tutti gli altri. Vi posso dire dove va Soldato ogni pomeriggio, insomma, spesso lo si incontra nella piazzetta adiacente alla cattedrale con la famiglia a prendere il caffè, se proprio vogliamo. Vedi? Puoi mettere una pilloletta di quelle là lassative? Ci penso. Mi faccio amico qualche cameriere così per non essere notato. Magari. Allora, noi cercheremo di prendere anche qualche domanda al volo, però io una te la devo fare perché non ho mai visto giocare il Granada e quindi voglio capire se è una spagnola o una spagnola atipica, come qualcuno dice. Che tipo di insidie credi che possiamo avere? Perché qualcuno ha detto tutto a posto, il Granada è facile. No. Assolutamente. Allora partiamo dal punto di vista che il Napoli è più forte, così mettiamo subito in chiaro, no, le cose, forse il fattore più importante, però sì. Il Granada è tutto meno che una squadra facile da affrontare. L'anno scorso da neopromossa insomma si è qualificata all'Europa League, quest'anno è di nuovo sullo stesso gradino, l'anno precedente insomma in seconda ha fatto vedere cose meravigliose, l'anno successivo, ripeto, ha dato battaglia su tutti i campi. E Europa League diretta, primo anno di Liga dopo circa 6-7 anni di assenza e niente, una squadra rognosa. È vero quello che dice qualcuno che è una spagnola tipica, gioca al calcio, sì, questo assolutamente, però è bella rognosa, qualche problemino a livello tattico ce l'ha, soprattutto sul lato sinistro, dove gioca come ala sinistra Darwin Machis, che è passato anche per l'Udinese. Sì. Lui è un po' anarchico a livello tattico, qualcosina la concede da quel lato lì, però una squadra cazzuta, quello sì. Bello, ok, cioè bello saperlo, piace saperlo, la rubrica piace saperlo, perché tu mi dicevi anche che insomma studiano bene gli avversari, questa è una cosa che Gattuso deve tenere presente. Sì. Conosco, come ho detto prima, membri dello staff e so proprio l'ambiente che c'è. Innanzitutto
qui in Andalusia, insomma, la gente è rovente. La filosofia del club è quella di tenere molte persone nel posto, che sappiano cosa vuol dire essere del Granada, gente focosa, e quando c'è da preparare una partita si mettono lì, c'hanno 2 match analyst che insomma lavorano tanto sulla preparazione delle partite. Il mister ci tiene ai dettagli, quindi le preparano bene. Il consiglio che darei al mister Gattuso sarebbe proprio quello di preparare a sua volta bene la partita. Un piano C, magari. Anche. Siamo nei periodi che si parla di questa cosa del piano B e piano A, eccetera, eccetera. Ragazzi, nel frattempo il Benevento sta ancora in campo. Io l'ho preparata alle 10 e la facciamo alle 10, ma nel frattempo Benevento-Lazio sta ancora giocando. Ero rimasto all'1-1. Voi tenetemi aggiornati se sapete qualcosa, perché ci interessa anche in vista Lazio, perché una partita dietro l'altra il Napoli adesso è nel tour de force. E becco una prima domanda al volo. Mario De Bellis: ciao Valerio, Emi Scouting, buonasera. 2 domande. Valerio, temi il Granada? E Emi, che ne pensi di Macis e Rui Silva? Io ti rispondo subito che temo il Granada, temo che il Napoli possa avere un approccio sbagliato, perché questo è il problema del Napoli, può essere solo un problema di approccio. Se sappiamo di essere più forti, dobbiamo evitare la presunzione. Dopodiché passo la parola a Emi per Macis e Rui Silva. Allora, con l'approccio sbagliato il Napoli soffre, ve lo garantisco. Se va invece con l'approccio giusto, è più forte il Napoli. Finora chiacchiere, però come primo input questo è importante sapere. Allora, Macis, l'ho detto prima, un po' anarchico tatticamente, tecnicamente un gran bel giocatore, non nascondo, questo non l'ho mai detto, però che quando giocava qui nel Granada, io lo consigliai al mio club, già lavoravo in Serie A, ho detto prendetelo sto Macis, poi l'ha preso l'Udinese, quindi ho già detto che non lavoro per l'Udinese, sì. e niente, però non fece bene in Italia, con l'allenatore spagnolo all'epoca e quant'altro. Tecnicamente molto molto forte, però ripeto, quando c'è da abbassarsi sulla linea di centrocampo a 2, che è al Granada, quindi 1-4-2-3, con Macis largo a sinistra 1, lì fa un po' di fatica, tituba, mentre Rui Silva, anche lui spesso al centro commerciale Nevada a pranzare, l'ho incontrato un paio di volte in un ristorante italiano, tra parentesi, lui è un portiere di un'altra categoria, cioè un'altra categoria, già gioca a certi livelli, però proprio forte, ma forte. Sarà difficile da battere, nessun portiere è imbattibile, però non direi il Granada vede nel portiere uno dei punti deboli. No, bel portiere, gran bel portiere. Ok, allora andiamo a vedere se ci sono altre domande nello specifico. Ovviamente io mi sto cercando un pochino anche di informare. C'è il Gonalon che spesso in orbita Napoli. Questo Luis Suarez invece omonimo, lui è un attaccante che è passato per la Premier al Watford durante diverse stagioni, poi è tornato in Spagna, è un giocatore che ha segnato, quest'anno sta facendo un po' più di fatica, secondo me, ecco, vedi, rispetto al portiere qualcosina in meno, non è un attaccante secondo me tra i top, ha le qualità, sì. Occhio alla veemenza, quello sì, è un attaccante veemente. Ciao Valerio, secondo me uno dei più pericolosi è Soldato e Tottenham. Voleva farcelo sapere. Okay. Il Tottenham come squadra in generale. Sì. Va bene. Gran bel giocatore, Soldato non invecchia mai. È sempre sul pezzo. Questo è l'anno anche delle vecchie leve che fanno ancora la differenza. Il Granada non è da sottovalutare, vediamo un pochino. Io ringrazio tutti i miei mod, ragazzi. Abbiamo il Falco, abbiamo Marat, abbiamo Gio TV, ci stanno facendo un lavoro straordinario, perché so già che questa sarà una live calda, perché il Napoli, stesso all'interno dei tifosi napoletani c'è un po' di non sicurezza su Gattuso, qualcuno continua a non essere troppo contento di certi primi tempi. Emilio, non so se tu hai visto nello specifico la partita con la Sampdoria. No, purtroppo no. Però c'è stato un primo tempo, insomma, non eccezionale, ma Gattuso fa una cosa diversa del solito, fa 2 cambi direttamente al 45esimo che in effetti la spaccano, perché poi Lozano ti ha dato quella ampiezza e quella profondità
e abbiamo allargato un pochino le maglie di Ranieri che erano belle strette. Come sempre. Su quello si basa. Voi state lasciando i like, assolutamente. Ho soldato innamorata, giustamente. Così, ragazzi, se avete domande specifiche per Amy Scouting, approfittiamone, perché lui non starà con noi tutta la notte. O guaglione che fa, ed è giusto che sia così. Io quello che consiglio sempre ai miei colleghi influencer, quindi di conseguenza anche a te, no? Ragazzi, se volete stare attivamente sul tubo, non vi riproducete, che da quando ho il figlio io arrivo a un certo punto, o la pappa o quello, quell'altro. Ci sta. Gattuso superiore a Conte, quindi già entriamo in orbita Inter-Napoli. Emi, tu hai un'idea al riguardo? Io devo dire che ho seguito Gattuso un po' durante tutta la sua carriera. Secondo me ancora un passo indietro a Conte. Conte ha vinto, fin lì ha ragione lui. Lo ricordo al Pisa, perché si scontrò con il Foggia, venne al Pino Zaccheria con la bottiglietta in testa, insomma, contro le Zerbi, tra l'altro. Però a me piace, devo dire anche che mi ha sorpreso, soprattutto durante il suo trascorso al Napoli. Lo consideravo un po' meno pronto, però mi sto ricredendo molto. Però voi sicuramente mi sapete dire di più, perché seguite di più ovviamente il Napoli. Sì, io credo che anche lui sia in un percorso di crescita, perché è arrivato al Napoli anche in una situazione particolare, ha dovuto sistemare un macello sia di ambiente sia tattico, insomma, cose strane. Sì. E quindi si mette prima con un 4-3-3 molto basso, c'è da fare lotte e così, e adesso quest'anno sta cercando di evolvere anche il gioco offensivo. Il problema che stiamo avendo adesso è che ci manca proprio la punta sul quale si sono studiati alcuni schemi, che è Osimhen, che purtroppo è ancora infortunato. Pare, la notizia di oggi è che sia andato in Belgio a fare ulteriori terapie, e abbiamo un po' paura che insomma non che sia rotto pesantemente. Speriamo di no. Cosa ne pensate di Gomez via a gennaio? E cosa ne pensate dei sorteggi di ieri? Cosa ne pensate di tutti i sorteggi? Miki Chicca. Emi, Gomez. Madonna. Gomez, io ci ho fatto anche un video parlando dell'Atalanta tatticamente senza di lui, dove ho detto che secondo me senza di lui l'Atalanta ha più equilibrio a livello tattico, e io sono, così ho detto nel video, sono un fanatico nel senso positivo della parola dell'equilibrio, però riconosco che secondo me con Gomez è comunque più forte. Ora il problema è che ne possiamo parlare quanto vogliamo e finché non sappiamo cosa è successo veramente, però allo stato attuale secondo me ha comunque ragione Gasperini, per quel niente che sappiamo. Si dice che insomma ribellioni da parte del Papu, ma la ribellione, la prima notizia che uscì fu una ribellione proprio tattica, nel senso che pare che Gasperini gli avesse chiesto delle cose e lui ha detto no, preferisco stare in questa zona per questa partita, eccetera eccetera, quando poi noi abbiamo esaltato ed apprezzato proprio la duttilità che Gomez ha espresso nell'ultimo periodo, creando praticamente superiorità numerica nelle zone in cui serve a seconda della fase della partita. Un po' quello che noi del Napoli chiediamo al sottopunto, chiediamo a Mertens, e ancora ha difficoltà a farlo, e fa meglio Zielinski. Sì. Quindi se Gomez è arrivato saturo e non vuole più tornare fino in difesa, probabilmente anche questo una delle problematiche. Emi, se vuoi sapere la mia, sì. A un certo punto questi allenatori che chiedono tanto, Sarri, Gasperini, saturano questi giocatori, e se tu non vinci, perché poi all'Atalanta restano tanti complimenti, però non ci sono titoli, sì. A un certo punto dici ma sai che c'è di nuovo, ma io ciao. Sì. Purtroppo è così, purtroppo, a seconda dei casi. Esatto. Vittorio Inter, ti ho visto, nuovo iscritto, benvenuto, non ho visto la cosa. A proposito, ma perché? Ah, ok, se no funziona. No, perché chi si iscrive arriva il pallone qua e io lo blocco. Evidentemente sei un iscritto della vecchia maniera, perché altrimenti ti avrei visto. Della vecchia maniera. Perché quella maniera là è proprio l'ultima. Qua non mi citare Totò che le becco tutte, Ma io apprezzo chi apprezza, fa parte della nostra cultura. Lo sai che, scusa per l'inciso, ho
passato un periodo che non riuscivo a dormire e mi addormentavo solo, testa sul cuscino, solo col cellulare con un film di Totò come sottofondo. Li ho imparati a memoria tutti, poi mi piacevano, però non riuscivo a dormire se non mettevo Totò, quasi una dipendenza a un certo punto. L'ho fatto anche io per molti anni, specialmente da quando mi sono trasferito in America, quella sensazione di napoletanità che ti accompagna, no? Nei momenti di solitudine. Assolutamente. Il buon Falco ci ricorda che siamo oltre 100 like. Eccolo qua, vedi che succede? Ora sì. È come Holly e Benji, io lo blocco e lo metto qua. Ice Black, benvenuto assolutamente. Allora ci sono più ringraziamenti per i like che domande, andiamo a ripescare. Bellissimo. Ciao ragazzi, buonasera. Cosa ne pensate di Eriksen che dovrebbe partire titolare? Poi verrà Neschio, ovviamente chiederei anche a lui, però anche qui gran bel giocatore, fortissimo secondo me sulla carta. Ora il periodo di inattività secondo me comunque peserà, perché non è che questo torna in campo titolare eventualmente, l'Eriksen del Tottenham, miglior centrocampista, quello e quell'altro, però è che gioca di solito in una mattonella che il sistema di Conte non prevede, ossia quella del trequartista. Se gioca come mezzala è un tipo di giocatore che è un tipo di giocatore che in fase di possesso forte, però secondo me non è un giocatore che per il sistema di gioco che ha Conte può essere funzionale, quindi vediamo. Sì, ci faremo raccontare da Neschio quando entrerà di come ha giocato, perché poi comunque non è durato tutta la partita nella partita precedente dell'Inter, che comunque per quanto sia arrivata poi nei minuti finali hanno dominato il Cagliari, bisogna dirlo. E ringrazio Vincenzo Papa che ha offerto il primo caffè e Mertens ti ha già ringraziato e ti ringrazio sempre per il supporto. Vedo Fabio Angelino, fammi vedere. Ok. Valerio, puoi chiedergli quali sono le difficoltà maggiori dello scouting e qual è la caratteristica che maggiormente le società richiedono nei calciatori? Questa è bella. Allora, per non rimanere sul vago, ti dico che la caratteristica principale è quella di trovare un giocatore economico o che possa rispondere, insomma, alle necessità economiche del club. In maniera specifica dipende da un sacco di fattori, il sistema di gioco che adotta la prima squadra o la primavera soprattutto, quindi in un 4-3-3 non cercherai un trequartista, per esempio. Certo. Quindi soprattutto in Italia poi c'è il discorso della fisicità, il giocatore deve essere forte, cosa che secondo me è un limite, però dipende da società a società. Le difficoltà maggiori, come posso dire, io sono uno di quelli che non si lamenta del proprio lavoro. Come faccio a lamentarmi di vedere partite su partite? Difficoltà, diciamo che la quantità da vedere di partite è alta, soprattutto ad inizio stagione quando le devi vedere a tappeto, no? Quindi io ho visto 10, 11, 12 partite in un giorno, non tutte perché noi abbiamo programmi che ci passano le partite senza i tempi morti. Quando la palla esce la vanno a prendere, noi non lo vediamo, no? Perché si accumulano quei minuti e non la finisci più. Certo. E pensa che al posto di durare 90 minuti la partita dura 40 di tempo di gioco effettivo. Esattamente. Quindi difficoltà questa, soprattutto all'inizio quando non hai conoscenza dei giocatori, li devi guardare a tappeto, appunti su appunti, lì si fa un po' di fatica. Di che parliamo? Difetti maggiori del Granada, tu già ce lo accennavi all'inizio. Sì, soprattutto sulle zone esterne. C'ha una spina dorsale forte il Granada. Portiere, Duarte, difensore centrale, Janetechi con Gonalons, l'attaccante, Soldato, chi per lui. Però sulle fasce qualcosina il Granada concede. Qua andiamo proprio nello specifico, vedi quanto paga fare lo scout? Riesci a seguire le tue passioni oltre il calcio? Io sono passato da guadagnare proprio zero, perché ho iniziato nel professionismo a 22 anni, quindi ho fatto un periodo di prova dove mi pagavano zero e comunque lavoravo, e poi dipende da quello che si ritiene essere uno stipendio nella media a livello italiano. Io dico che attualmente di più della media. Non diventi ricco, però insomma non mi lamento. I miei hobby, sì, di notte, di solito finisco alle 3 di lavorare, un'ultima mezz'oretta per giocare alla Play 5 al computer.
alla grande. Vale, dicono sempre che il modulo di Conte è sempre lo stesso e quindi prevedibile. Secondo te Gattuso studierà bene il modulo e le tattiche che adotta Conte? Gennaro, la cosa buona è che li abbiamo già affrontati varie volte e Conte non ha proposto cose molto diverse. Poi si giocherà anche sugli scontri individuali, insomma, se Lukaku sta in forma supera l'avversario e ha creato superiorità numerica, poi che sia 3-5-2 o meno cambia poco. Sarà interessante vedere se il Napoli l'affronterà un po' come l'ha fatto in Coppa Italia l'anno scorso, perché ricordiamo quando abbiamo provato ad attaccare un pochino noi e abbiamo fatto la partita, ci hanno fregato due siringhe in contropiede, quindi credo che Gattuso cercherà di evitare specialmente quello. È ipotizzabile un 4-3-3 che poi diventa 4-1-4-1 con le famose mezze ali al primo pressing. Allora, Giancarlo Pacelli, fammi vedere. Io o mi compro un nuovo computer perché la connessione è buona. Contro il Granada potrebbe essere la partita di Fabian. Da uno scuola Betis potrebbe essere essenziale qualche consiglio. Però il Granada è cambiato tanto da quando lui era al Betis. Lui non lo conosce praticamente. Secondo me no. Esatto. Magari, io dico sempre che contro l'Espagnolo lo devi mettere perché lui si vuole far vedere e magari può dare qualcosa in più. Il buon Fabio, Vale, gli chiedi cosa pensano in Spagna del Fabian del Napoli e non quello che gioca in nazionale. Questa è ancora più specifica. Questa è una bella domanda, perché qui in Spagna ultimamente no, però c'è stato un periodo fino all'estate, diciamo, che sui giornali il Real Madrid vuole Fabian, il Barcellona vuole Fabian, Fabia futuro titolare della nazionale, quello quell'altro. Qui c'è stato un periodo che i giornalisti parlavano di un gran mercato riguardante Fabian. Ultimamente è andata scemando la cosa, confesso che non ho, come dicevo prima, non ho tempo di leggere tutti i giornali, quello quell'altro, però sicuramente ora che ci sarà questo scontro contro il Granada, sicuramente qualcosina verrà fuori. Bene, anche perché noi ci siamo un po' scocciati, ti devo dire la verità. Che ne pensate dell'avversario della mia Roma, il Braga? Io giro a te perché veramente non ne so nulla, non so se tu hai avuto io volevo girare a te, no, anche io allora, di solito conosco le portoghesi perché ci lavoro, ma mi hai preso in un periodo che ancora non arrivo ad osservare le portoghesi, quindi mi astengo. Poi quando entrerà Asso sicuramente l'ha studiata già e ci potrebbe essere qualcosa in più. Vediamo un pochino, dice, vedi, Vincenzo Saetta, dice Ugolini, Fabian in panca domani, mi sa che lo gestiscono come ti dicevo su Instagram. Emi, che ne pensi di Fabian Ruiz e Zielinski insieme in un 4-2-3-1? Sulla carta entrambi al top della forma, sì, sono due giocatori che mi piacciono tanto, però torniamo alla stessa storia di sempre, è una questione di equilibri. Da quel punto di vista qualche dubbietto ce l'ho, però magari, perché non è detto che possano comunque trovare la quadra insieme. Io oggi, per esempio, ho mandato un messaggio alla radio ufficiale, Paolo De Genio, ho proposto addirittura Demme, visto che il Napoli sta giocando con l'ibrido, aspetta in un modo e attacca in un altro, avevo proposto addirittura Demme mezzala con Bakayoko centrale. Per un motivo semplice, perché credo che nel primo pressing Bakayoko è un po' lentuccio e a livello a seguire, no? A schermare le linee di passaggio, io lo preferisco bello dietro così, mentre Dem è più dinamico, potrebbe fare questa cosa qua. Il buon Paolo ha letto metà del messaggio che ha detto purtroppo non si è capita così bene, però sono discorsi che si potranno approfondire. Allora, vediamo un pochino, vedi, stanno partendo, io ho creato questi i comandi, no? Sì. Comando punto esclamativo Fabian, il bot risponde dove sta qua, scetati che sei forte e noi crediamo in te, perché infatti l'ho letto prima il commento, ma con chi sta parlando? è il bot che risponde in automatico. Carlo Cocorullo, basta Ruiz e Zielinski insieme, perché per molti sono simili, non sono in realtà, però sì, ti fanno mancare quella puntina di equilibrio, ci sta. Esatto. Vediamo un pochino giocatori. Ok, no, ho peccato. Angela
Eppure va bene che Nino saluti Angela. Giocatori come Zieli, Fabian e Elmas hanno bisogno di un equilibratore a fianco, secondo me, per essere più sicuri e venire coperti. Sì. Ed è un discorso che ci sta, ovviamente. Il Braga è forte, hanno Gaetan, Wanderson Galeno, Paulinho e Riccardo Horta che sono forti. Mario De Bellis è un'enciclopedia da Championship Manager. Lo crediamo. Ripeto, io ancora non c'è, anche perché quest'anno le prime squadre le sto seguendo meno, perché pochi soldi, under 17, under 16. Quest'anno con il Covid, ragazzi, il mercato sarà di una povertà. Questa pure è un ottimo spunto per un argomento, perché a gennaio si parla, insomma, se il Milan si vuole rinforzare per puntare seriamente allo scudetto, se la Lazio... non lo so se si muoveranno tanti giocatori. Radek Inglot, ma cosa fai specificatamente? Come hai iniziato la tua carriera da scouting? Chi hai contattato? Allora, tornatissima, la liquido in 2 secondi. Allora, ho iniziato che a 15 anni, quando sono entrato negli allievi, introdotta la tattica, ho detto a me piace di più dire dove devono andare che andare io effettivamente. Io giocavo. Mi sono formato inizialmente come match analyst e come allenatore. Ho contattato, tra l'altro, ora non voglio dare troppi indizi perché purtroppo per contratto non ne posso parlare, un dirigente che fu invischiato suona male, però fu coinvolto nell'affare Maradona al Napoli. Lo portò. No, quelli 2 o 3 sono, ora voi ti fate Napoli, sicuramente, insomma, fate 2+2. Però ovviamente qualche anno fa stavo in un'altra squadra. Email, tanto mica mi risponde, mi serve un match analyst, non sapendo, qua c'è stata la botta di fortuna, che il match analyst della squadra se n'era appena andato. Dai! Mi rispose dopo una settimanella, se ci serve mandaci del materiale, glielo mando, lo guarda lo staff, mi ricontattano, ci piace, match analyst. L'anno dopo, io tutto match analyst e qualcosina di osservatore l'avevo fatta, vado a studiare a Liverpool come osservatore, l'anno dopo mi contatta il club di Serie A e ho continuato la carriera. Da 3 anni faccio l'osservatore internazionale per un club di Serie A su Spagna e Portogallo. Meraviglia. Allora, vediamo un pochino. Roberto M dice, rispondendo a un altro amico, considerando che sono settimi, mi pare, guardando qualche partita, mi sembrano ostici, per non dire forti. È un bel commento, perché dici sono forti, ti viene in mente il Barcellona, per dire, come parametro. Però ostici è la parola giusta. Sì, sono forti, però il Napoli è più forte, se dobbiamo parlare di forza. Però ostici tanto. Sì. Vediamo che qua Mario è fortissimo. Addirittura il mio giocatore preferito del Granada, Yangel Herrera, centrocampista venezuelano di proprietà del Manchester City e di Folkier. Sì, vabbè, un buon gustaio Mario, un buon gustaio. Vabbè, Herrera, tanta roba. Qualunque allenatore, qualunque componente dello staff con il quale ho a che fare, come va, come non va, bene, stai anche l'Herrera, se lo vedi in allenamento, ne parlano bene sempre, fuori dal campo, dentro dal campo, quindi molto forte. Folchier, terzino, bene, a me piace. Non è secondo me il più forte del Granada, ma ci sta, un bel giocatore. Fammi dire subito solamente... Ciao, salutiamo Extreme 4K, non ti devo rispondere niente perché cioè, dai. Qui non se ne è parlato. Mi chiamano fake news, che devo per forza intervenire anche in queste cose qua. Che ci posso fare? Forza Monza, perché no? Pierpaolo Avino, il Monza che ha acquistato da poco il buon Mario Balotelli. Tu credi che si possa riprendere? Ma sai, io lo spero da un certo punto di vista. Io non ho nulla contro Mario. Ha sbagliato tante opportunità, ma perché no? Speriamo che sia la volta buona per lui. Miki Chicca, cosa ne pensate dello scontro Immobile-Lewandowski? Sulla carta non è che ci sia... Non c'è partita, però Immobile sta dimostrando una continuità negli ultimi 2 anni che, ragazzi, anche se la metà sono rigori, bisogna dirlo, però li segna tutti ed è un valore aggiunto. Oggi ha fatto un gol Immobile bellissimo di anticipo sul difensore, il cross di Milinkovic-Savic dalla destra, lui non gli ha dato manco il tempo, gli ha messo il piede dietro e ha scavalcato il portiere.
un gol che fai solo quando sei in fiducia, perché provi anche cose che di solito non funzionano. Sì, sicuramente. Secondo me il problema non è tanto lo scontro Immobile-Lewandowski, ma gli altri 10 che ci sono dietro di loro. Infatti l'urna non è stata benevola con la Lazio, sicuramente. Buonasera Albania interista. Domani dove la mettiamo? Non lo so, amico mio, la mettiamo che partiamo 11 contro 11. Io qua i pronostici non li vorrei fare, abbiamo gente che si gratta fino a perdere la pelle, quindi cerchiamo di evitare. Rominarò, comunque il Milan lo stanno tutti a gufare. È un po', credo, il destino di chi è davanti. Sì. Io da tifoso neutrale, non tifando nessuna squadra, vi dico la mia, andrò contro molti di voi, però sono un amante dei numeri tondi. Io farei vincere sto cazzo di 10° scudetto di fila alla Juve. A me piace, ragazzi, non mi dite niente. E dopo, basta. Però, parlando della realtà dei fatti, non delle mie fantasie matematiche, a me il Milan piace, però secondo me quest'anno più che mai sarà una bella lotta. In pochi punti, hai capito quante squadre ci stanno? È un macello questo. Da tifoso neutrale, per me tanta roba. Ti diverti di più. A mio avviso Fabian, essendo lento, non deve essere da solo a impostare, se no fa il danno. Con Zielinski che è rapido e sa impostare si completano. Zielus se la cava in interdizione e Fabian si può esprimere. L'abbiamo visto insieme in un paio di occasioni e avevamo una paura fottuta, Vincenzo, di Zielinski Fabian al centro senza Demme, senza Bakayoko. Ci è andata bene, erano le primissime partite del Napoli quest'anno dove abbiamo fatto bene. Quando sei in grande forma e hai tu la partita in mano si può anche fare, ma una partita per esempio come domani credo che neanche Gattuso lo considera. Difficile. Hai detto la parola giusta, Milinkovic-Savic, se in palla ti mette Immobile in condizioni di segnare, e questo sì, ovviamente il mio centrocampista, uno dei miei centrocampisti preferiti. Domanda per Emi, il giocatore del Granada più forte? Prima hanno citato Herrera, però per me Soldato, che non è un goleador, non fa 15-20 gol a stagione, però fa quelli pesanti, e il portiere anche, secondo me, tanta roba. Ragazzi, ripeto, la spina dorsale, c'è Duarte in difesa, mamma che difensore. La spina dorsale, occhio alla spina dorsale. Sì, assolutamente. Ragazzi, siamo 134, non vedo i like, ma non perché non li vedo, perché non li state mettendo, perché non li vedo. Cioè, la struttura qua delle cose. Mi fido di voi, mi sto fidando che lo state facendo, perché io vi porto gente che qua 105 non è possibile. Vuol dire che si sono addormentati, che hanno messo il telefono sotto al cuscino e si stanno godendo la live belli così. No, state guardando da cellulare, girate il cellulare da così. Cliccate sulla live chat, togliete la live chat, c'è il like che è grigio, fatelo diventare blu. Questo è quando ho detto la cosa del numero tondo della Juve, in molti secondo me può essere che l'hanno tolto. Hanno tolto proprio il like. Io però, guarda, non ce la faccio più a vederli vincere per una serie di motivi. Però capisco che probabilmente poi si rilassino anche, si possono magari mollare psicologicamente. Abbiamo fatto la storia, il ciclo si chiude e ricominciano, magari. Fermarsi a 9, però, mamma mia. a me potrebbe essere una tragedia. Charles Bukowski, a mio parere, fammi vedere se riesco a beccarlo, perché adesso mi stanno giustamente aggiornando con i like, bravissimi. A mio parere ci affronteranno bassi e in contropiede, visto che soffriamo questo atteggiamento e visto come hanno affrontato le ultime di campionato. Vedi Charles, ma tu Charles stai parlando dell'Inter o del Granada? No, penso del Granada, penso. Questa è la domanda. Sì, il Granada. Penso. Che rigiriamo sicuramente. Allora, ciao Valerio, puoi chiedere al tuo ospite di che squadra è la maglia numero 21 dietro? Io non voglio essere prolisso, no?
Allora, io su Twitch giochicchio a Football Manager. No, abbiamo fatto... Allora, premessa, ovviamente, per chi non lo sa. A un certo punto, andando avanti nel tempo, il gioco crea giocatori inventati, no? Perché devi giocare. E c'avevo un attaccante scarso, allenavo la Fiorentina. Ho fatto una scommessa, pareggiavamo, perdevamo. Ho detto, se metto Michelin, giocatore inventato, compro la maglia originale della Fiorentina personalizzata. Entra e segna. 109 euro di scommessa persa. Fantastico. E tra l'altro mi stai citando Football Manager. Io dopo vari tentativi sono riuscito a installare. Ho visto. È una roba che mi riporta a bambino. Championship Manager 0102, che è non ti sento, quindi anzi tolgo le cuffie. Vai. Qua roba di Amarcord. Roba di Amarcord. Questi sono dal 2005 in poi, però no. 84. Ma che scherzi! Ce le ho tutte. Ma ce n'ho altre, vabbè. Quella cinese è lunga, però dicono che parlo troppo. Qua c'è la cartina dell'Italia, quella del mondiale, con tutti gli stadi, i calendari. Vabbè, lasciamo stare. Andiamo off topic, va. Vabbè, ma è un off topic calcistico che io adoro. C'ho una copia cinese, mai pubblicata, di Football Manager 2005, perché Hong Kong veniva messo come paese giocabile indipendente. E la Cina ha detto, Hong Kong è roba nostra, mai pubblicato, me l'ha dato un dipendente di Sports Interactive. Che meraviglia. Mai pubblicato questo qua. Scusate. No, e questo è memorabilia. Memorabilia, assolutamente. In questi giorni ho visto alcune foto di Maradona con la maglia del Granada. In quale occasione l'ha indossata? Non ne ho la più pallida idea. Del Granada? Non era il Siviglia, suppongo. No, perché Siviglia lo sappiamo. Del Granada anche a me non mi ricordo e non... Se ti vedo che stai partendo, parti mentre cerco altri messaggi. Giuseppe, per risponderti, gli altri due ospiti, ovviamente Neschio lo sapete che fa i video su tutte le partite e quindi deve finire la partita della Lazio e dovrà sicuramente fare il suo video. Siamo al 92esimo con il Benevento ancora sull'1-1 che sta resistendo, 4 minuti di recupero, quindi appena finirà ci raggiungerà sia Neschio che Asso. Credo che Asso comunque un occhio alla Lazio l'abbia dato, giusto per se avessi una squadra della mia città la guarderei. E schiacciate il like nel frattempo, come l'ottimo Showtime ci ricorda. Secondo me, Marco Libonati, nelle prossime partite il Milan qualche altro pareggino lo potrebbe fare. Per fortuna qualche infortunio lo sta decimando. Per fortuna è tutto da leggere così. Sì. Sportivamente parlando, diciamo, se vogliamo riportarla su un piano più umano, abbiamo sempre parlato di panchina corta e quindi giustamente se ti vengono a mancare gli 11 titolari devi fare di necessità virtù. Sì. Il nuovo il difensore, l'hai visto? Il Kulukalu? Non l'ho visto, però ne ho sentito parlare. Che praticamente Gabbia si infortuna nei primissimi minuti, ha fatto un esordio accettabile secondo me, i milanisti sono contenti, però comunque Gervinho in mezzo è riuscito a metterla e abbiamo visto com'è finita. Rosso al Benevento, attenzione, quindi Schiattarella proprio, ci aggiornano, Schiattarella espulso al 92esimo, ammonizione per Immobile al 94esimo, quindi l'autore del gol Schiattarella, immagino sarà un finale palpitante, nervosissimo. Sì. Chi è il giocatore più sottovalutato del Milan? Romina. Sia sopravvalutato sia sottovalutato. Sopravvalutato è una domanda interessante. Io credo più sottovalutato che sì, almeno sottovalutato da me. Nel senso che ho sempre considerato un giocatore di fisicità, tutto a posto, però al leadership si prende la squadra in mano, fa reparto anche da solo a volte perché Benasser gli gira intorno, ma comunque sta lui là. Secondo me il più sottovalutato, quello più importante in questo periodo è lui, in mancanza proprio di Ibra.
Più sopravvalutato, non so, forse io direi Salamakers, che non mi fa impressionare, tutti ne parlano benissimo, forse fa quel lavoro sporco. Emi, tu che ne pensi? Sì, allora io penso che è sottovalutato sia che sì, ma anche Calabria. Calabria lo prendono sempre un po' per il culo tutti, però il suo 6,5 lo porta a casa. Sopravvalutato, non mi dite niente, ma io devo lavorare. Non lavoro per il Milan, però se un domani non mi fate parlare mai. È giusto. Un salutone da Montreal, fammi vedere se riesco a cliccare su questo messaggio. Niente, oggi è proprio di una lentezza. La CPU sta lavorando al 18% e io non riesco a cliccare sul messaggio. Dimmi un po' se è possibile. Quando arriveranno gli altri due salterà tutto. Esco io, appena arrivano gli altri esco io. No, ma tu non devi, tu esci quando vuoi e quando devi, non ti preoccupare. Allora, fammi vedere. Ivano Cardone, un salutone da Montreal, che lo leggo e basta. Eccolo. Bianco, ok. Che ne pensate del primo tempo della Roma a Bologna? Mihailovic ha detto non ha mai preso 5 in un tempo, uno dei tuoi mod mi hanno messo in timeout senza motivo, non spammavo. Amico, non credo che i mod mettano in timeout senza motivo, ci deve essere qualche cosa. O ricordati sempre... Sentite i rumori? Non ci posso fare niente. Questa è la mia vita. Pensa che io ho detto la mia ragazza, altra parentesi brevissima, è innamorata di New York. Quando può fare un viaggio va a New York. Non è che c'è andata 2 volte, ora vado a Tokyo, no, 5 volte a New York. Ho detto oggi faccio un live con un ragazzo che tra parentesi vive a New York. Ho detto, come si chiama? Bello. Ah, fantastico. E grazie Lino Bailo, quasi mi stava scappando perché sta bello nella finestra l'ottimo Mertens. Amore, benvenuto. E ogni volta ovviamente il tuo supporto straordinario. Qua si continua a parlare di Gomez. Ragazzi, io non credo che il Napoli, perché in quella zona di campo tra giocatori di 32 anni, non mi sembra proprio un'operazione alla Napoli, per quanto a me Gomez faccia impazzire come giocatore, come tutto, anche ambidestro se chiedete a me. Bionese, benvenuto, eccoli grandissimi, alla grande, mettete il like, le sirene della rivoluzione, esatto, il canguro boemo, straordinario. Che sto bevendo? È acqua, amico mio, e che vuoi che beva? Se comincio a bere dall'inizio, perché qua dovete capire che è pomeriggio. Giustamente. Qua dietro è finto, perché è finto. Sì, però. Ma questo è comunque... richiama l'orario esterno. Esattamente, e rimarrà così pure quando si farà notte. Che mi metto a fare... Il Viola Gabe, benissimo, ma io volevo cliccare un altro messaggio, quindi non c'è problema. Franco Valente, per te qual è il giocatore più forte del Napoli? Se sta bene è Koulibaly, però io mi sto convincendo che è troppo un bravo ragazzo per diventare forte come i vari Sergio Ramos, Van Dijk, cioè quel livello lì. Non so, Emi, tu che ne pensi? Ti serve, oltre alle qualità tecniche? Sono d'accordo. Io Ramos a volte stento a guardarlo. A me fa schifo certe volte sportivamente parlando perché ci mette troppo agonismo. Però con i miei colleghi, allenatori, osservatori, quell'altro, soprattutto spagnoli, quando si parla di Ramos dicono tutti lo stesso, però la frase finale è sempre sì, però lo voglio avere comunque nella mia squadra. Esatto, c'è chiaro. Tom ci aggiorna e ci dice Maradona giocò un amichevole con i 2 fratelli nel Granada. Ho cercato immediatamente, ho visto le foto, ovviamente non ho spulciato, però effettivamente c'è questa foto, sì. Ma quella roba, ci fu pure un col Giappone, cioè ci fu un amichevole, no, quella fu mi pare Napoli-Giappone, e se non sbaglio ci fu anche un amichevole, non so se era quella dove il Napoli e la Roma giocarono insieme contro... la nazionale, una cosa stranissima di Amarcord. È finita 1-1 la Lazio, ragazzi, non sono contentissimo, nel senso che preferivo che la Lazio insomma facesse punteggio pieno, così poi quando li troviamo non stanno in debito di punti,
Però questo ci può far ben sperare per il futuro, nel senso che il golletto l'hanno preso, era su un calcio piazzato, quindi su un calcio d'angolo, e va bene, però non sono stati in grado di fare il secondo, e questo ci interessa, che vuol dire che anche loro sono battibili. Sì. 3 giocatori migliori che hai scoperto. Una premessina, scoperto, io non vuol dire che li ho scoperti quando quando erano sconosciuti, però ai tempi, prima che diventassero mainstream, diciamo, segnalai Fabio Silva del Porto, l'attaccante dell'Atletico Madrid, Felix. Lui, però vedi, non è che l'ho scoperto, non è che sono arrivato io e ho detto questo è forte, già era forte, però prima che diventasse famoso. E poi un nome al quale sono affezionato, Cucurella, non sarà tra i più forti, però l'ho visto, anche lui lo seguì nel Barcellona B, poi c'è Alegnà, un sacco, però questi 3, va. Arma 22, comunque Inter è avvelenato contro il Cagliari, un grandissimo cragno, ha evitato la disfatta, è vero, il Napoli non deve addormentarsi, importantissima questa cosa qua, perché magari il gol fatto da Sottile all'inizio potrebbe lasciar sorprendere, l'Inter comunque ha strameritato quella vittoria. Emi, qua dobbiamo semplicemente decidere, secondo te l'uscire dalla Coppa rende Conte più pericoloso per il campionato perché si concentrano, perché così, oppure può avere un risvolto psicologico, nel senso che solamente uscire comunque dalla Champions League, da tutta l'Europa, rende i giocatori un po' più... È una bella domanda. Secondo me, per darne una secca, diventano più accaniti sul campionato, ci sarà anche un minimo di spirito di rivincita, quindi secondo me è più pericolosa ora l'Inter. E temo pure io che tu abbia ragione, anche perché, ragazzi, quando noi affrontiamo le cose, io riporto sempre il discorso sul Napoli perché è quella che conosco di più, quando noi ci lamentiamo, però Di Lorenzo non sta giocando bene, però il primo tempo, ok, tutto giusto, e noi siamo qui per fare analisi, ma ragazzi, questi non stanno staccando la spina da mesi, una partita dietro l'altra, non li puoi neanche preparare, mercoledì, domenica, giovedì, domenica, un'altra volta. E adesso mercoledì, quindi veramente il tour de force, che non vedo l'ora che arrivi questa pausa, perché i ragazzi di Lorenzo non ha un cambio, non c'è Malqui, non c'è Yusai, è tosta veramente. Il microciclo, che sarebbe il periodo settimanale dove tu vai a programmare, in questa stagione è infernale. Esatto. Vincenzo Saetta, vale, avere il Papu e Mertens come 2 trequartisti è un lusso, 2-3 anni te li fanno e nel mercato può succedere di tutto, e se rimarrà abbiamo Zielinski che può farlo e in 3 anni di mercato hai voglia a te. Sì, come discorso manageriale non fa una piega, secondo me, devi capire però le dinamiche dello spogliatoio, perché il Papu è un giocatore di indubbia influenza, di carisma, Mertens pure, e quindi se li devi alternare si può creare un attimo di dualismo che potrebbe essere pericoloso, perché Mertens sa di avere comunque la preferenza assoluta nello spogliatoio. Se metti un personaggio come Gomez, poi lui è argentino, noi adesso argentini ne abbiamo, non ne abbiamo più, faccio mente locale, vediamo se chi ci abbiamo, un banalissimo Argentini-Napoli, Napoli, esce Lavezzi, Higuain, top 11 Argentina, niente, basta. No, perché abbiamo Lozano messicano, abbiamo gli altri, gli africani, non abbiamo una cosa argentina, quindi ecco che non mi sembra un'idea, tecnicamente sì, ma a livello di prospettiva non so. Buonasera, quando entra Asso, ragazzi, quando inviti Asso è sempre così, perché lui c'ha come si chiama? I legionari, lui c'ha una community talmente forte che loro stanno là, vogliamo Asso, e io vi adoro perché siete veramente la community, insieme alla mia ovviamente, degli amici bellini che vanno in giro per il web, di affezionati. E ragazzi, appena io il link gliel'ho mandato, appena lui può entrerà, quindi non vi preoccupate assolutamente. Sono riuscito a cliccare per Emi. Quando è
che si vanno a vedere i giocatori dal vivo fa parte sempre della prassi oppure a volte non si fa nemmeno più? No, prassi. Vai dal vivo. È vero che noi ora il mio club ci fornisce a noi osservatori 2 software per scaricare partite e statistiche. All'inizio soprattutto scarichi partite, guardi un'altra. Poi però se dici sto ragazzo è forte, il capo osservatore dice è forte, il direttore sportivo dice lo prendiamo, vai allo stadio almeno 3 volte a vederlo. E poi lì cioè, nel mio caso tra Spagna e Portogallo si viaggia. Bello. E anche in tempi di Covid te lo fanno fare isolato? No, zero. Solo video ora. Argentino era anche quello scandalo di Datalo. Allora, Carlo, Valerio, i ragazzi devono riposare, ma devono anche avere riserve all'altezza, ovviamente. 2 terzini come si deve, devono essere comprati forti. Carlo, sì, sono d'accordo. Alla fine Ghoulam non ci sta dando garanzie perché fisicamente è andato e non ci garantisce. Lo metti, speriamo che Ghoulam stia bene. Puoi mai affrontare le partite con Ghoulam titolare così? No. Dall'altra parte abbiamo Di Lorenzo, la sua riserva la prima riserva è Yusai, ma purtroppo anche lui Covid, quindi rientrerà a disposizione credo per la Lazio. Però la notizia è che sono convocati sia Yusai che Rrahmani e quindi cominciamo ad avere un pochino di alternative. Malqui è un mistero, Malqui non si capisce se Gattuso non lo vede oppure se non sta bene. Mario lui fa quello che può, è chiaro, sì, se si potessero comprare un paio di terzini nuovi non sarebbe male. Sì. Quello che la prima cosa che ho fatto a Championship Manager, Angeligno e Grimaldo subito. Ho venduto immediatamente Ghoulam e Mario Rui, ma non per niente, ma perché se vuoi avere la qualità. Allora, fammi vedere se riesco a beccare qualcosa. Ragazzi, Gomez è fortissimo e quanto Gasperini sia quello che è, ma voi vorreste uno che prende a pugni all'allenatore? Anche questa è un'ottima cosa. Parlavo di spogliatoio e non consideravo neanche questo. Vuol dire che uno che se non gli sta bene una cosa ti crea problemi. No, ragazzi, un ammutinamento già l'abbiamo fatto noi. Già l'abbiamo fatto. Così. Adesso tocca all'Atalanta. Vediamo un pochino. Confermato che Lozano Giomani gioca e Demme con Petagna in panchina. Michi, confermato da chi? No, perché poi lo voglio sapere, perché se i vari Ugolini, Modugno, eccetera, eccetera, quest'anno non ne hanno beccata una. Non è colpa nemmeno loro, perché Gattuso lo fa apposta, e lo disse anche in un'intervista vecchia, io mischio le carte perché fino alla fine nessuno devono essere tutti pronti che possono scendere in campo, quindi anche quando ci provano non ci interessa. È plausibile che Lozano possa partire titolare, visto che è entrato nel secondo tempo. E vediamo un pochino, e credo anche io che Petagna ce lo manteniamo come soluzione. Fabio dice comunque Datalo batteva i calci d'angolo divinamente. No, memorie che sono andate, ma comunque vediamo un pochino. Giuseppe Vespero, Gattuso da quando è a Napoli ha usato una sola volta Malqui. Ho cliccato sul messaggio sbagliato, ovviamente, ma si deve solo permettere con Gattuso. Non so a cosa si riferiva Ellen Steve, ma comunque questo sì. Giusto, questo anche giusto, mi piace l'idea di questo scontro. Il problema di Di Lorenzo è che quando affonda non riceve copertura da Fabian, vedi, nel secondo tempo senza Fabian si è vista la differenza. Ma un bacio agli amici bellini tattici che vanno oltre, capiscono e danno punti. Che meraviglia, mamma mia. Comunque, sì. fammelo dire, perché Emi Scouting basta cliccare sul nome del titolo, perché già quel nome è cliccabile, ma comunque se cercate Emi Scouting trovate il suo canale YouTube, il suo canale Instagram, eccetera, eccetera. Per voi che amate la tattica e che state crescendo in questa community, Emi Scouting è un must, perché fa match analyst, cioè non esiste proprio, tutti riversati su Emi Scouting perché parla troppo buono. No, ma è vero, io mi diverto a vedere i tuoi video, imparo ed è fatto bene, e quando è fatto bene è fatto bene. Per Emi, quale qualità ti piace trovare a prescindere in un osservato?
La scheda tecnica finale e con questa chiudo, purtroppo volevo aspettare gli altri per salutarli, e comunque sto benissimo con voi, però deve essere il più impersonale possibile la scheda tecnica, però è impersonale, quindi il mio gusto personale fuori. Però è vero che quando vedo, ci vuole una certa sensibilità, quando vedo un giocatore che, a prescindere dalle doti tecnico-tattiche, è bello, duro, che si impegna, io tendo a prediligere un giocatore così, appunto, che ci mette, magari sbaglia un passaggio in più, però ci mette più impegno, soprattutto con i giovani, che poi hanno possibilità di crescere. Quindi quel passaggio che sbaglia non lo sbaglia più, però comunque rimane duro. Determinazione 20. Bravo, bravo. Assolutamente. Allora, Emi, io ti ringrazio e tutti gli amici bellini ti seguiranno, quelli appassionati veramente dell'approfondimento tattico. Grazie per il tuo intervento. Magari più in là, quando ci avvicineremo al discorso del Granada, faremo magari anche un'intervista a parte non live, così ce la prepariamo bene. Grazie mille per tutta la tua conoscenza che ci metti a disposizione. Ma ci mancherebbe altro, anzi ringrazio io voi, te in primis e ovviamente la tua chat, che ogni volta che vengo, insomma, bravi. Io premio sempre i creatori oggettivi che trattano il calcio da tifosi, però dicono oh, questo va bene, questo va male, non quelli siamo forti, quindi sto sempre bene qui. Per il Granada il mio numero ormai ce l'hai, mi scrivi di giorno, di notte, fuso orario, non fuso orario, quando vuoi, per me è un piacere enorme. Meraviglia assoluta. Emi Scouting, ragazzi, un abbraccio. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao. E allora, ragazzi, a brevissimo mi arrivano messaggi. Sta impazzendo il mio cellulare perché giustamente siete caldi ed è giusto che sia così. Stanno arrivando i 2 super ospiti. E mentre ringraziate il grande Emi, ovviamente, ma perché ragazzi, veramente una roba straordinaria. Io sono stato felicissimo e fortunatissimo a conoscerlo, un vero piacere aver ascoltato, assolutamente. Arriva Neschio, arriva Asso e cominceremo a parlare un pochino di questa. Oggi siamo praticamente alla vigilia di Inter-Napoli, che tutti dicono è scontro scudetto. Attenzione a parlare così. E poi con Asso ovviamente parleremo un pochino, se ha guardato la Lazio, ovviamente potremo parlare di questa Lazio, perché poi in fase Napoli è quella che subito dopo dobbiamo affrontare, e anche un pochino dell'Europa League, perché la Roma, come il Napoli e come il Milan, deve puntare a vincere, non dico a vincere, ma ad andare più avanti possibile nella situazione dell'Europa League, perché altrimenti che si fa? Il campionato non è facile, quindi non parliamo di scudetto mai, perché altrimenti ovviamente sapete come devo rispondere, lo sapete come si fa, ma impegno assoluto, lottare su tutti i fronti, e perché no in Europa toglierci delle soddisfazioni, credo io. Nel frattempo riesco a peccare qualche altra domanda vostra. Io ho sentito che Conte lascia in panchina Eriksen e mette dentro o Barella o Sensi. Anche io ho letto questo fatto di Sensi, di un recupero di Sensi, caro Miki. Io credo che Barella gioca sempre e gioca ogni volta che, anche quando non sta bene, no? Nell'ultima partita doveva essere risparmiato e invece ha giocato anche bene. Quindi è difficile che Conte se ne privi. Per quanto riguarda Eriksen, non lo so, ogni tanto gli dà una chance, nell'ultima partita non ha dato nemmeno poi più di tanto, quindi giustamente è plausibile che Eriksen parta dalla panchina ancora una volta. Grazie a Fitz Adam, benvenuti ragazzi, siamo in parecchi. Vale l'1-1 tra i 2 Inzaghi, fammi vedere questa domanda, era scontato, vedi Fabio? La sfida nella sfida, no? I 2 Inzaghi in panchina, uno più esperto dell'altro, ma il buon Filippo, devo dire la verità, che si sta comportando molto bene con una squadra che gli 11 del Benevento, forse magari possiamo dire i 14-15 del Benevento, con qualche riserva importante, è una squadra che tu puoi dire a memoria, te la puoi ricordare facilmente, e sono messi bene in campo e qualche soddisfazione se la stanno togliendo. Sta simpatico il Benevento, si comportano veramente bene, e l'1-1 con la Lazio non era un risultato scontato, Fabio, non lo era. Sensi superiore a Eriksen,
Sensi più mezzala di Eriksen direi più trequartista, superiore non lo so, credo che a Conte piaccia di più, a prescindere, poi vediamo. Ma secondo te, questo è senza nome, ma secondo te è meglio che giochi Bakayoko o Demme o Bakayoko Fabian? Amico mio, per me, io domani metterei Bakayoko Demme con Zielinski e Mertens davanti. Io li metterei Bakayoko Demme perché voglio la freschezza assoluta e ho paura di Fabian addormentato. Però magari perdi un pochino di qualità, non lo so. Sono contento alle volte di non essere nei panni di Gattuso, assolutamente. Buonasera Bellini, un abbraccio fortissimo da Pomigliano, forza Napoli, ciao Stefano. Mariano, Vale, se tu fossi Gattuso cosa diresti di fare alla squadra domani? Allora, se fossi Gattuso saprei cosa dire, perché comunque ragazzi, al di là può essere un allenatore giovane, ma è un giocatore che ne ha visto partite importantissime, tra Champions, tra mondiali, eccetera, eccetera. Quindi lui saprà cosa dire. Però lo deve dire meglio, o lo deve dire in maniera diversa, perché gli ultimi approcci comunque del Napoli non sono al 100% soddisfacenti. Non può essere sempre colpa sua. Però io credo che domani, io direi, un attimo di attesa, non ci scopriamo, ricordatevi le preventive, ricordatevi il veleno, annusare il pericolo. Ma non lo dico come battuta, annusare il pericolo veramente, perché l'Inter, se ti scappa con la qualità che ha, segna. Quindi attenti alle preventive e un po' di fase di studio per vedere loro come sono messi, perché la formazione è quella. Però se gioca Perisic, ti studi il modo per esempio di attaccarlo alle spalle. Quindi inizio direi di studio da parte delle due squadre, anche loro dovranno studiare come siamo messi, perché noi siamo un po' più duttili di loro, Se fosse Gattuso direbbe Lobo, pure può essere, perché un urlo a caso tra Lobo, Lore, Fabian e poi Ciucchi. Tomorrow is gonna be draw, ragazzi, non lo so Mattia, è anche plausibile che il Napoli non pareggia mai, quindi ci può pure stare ad un certo punto un pareggio. Lui direbbe tirate prima dell'area di rigore. I tiri dalla distanza sono sicuramente un'opzione da tenere presente. Ragazzi, vedete, siamo preparati. Mi ha mandato un messaggio la Con Edison. Ci stiamo preparando per la tempesta di neve nella tua area in questa settimana. Se il power va giù, rispondici e ci mandiamo un update sulla cosa. Quindi già ci stanno dicendo che a un certo punto ci sarà la tempesta di neve e zompa la corrente. Se non mi vedete durante una live, sapete già qual è il problema. Tempesta di neve. Losco Vale, un ragazzo che mi sembra molto bravo su YouTube riguardo alla tattica con cui potresti fare un bel confronto è Alesia. Cerca di mettersi in contatto. Alesia è un grandissimo YouTuber, straordinario, lo seguo, mi piace ed è un'ottima idea e posso cercare di mettermi in contatto, che fa analisi molto molto approfondite. Bella storia, bravo. La Juve su Holland, dice Stefano Grilli, ma era già su Holland, no? Prima che Borussia si mettesse a ritraverso. Poi non lo so, adesso se sono veramente interessati, adesso il prezzo credo sia salito, non lo so. Vado a fare il pupazzo di neve, il pupazzo Covid. Facciamo il pupazzo di neve con le mascherine. Madonna mia, ragazzi. È difficile. Sono periodi difficili. Angela Torre, Vale, secondo te chi sarà l'uomo più pericoloso dell'Inter? Lukaku, Lautaro o qualcun altro? Non lo so, io ho tanta paura di Lautaro, più di Lukaku. E Luca Delise? Mertens ti ringrazia e anche io, amico mio, fammi beccare il tuo messaggio, sei sempre esagerato, guardate quanta... Madonna mia. Sei bellissimo e ti ringrazio tantissimo. Fammi beccare il tuo messaggio, amico mio. Boom, rendetevi conto del supporto di Luca. Finalmente sono riuscito a prendere una live. Se domani entriamo con cattiveria possono andare a dormire. Demme, Zielinski, Baca, prima Ciuchi, poi Poli, Insigne, Mertens, Koulibaly, Maksimovic. Ecco,
mi piace che oltre ai giocatori che insomma anche io ho citato finora, con Demme ovviamente, Zielinski, Bakayoko, tu mi citi un Maksimovic che è interessante per avere un pochino più di impostazione dal basso sicuramente, però il Manolas che abbiamo visto nell'ultima partita, bella roba. Rita, mi stava venendo un po' di bicarbonapoli, non so se ci stiamo spiegando. Andy, ci vogliono i cross dalla tre quarti, per questo mettere Reali con i piedi giusti sulle fasce giuste. Quindi, sotto questo punto di vista, Lozano sicuramente sì, ma anche con i piedi invertiti tu puoi fare quello a rientrare, no? Quindi Insigne da quella parte. Leali dal piede sinistro, io credo che un Politano sulla sinistra con Gattuso non lo vedremo mai. Non lo vedremo mai. E poi, se hai questo, i cross dalla tre quarti, devi avere Petagna in attacco, altrimenti il cross dalla tre quarti per Mertens è palla persa tra De Vrij, Bastoni, Skriniar e palla persa. Certo che i trequartisti saranno importanti per far allargare i difensori Bastoni e Skriniar. Se li allarghi tu poi puoi entrare dentro, se fai una buona sovrapposizione sulle fasce. Sarà molto interessante anche tatticamente, ragazzi. Noi ce la guardiamo da tifosi, ma ce la guardiamo anche un pochino da tattici, ultimamente. Mauro Fierro, io da Juventino, tra Napoli e Inter spero un pareggio, ovviamente, è ovvio che speri un pareggio, e credo che anche il Milan, anche se lo zoccolino duro da tifoso del Milan preferiva nella vittoria del Napoli, evidentemente non crede nel Napoli in fase di scudetto, e ci sta, o forse vuole vedere l'Inter perdere, una delle due. Ma avere Zoccolino che fa il pronostico non è il massimo, quindi coi pronostici ci andiamo piano, perché è meglio evitare. Siamo in 200, ragazzi, i due ospitoni si stanno facendo aspettare, ma arriveranno a breve, fatemi controllare. Ovviamente sì, ma il Bonneschio mi ha detto che si fa almeno un paio d'ore, quindi vediamo un pochino. Asso, lo sapete. Lino, tu sei un amore, ma tu sei un amore assoluto e continuativo. Ti dicevo, io ho mandato il link, lo stiamo aspettando, credo che anche lui abbia fatto un video sulla Lazio o qualcosa del genere, o entrerà a urto dalla porta principale, non lo so, potrebbe anche essere. Il Viola Canadese, anche lui ci fa avere il suo supporto, grazie amico mio dal Canada, sul mio stesso fuso orario. Osimhen sta recuperando o è ancora ai box? Ottima domanda, amico mio, perché Osimhen è quella soluzione tattica che ci sta venendo a mancare. Purtroppo ancora non è convocato, è l'unico non convocato del Napoli per domani, oltre a Llorente e Milik, e quindi male proprio. Pare sia andato in Belgio a fare ulteriori terapie, quindi quando ci dicono è tutto a posto, non vi preoccupate, è guarito, però fa male, sta facendo terapia, tutto a posto proprio non è, e dobbiamo capire che tipo l'entità dell'infortunio. La cosa buona che ha detto il medico ufficiale è che non è la spalla dell'infortunio col Wolfsburg, ma è l'altra spalla. Questa è una cosa buona perché non è una recidiva, ma può essere anche una cosa cattiva perché vuol dire che è fragile nelle spalle, e quindi speriamo di no. Speriamo di recuperarlo in fretta. Grande stima per il Viola Canadese, ragazzi, ovviamente anche per il Viola Canadese che si occupa di Fiorentina principalmente, ma anche un po' di tutte le squadre. Lo trovate cercando il Viola Canadese su YouTube, e quindi noi stiamo creando una community che si amplia, no? Tra creators e la community stessa. Stiamo diventando tutti amici e ci facciamo anche compagnia. Abbiamo visto il Benevento, Luca, io ho visto il primo tempo, non il secondo tempo, dove hanno, penso, battagliato fino alla fine. Non so se la Lazio meritava qualcosina in più, però il Benevento non è la prima squadra grossa che ferma. Ci ricordiamo che comunque ha fermato altre squadre. Oggi Gattuso niente press conference, Armando Zincarelli. Ragazzi, il Napoli non è nemmeno Gattuso, il Napoli non fa mai la conferenza pre-partita, sono parecchi anni
che il Napoli si nasconde sempre in prepartita. Tutti gli altri allenatori la fanno, Conte l'ha fatta, e infatti chiederò a Neschio appena entra delle parole di Conte, se ci sono degli spunti tattici. Gattuso non la fa solo quando è costretto dalla UEFA, quindi si fa in vista dell'Europa League. Per quanto riguarda il campionato, prepartita non la fa mai, e quindi è così. Speriamo che non fa la fine di Chiriches, esatto. Ma oltre Chiriches noi ci dobbiamo ricordare anche la schiena malandata di Mertens, che ogni volta che cade si tocca la schiena, quella di Ospina che comunque ogni tanto a schiena ogni volta. Purtroppo l'età, quando tu ti affidi a giocatori integri oltre che giovani, è meglio, ovviamente. Per esempio, è notizia di oggi l'indisponibilità, credo, di Vidal. Purtroppo così, ma in questo caso Osimhen è giovane, quindi nemmeno potevi saperlo. Però non c'è niente da dire. Hanno pareggiato, fatemi vedere, ma spammare significa quando scrivi maiuscolo. Spammare è quando ripeti la stessa domanda una continuazione, perché mi esce troppe volte e quindi perdo anche le domande nuove. E anche scrivere in maiuscolo non è l'ideale per me da leggere. Come valuti come squadra il Granada? Alessio Mascola, abbiamo fatto un approfondimento con l'ottimo Emi Scouting, che match analyst che abita a Granada e quindi ne sa più di noi. Valuto che ci poteva andare peggio perché c'era il Benfica, c'era il Lille, c'era il Salisburgo, ci poteva andare peggio, però il Granada non lo dobbiamo sottovalutare. Non possiamo dire vabbè, vale quanto la Fiorentina a noi. No ragazzi, il Granada è una squadra che è tornata dalla Serie B spagnola, diciamo così, subito è andato in Europa, e per quelli che sono stati fedeli e hanno aspettato con fiducia, lo vedo nello sfondo e lo abbraccio virtualmente e ve lo presento senza indugio, il grande, ma che dico grande, grandissimo Asso di Roma. Buonasera Valerio, buonasera a tutti ragazzi, ben trovati. Che bel clima disteso che trovo. Asso, quando io scrivo, potrei farlo come clickbait, quando faccio un video, no? Scrivo solamente la parola Asso e praticamente la chat si riempie dei tuoi legionari, dei tuoi seguaci, perché ti vogliono, non ce la fanno ad aspettare. Frenetici, c'è frenesia. Sì. Che hai fatto? Hai guardato la Lazio? Sì, ho guardato un po' Tozzi e Bocconi perché mi stava a vedere in parte servizio degli Iene che mi interessavano, che erano carini, e ho visto penso che la Lazio sono 3 partite che in campionato non riesce a vincere, compresa questa è la terza oggi, e sta in flessione, cioè sta veramente tanto in flessione. E io infatti, per dirtela tutta, io speravo che oggi vincesse, perché poi dopo alla prossima è con noi, e non vorrei, sai, che a livello poi statistico, perché poi capita anche così, non ne puoi perdere 4 consecutive. È proprio no, ma non è un problema di gioco, è proprio un problema di forma fisica. Stanno a terra fisicamente, stanno pagando un po' la rosa corta, diciamo. Sì, perché poi vai a vedere riserve, entra sto Patrick, c'hanno sto Wood, c'hanno chi è lì, Escalante. Dai, c'è tutta gente ahia un po' così, dai. Alberto ha fatto un primo tempo sontuoso e il secondo tempo è dovuto uscire perché struciava i piedi Luis Alberto. Sì. Ho visto solo il primo, quindi non lo so nel secondo, ma ovviamente è così, si paga ragazzi quest'anno, perché si gioca troppe partite consecutive. Salvatore Forte, credo direttamente dalla tua legionaria. Ciao Asso, sono disgustato da Burrione, e immagino si riferisca a Burioni. Io ho visto un pochino del tuo video al riguardo, se vuoi fare un mini riassunto della cosa. Che il tutto partì brevemente, Valerio, 11 mesi fa, dove fece le prime esclamazioni su Zaniolo, torna presto così vedi la tua Roma che per il 12esimo anno di fila non vince niente. È stato molto pesante nei confronti di un ragazzo di appena, neanche aveva 20 anni all'epoca ancora, pensa,
e 11 mesi dopo si è riproposto con una genialata delle sue, perché lui tira il sasso poi cancella tutto, perché tira il sasso e nasconde la mano, ok? Veramente meglio, ha scritto meglio il Covid-19 che la S Roma, ragazzi, veramente è roba fantascientifica. Ma come ti viene in mente di scrivere una cosa del genere? Cioè, nemmeno il tifoso magari laziale più becero, no, che voglia andare contro una squadra, è incredibile. No, ma tu devi, cioè tu ti devi mettere anche nei panni, cioè tu devi cercare di capire che in Italia e nel mondo c'è gente, ci sono famiglie che stanno soffrendo per la perdita del loro caro, che oltretutto non gli hanno potuto far funerale. C'è gente che non gli ha potuto far manco il funerale. Così tu non è, a parte che hai insultato la Roma, ma tu hai insultato tutta con la tua mancanza di rispetto e la tua etica, perché la tua etica è inesistente a livello morale e a livello medico. Tu hai mancato di rispetto a tutte le famiglie e a tutte le persone che stanno soffrendo di questo benedetto virus. È una vergogna, e mi sto a tenere perché ci sarebbe da lanciare la sedia fuori. Sì. Assolutamente. Allora, vediamo un pochino. Giuseppe Ercolano, hai sentito quello pseudo giornalista Facci? Ha detto Maradona. Ah no, guarda, allora Giuseppe, l'ho sentito per come si dice, per via indiretta, nel senso non ho sentito la cosa, perché mi hanno detto, ovviamente ogni volta che succede una cosa il cellulare impazzisce e mi mandano i link. Io volontariamente questa volta, ragazzi, non ho cliccato, non ho aperto e non li voglio sentire, perché questi speculano sulla morte di questo signore e vogliono fare i soldi a dirla più grossa, e ci ritroviamo allo stesso discorso di pochi mesi fa, cioè di pochi giorni e settimane fa. Basta, non gli dobbiamo dare adito e click e visualizzazioni, perché sennò continueranno a farlo per sempre, perché Maradona non si può più difendere perché non c'è più, e quindi continueranno a dire quello che vogliono e saranno ritwittati, perché noi ci indigniamo, e lo capisco che ci indigniamo, però il meno ne parliamo e meno gli diamo, credo io. Poi è difficile farli fermare, ovviamente. Allora, andiamo a vedere. Oggi sta funzionando malissimo, clicco sui messaggi, non mi compaiono, ma ce la faremo. Nel caso li leggo solamente senza farli comparire. Buonasera a tutti. Dani99 Fiorucci. Volevo fare una domanda adesso: perché il calù della pace? Non ho capito, vabbè, è sparita subito. Giuseppe Fraleoni, alla grande, Perasso ovviamente, i due cuori romanisti. Buonasera ad entrambi. Calafiori, fammi vedere se riesco a beccarlo. E il malato Roma ci siete. Buonasera a entrambi. Avete sentito le dichiarazioni di Calafiori al rinnovo? Ha cercato... No, togli, perché tanto scrivono la parte finale del commento per farti... ecco, va bene. Allora questo è il lavoro per i miei mod. È lavoro per i mod che si divertiranno a chiudere in faccia la porta a questi burloni che non servono a un cazzo e mi fanno solamente perdere tempo, quando poi ci sono domande interessanti da fare. Li sentite i rumori? Polizie, ambulanze, eccetera, eccetera. A voi stanno venendo a pigliare. Comunque, bella raga, considerando che Conte non piace ai giocatori di qualità, secondo voi, se la Roma propone uno scambio Cristante-Eriksen con soldi, con un Conte che preferisce Gagliardini ad Eriksen, ce lo vedrete? Ma non lo darà mai. Dato che lo vende per monetizzare l'Inter. Monetizza e basta, non si accetta, a meno che non è uno scambio veramente con un altro giocatore importante, che non può essere Cristante, se no accetta solo soldi, vuole solo soldi l'Inter. Stesso poi si dice quando parliamo di Eriksen, poi con lo scambio con Milik, magari loro Milik, come dice Lukaku, se lo possono pure prendere, però entriamo poi nei discorsi degli ingaggi, non è facile fare sti scambi così, ingaggi, vale 2 procuratori, e soprattutto ti devi anche accollare un Milik che non gioca da mesi e mesi, e parte qualche comparsata che è nazionale. Esatto, no, ma infatti Milik sta in grave, sta rischiando grosso, perché se non gioca mai la nazionale se la gioca, assolutamente.
Che ne pensi di Borja Mayoral, Assetto? Piace perché è un attaccante moderno, anche se si è calato un po' nella veste di Dzeko, sta cercando di assumere, no? Di assimilare un qualcosa di come lavora Dzeko per la Roma, e diciamo che interpretandolo nel suo piccolo lo sta facendo bene. Un buon attaccante che piano piano sta crescendo, c'ha sempre 23 anni, quindi se i presupposti sono questi, io ho dato fiducia all'inizio, io continuo a dare fiducia pure adesso. Merita. Allora, vedo un altro. Riesco a beccare. Vedi, mentre cerco le cose arriva il TIN della donazione e quindi i legionari spolliciano e arriva poi il messaggio di Domenico Simeoli che capiterà a un certo punto quando la chat deciderà di farvelo fare, altrimenti siamo qua di noi e non riesco a cliccare su niente. Domenico Simeoli non ha scritto niente, lo ringrazio semplicemente alla grande. Balzaretti on fire, buonasera ragazzuoli, ma la Lazio tutto bene? Purtroppo è in pain. Stanno dentro l'ascensore, stanno scendendo. È incappata nel pareggino e purtroppo è così. Grazie Alessandro Forte, ti beccherò, ce la farò. Chat, una super chat, uno stick. È uno sticker? Sì. E allora il ringraziamento a prescindere. Allora, vediamo un pochino, considerando, sì, questa qua l'abbiamo vista strano che ancora non mi chiedi di domani, strano, io sto in fermento, Come la vedi domani? Non sai quanto mi piace, mi sono visto, no? Io sapete che a me piace leggere le quote, vado a cercare di capire quello che vogliono far sembrare i bookmaker. E quel famoso 3,25 del Napoli di domani corrisponde allo stesso 3,25 del Milan al San Paolo, tale e quale. Ok. Quindi mi piace il 2 del Napoli a San Siro. Aiuto, fammele mettere. È giusto, sale. Le mettiamo. Ovviamente. Però io sono sincero, domani mi piace il Napoli a San Siro. Tu hai fatto un discorso scientifico sulle quote, al di là non hai fatto il pronostico così a cazzo, hai fatto un discorso sulle quote ed è un discorso che ci può stare, sicuramente. Ti dico anche, ti faccio anche un breve aggiornamento, vediamo se si sono aggiornati, perché ho visto che ieri sera è passata una giornata, un 24 ore, vediamo che cosa ci riportano gli amici bellini di quotisti. Allora, dove stai? Eccolo qua, Inter Napoli. Vabbè, meglio che non parlo, perché sennò devi mettere tutto lo schermo con tutte le corde. Vabbè, no, lo so, ma secondo te è già sfida scudetto oppure no? Perché secondo me è troppo presto. Non ti dico che conta per tutta la stagione, ma una parte, un mozzico sì, vale, perché siamo alla 12ª, 13ª, quello che sia, è un mozzichetto, sì, è un mozzichetto del scudetto. Non ti ho detto un mozzico, un mozzichetto è, sì. Vedi Giuseppe che dice: grandi Assetto e Vale, ecco il primo passo per promuovere il ritorno del gemellaggio fra le due più grandi squadre del sud Italia. Come ne abbiamo parlato insomma anche altre volte, sono dinamiche più grosse di noi, no? Che è difficile. Due tifoserie così, se tornano a gemellare, sono troppo devastanti, non ce n'è più per nessuno. Hai capito? Ma io anche per quello non è una cosa che viene favorita dalle squadre del nord, che ne possano dire e preferire. Se noi facciamo squadra, guarda che diventa tosta per loro, Anche cioè, se ci facciamo la lotta tra di noi, è chiaro che ne giova il nord, questo volevo intendere. Questo sì, vabbè, se la mettiamo su questo piano sono d'accordo con te, se si fa male, vabbè, non è che stiamo sempre a stuzzicare, non è che stiamo sempre a stuzzicare sempre. Cioè ultimamente stiamo sempre col forcone, cioè, non parlo di me e te, che andiamo d'accordo, io dico in generale di altri contesti non mi sembra che ci sia sempre questo forcone acceso, ecco, in altri contesti. Assolutamente. Fammi vedere
se riesco a beccare, equilibrata, decisa da episodi. Questa penso sia il finale di un altro messaggio. Io credo che l'inizio sarà equilibrato, nel senso che ci sarà una fase di studio e poi, ragazzi, gli episodi un po' sempre alla fine sono quelli che decidono quando due squadre sono forti. Io ti dico un pezzetto di mio, leviamo le quote, parliamo un attimo della partita, centriamoci un attimo sulla partita, perché il big match insieme a Juventus-Atalanta domani, no? Però il big match vero è Inter-Napoli domani. Senza nulla togliere ai bergamaschi, sia chiaro, non c'è offesa, non c'è niente. Allora, se l'Inter riparte dal finale del secondo tempo e il Napoli parte dal primo tempo con la Samp, non mi piace. L'Inter parte dalla finale del secondo tempo e il Napoli riparte dal suo secondo tempo, allora la partita mi piace, perché viene fuori una bella partita accesa. Napoli troppo moscio con la Samp, troppo moscio al primo tempo, moscio. Capisco che la stanchezza si fa sentire, perché non è che per solo va la Lazio giocano ogni 3 giorni, tutte le squadre giocano ogni 3 giorni, quindi uno sforzo fisico c'è, un risentimento ci può essere, quindi è anche normale, ragazzi. Non so robot, sono ragazzi come noi che vanno in campo e corrono. Parliamoci chiaro, quindi è normale. Ma è pure un fatto mentale, Asso, perché il Napoli poi chiude bene fisicamente, cioè nel secondo tempo chiudiamo bene e quindi è proprio, sono stanchi mentalmente, maronna minata partita, cioè capito? Capita in giocatori che non possono mai staccare la spina, e faccio l'esempio di Di Lorenzo perché quello adesso sotto la critica, sotto i riflettori. Cazzo, un'altra partita, ok, fammi organizzare, aspetta, questo mi scappa da tutte le parti, fammi prendere un attimo le misure. Giocare ogni 3 giorni senza mai avere una sostituzione è tosta. Ragazzi, purtroppo il povero Victor Osimhen mi sembra che pure sta, cioè da un infortunio che doveva essere se sta a tirare avanti, se sta bello che tira avanti, manca dalla quinta giornata, manca dalla quinta, sta alla 12ª, ne so 8 partite più tutte quelle d'Europa, Anche il fatto che essendoci così tante partite in una settimana ne salti 3 o 4 è un infortunio che magari ne avresti saltate di meno in questo caso, però ripeto, si prospetta una bella partita. L'Inter è chiamato in casa a dare un'ulteriore risposta, il segnale a Cagliari c'è stato, il Napoli deve dare una risposta sotto l'aspetto mentale e di continuità nei risultati, perché è quello che manca al Napoli, la struttura c'è per poter vincere, manca la mentalità e la continuità nei risultati, quindi c'è tutto il sapore per gustarsi un bel big match. Io me lo vedrò, anche perché la Roma è impiegata giovedì in casa col Torino, quindi ho possibilità di vedermi Inter-Napoli, la partita che ho scelto per domani, e quindi ci sono tutti i presupposti per un big match importante, tutti. Il problema, come diceva Valeria, tocca vedere come arrivano all'ennesima 150esima partita attaccata, come i vari Skriniar, Bastoni, gli stessi Koulibaly, Manolas, tutto quello che vi pare, ragazzi. Assolutamente. E infatti Marco ci sottolinea uno degli scontri che probabilmente domani sarà più interessante tra Koulibaly e Lukaku. Che scontro, sono curiosissimo. Intanto io domani, se fossi nel buon Gattuso, sulla destra non ce n'è per nessuno, sulla destra deve partire dall'inizio, perché è un giocatore che sta dando una marcia in più a questo Napoli, Parliamo del Ciuchi Lozano, che è veramente l'uomo più in forma del Napoli, è l'uomo più in forma di tutto il Napoli. Fisicità, quantità, corsa, tecnica. Però io sti detrattori vecchi non li ritrovo più, quelli che mi dicevano abbiamo pagato 45 milioni di euro sto bidone, quei detrattori non si trovano più. È vero, sono un po' scomparsi, ma poi capita così anche con Insigne, sai, io me ne sto rendendo conto, ci sono 3 o 4, sono pochi, però 3 o 4 accaniti che dica Insigne è il male del Napoli. Quando poi Insigne ti fa la formazione, la prestazione, ti risolve la partita o comunque gioca bene in continuità, perché spariscono e non commentano più? Perché vienimi a dire anche quando magari gioca male, ok, ma quando ha giocato bene vieni a dirmi però devo ammettere c'è troppa allora, tanto ci vorrebbe da parte di questa gente qui verso il tuo capitano, perché vediamo un attimo il ruolo di leader in campo, no? Ma comunque sì, è il tuo capitano e
oltretutto che non ti ha mai tradito, non è andato in un'altra squadra e poi è tornato, è sempre stato qui, quindi ci vuole anche un briciolo di rispetto per un napoletano, tifoso del Napoli, calciatore del Napoli, capitano del Napoli. Ci vuole già rispetto a prescindere, perché fosse un traditore, in Pulcinella, sei un buffone, sei cannato e sei tornato, allora ci posso stare, che lo bacchetti, ma a partire con un briciolo di rispetto, perché non mi sembra che qualche proposta Insigne gli sarà arrivata, per poter andare in una squadra che all'epoca era molto 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 più blasonata del Napoli, non gli saranno mancate. Le offerte salariali da 8-9 milioni di euro non gli saranno mancate. Però questo è uno dei dubbi che ci rimarranno, anche e soprattutto quando aveva Raiola come procuratore, che si sa. Valerio, che aveva Raiola, io sono arrivato al 100%. Esatto. 100%, che Raiola, quando sente a te ti danno 8-9 milioni a stagione, a me me ne danno 4-5 subito per portarti là, per dire, no? 4-5 che potrebbero essere 10-12 a lui, no? Al procuratore. Sì. Ti pare che non glielo va a dire? Però per i Insigne è sempre questo ha parlato, ragazzi. Sempre questo. Ringrazio senza fine e sempre l'ottima Rita Falco 75, saluto il mio amico Bellino, il mio amico Legionario, 2 cicchetti per voi, ringrazio gli spettatori in chat che stanno mettendo like strepitosi e vi lancio senza indugio, lo vedo lì pronto, ha scaldato i motori, lo aspettavate ed eccolo qui, straordinario come sempre, Neschio. Ho cliccato, io giuro che ho cliccato, ma se il computer reagisce magari entra pure. Cioè, io lo vedo subito. Quando l'hai cliccato l'ho visto subito io. E allora il mio browser che funziona una chiavica, andiamo avanti. Buonasera a tutti, buonasera ai tuoi figliocci bellini che sono sempre calorosissimi, ma soprattutto, oltre al padrone di casa, buonasera Asso che quando mi viene qui con questo baffetto è lui, è proprio l'asso originale, non l'asso di Roma, l'asso originale, bellissimo. Buonasera bello mio e ben trovato anche a te Neschione, buonasera e ben trovato. Grazie. Allora, vediamo, nel frattempo ringrazio anche Luca Delise che dice, se ci riesco, ragazzi qua evidentemente la live è troppo bella e quindi il mio computer non ce la fa. Non è il mio computer non è all'altezza della bellezza di questa live. A fine di tutto ricorda di pulire un po' la cronologia, pulisci un po' la cronologia. Dici tu, c'è un po' di cronologia di Sfacim che è rimasta attaccata. Lo fa pure con StreamYard, tocca pulire la cronologia. Va benissimo. Comunque Luca diceva grande asso, i non tifosi fedeli alla maglia, riferendosi sempre ad Insigne. Grande Neschio, tutti che salutano Neschio. Allora, amico mio, prima di tutto immagino tu abbia visto fino alla fine la partita della Lazio col Benevento. Sì. Facciamo giusto una chiosa, visto che comunque la Lazio interessa anche al Napoli tra poco, e quindi che hai visto? Il Benevento li ha bloccati? È una Lazio che purtroppo non splende, sicuramente anche la Champions che ti priva di alcune energie, però io mi rendo conto che al di là appunto delle energie, dietro la Lazio purtroppo spesso e volentieri si un po' imbarca, subisce delle scosse incredibili e lì davanti quando si spengono poi Luis Alberto e Milinkovic spesso e volentieri non riescono in qualche modo ad emergere. C'è quel Pereira che nella ripresa è entrato, mi è piaciuto, però io dalla Lazio non lo so, una squadra che mi aspetto sempre di più, però c'è anche da dire che dall'altro lato c'è un Benevento che è veramente ben organizzato. Devo fare i complimenti a Filippo Inzaghi, che non mi ricordo tra di noi, forse Beppe Bianconero, aiutami tu, mi sembra che lo criticò aspramente, se non vado errato, però devo dire invece che questo Benevento è una squadra bella compatta, cigna, tutte, cioè ogni squadra che deve andare là si deve sudare la partita, quindi onore anche all'avversario, quindi onore anche al Benevento. Non so se Valerio l'ha visto l'intervento di Schiattarella, non so se Valerio l'ha visto, Mario sicuro perché ha seguito la partita. Sì. Valerio l'hai visto? No. Ok, allora me lo da Mario, secondo te è rosso, è troppo
No, è brutto, a me è sembrato brutto, poi magari gli è andata bene perché magari non ha centrato in pieno l'avversario, però non si può entrare in quel modo, proprio a martello, è stato brutto secondo me. Pure secondo me rosso giusto a Schiattarella, pure secondo me rosso giusto a Schiattarella. Sì. E insomma, ragazzi, io ho guardato il Benevento, ho guardato solo il primo tempo perché poi mi stavo preparando per la live. A me piace guardarlo anche per vedere i vari moduli, come vengono interpretati dai vari diversi allenatori, e il 4-3-3 del Benevento è diverso dal 4-3-3 che fa Gattuso. In primo pressing le due ali del Benevento, Roberto Insigne e il 17, come si chiama? Caprari. Mi sa che lui, sì, Caprari, ragazzi. Sono loro a dover fare il primo pressing, mentre in quello di Gattuso sono le nostre mezze ali con gli esterni che si abbassano ancora di più. Quindi è interessante guardare, che tutti i tifosi dovrebbero guardare anche alle altre partite. Io per questo aspetto tattico, sì, capisci anche, no, se la tua squadra sta sbagliando delle cose oppure sono cose normali, che sono le dinamiche del calcio che alle volte ti portano a fare certe scelte. Comunque però nel primo tempo niente male la Lazio, e nel secondo che è calata vistosamente. Tu magari nel primo tempo hai visto... con te, Mario, un bel primo tempo. Il primo tempo ha fatto un buon primo tempo, il secondo è calata, si è spento un po' Milinkovic e Luis, si è calata. E infatti Ernesto Mercuri ci dice: sera ragazzi, la Lazio è stanca, molte persone non capiscono che ogni 3 giorni, se non hai una panchina degna, non ce la fai. In più, se i giocatori titolari si rompono, come fai a giocare bene? Questo sì, però come ho rimarcato prima, al di là della proposta, io dico dietro comunque prendono a volte comunque delle imbarcate. Tu prendi la Padula all'inizio della gara, lì cioè è incredibile, si è mangiato un gol fatto, ma cioè sulle mezze palle poca aggressione secondo me da parte della Lazio, più volte si trovano facilmente impreparati. Chiaro. La Padula, Mariù, sarà pure quello che sarà sotto porta, che prima abbiamo visto tutti, sotto porta che sarà, però voglio premiarlo perché per lavoro, sì, bravo, per il lavoro che fa per la squadra, bravo, corre in maniera imperterrita appresso a tutti, veramente incommiabile su quell'aspetto, su quel punto di vista. Road to 300 like, non so a quanto stiamo, ragazzi, perché se apro pure un'altra finestra a vedere è la fine del mondo, praticamente. Viene Google New York e mi chiude il computer direttamente. Io il mio ce l'ho piallato, siamo a 2,27 se è aggiornato, dai. Ecco, e allora no, ma meritiamo molto di più. Non so se l'hai letta prima, ti era arrivata una big donation gialla, Vale, prima. Mi sono perso, ovviamente? Sì, cioè, non mi ricordo l'utente, però ti è arrivata una big donation gialla. Fammi vedere se riesco a peccare. Grazie Asso per avermelo detto, perché sta succedendo l'impossibile. Poi se non compare qua, ovviamente. No, fatto, ho visto io, non mi invento niente, c'era proprio scritto Super Chat 10, c'era la domanda sotto, cioè non mi sono inventato niente. Sì. A meno che mi è calata la catarata. L'ho trovata. L'hai trovata? Ma credo che l'ha scritta così. Allora, fammi vedere. Sera Asso, come la vedi col Torino? Sai che sono stati in un duro ritiro. Può fare music. È bravissimo, era lui. Sì, li ha portati in ritiro, ovviamente dopo l'ennesima sfuriata dei tifosi del Torino c'è stata anche una smossa a livello societario. Li hanno portati in ritiro, però ciò non cambia che per il Torino rispetto a prescindere, anche perché noi siamo sempre stati i salvatori del Torino. Nel loro peggiore momento di crisi vengano all'Olimpico e vincono 3-2, no? Come è successo l'anno scorso. Però quest'anno diciamo che c'è un'area diversa, c'è una mentalità diversa, stiamo acquisendo una mentalità diversa, c'è voglia di fare bene e di continuare a chiudere bene questo 2020 a livello sportivo. Quindi gli porto rispetto, non ho paura. Se giochiamo da Roma, veramente, se ripartiamo dal primo tempo visto con Bologna, ho 5 a Bologna e 5 a Torino, capito? Ci sta non averci una squadra così, ci sta metterci la faccia. Sono
sono ben sorpreso, No, cioè non ma io- sorpreso. da esterno Io non è Mario e Valerio, non è che faccio pronostico, però dato che faccio parlare sempre il campo, se riparti da dove hai lasciato, al Torino te lo mangi. Da Però da esterno ti dico che la possibilità di un'altra goleada c'è, la avverto, la sento anche io, perché la Roma veramente è micidiale, sta bene, Dzeko ritrovato al 100%, mamma mia che ha fatto, fa quelle robe, mamma mia Dzeko, non lo so, io c'ho un debole incredibile, ma poi anche Pellegrini l'altro giorno, incredibile, veramente tanta roba, tanta roba. Allora, nel frattempo, se riesco a cliccare, ok, altrimenti le leggo a volo perché questa l'ho beccata. Neschio, ti chiedevano Eriksen a noi, a voi Lobotka più 20 milioni. Ah, vedi, è uscita. Ce l'ho fatta. Ci stai? I 20 milioni anche al Napoli? No. Onestamente rido, dai, faccio come ha detto Conte oggi in conferenza, mi viene da ridere, diciamo così, dai. Ci sono stati spunti interessanti di Conte, perché sappiamo che non è mai banale, però per altri motivi. Purtroppo, ma sostanzialmente nulla di nuovo. Gli fanno la domanda un po' provocatoria che l'Inter quest'anno, dopo il disastro europeo, è quasi condannata, cioè quasi obbligata a vincere lo scudetto, e lui dice mi viene da ridere a pensare che l'Inter sia quasi obbligata, dopo che essendo che c'è la Juventus che lo vince da 9 anni. C'è questo nascondersi, cioè non lo capisco io in realtà. Io penso che dopo tanti anni l'Inter abbia preso Conte proprio per lo scudetto, quindi in qualche modo, non dico forse che bisognerebbe uscire un po' allo scoperto, però li vedo sempre un po' nascosti, a differenza di Vidal, l'unico che sarà quello che sarà, Vidal, tutto quello che... Però l'ha detto, abbiamo fallito in Europa, adesso via, lottiamo per lo scudetto, poi se arriva bene. Però c'è sempre questa cosa che si nascondono. Vabbè, vediamo. Qua qualcuno fa che questa è una battuta: la Lazio senza rigori è in fase escalante, nel senso ragazzi, i rigori quando ci sono e li devi dare. Noi, specialmente quelli del Napoli, purtroppo noi siamo a zero rigori in tutta la stagione, e per una squadra che attacca così tanto come attacchiamo noi, comunque è un numero che fa sensazione, ovviamente. Poi i rigori te li devono dare, li devi anche segnare. Immobile è uno di quelli che non fallisce mai. Però pensa che bello, Vale, nonostante c'è un numero scabroso, no, per una squadra che attacca tanto e non ha ricevuto rigore, pensa che tutto quello che hai raccolto è tutto merito dell'attacco, cioè della tua squadra. Questo sì, 24 gol su azione e su un totale di 26, è tanta roba. Che poca roba, 0 rigori tirati, 24 gol tutti tuoi. No, perché se tiri un rigore non è tuo, però da azioni, da palla da fermo, da gioco da fermo, sì. È roba tua, cioè non c'hai di no, c'è il cazzo, è tutta roba mia, fratello, che stiamo parlando? È vero, no, questo è vero. Intravedo l'Alessandro Catto, l'ottimo Alessandro Catto, si arriva bene, se non arriva meglio, non so a cosa si riferisce perché la chat sta impazzendo, ma potrebbe riferirsi a De Paul. Asso, io ho visto che tu hai lanciato la challenge. Ma questo è quello che hai messo in evidenza poco fa, che io gli ho dato retta e sono arrivati miliardi di commenti taggando Roma e De Paul. Bella però. Per vedere se almeno la vede quel maledetto di De Paul, la foto, la deve solo vedere, deve solo comparire il suo nome con la spuntina blu per orgoglio. Poi veramente bella cosa. E oggi ho guardato anche Crotone Udinese Crotone, e ragazzi, De Paul è fondamentale, cioè predica nel deserto in quella squadra, perché comunque intorno ha poca roba, però l'unico paura quel Pereira che non è male, sì, adesso quel Pereira comunque ci duetta bene qua, bravo. L'unica paura mia è che risulta anche agli occhi più forte perché intorno c'è poco. Questa è l'unica paura che ho io. Però lo prenderei domani mattina. Come lo prenderei io? Lo prenderebbe la Roma, lo prenderebbe... Io t'anticipo, lo prendo stasera, magari così arrivo prima. Lo so. Mentre Mario, la maggior parte di noi teme più, almeno
di noi, almeno io temo più Lautaro che Lukaku. Perché? Sì, bella, sentiamo. Perché c'è Koulibaly, per una questione che Koulibaly può arginarlo fisicamente? Non lo so. Perché fisicamente, esatto, se la butti sul fisico tra Koulibaly, Manolas o eventualmente anche Maksimovic, si può fare la lotta, è tutto a posto, ma Lautaro ti può scappare in velocità e ho paura tanto dei contropiedi. Lautaro va visto come si trova come serata. Lautaro è un po' incostante ultimamente. Ci sono serate che va veramente forte, altre un po' meno, però è un grandissimo giocatore pure Lautaro. Però volevo farti una domanda io, se è possibile, magari o dopo. Come no? No. Allora, io ho la fortuna, come saprai, di avere comunque tanti tifosi napoletani, e sono orgoglioso di questo, perché oggi ho fatto un video appunto sulla conferenza di Internapoli e poi molti napoletani mi sono venuti sotto nei commenti e c'è un po' di come posso dire, non di paura, perché la paura non deve mai esistere, però c'è un po' di rassegnazione, come se il Napoli contro le big partisse già quasi frenato. I tifosi percepiscono, non che il Napoli, i tifosi percepiscono che con le big c'è un po' di difficoltà. Spiegamela tu, magari ho capito male io. Ti devo dire, c'è un'ansia generale dovuta agli ultimi due approcci con Sampdoria, il primo tempo da dimenticare, e con la stessa Real Sociedad, dove abbiamo fatto una partita difensiva e abbiamo rischiato tanto, soprattutto nel primo tempo, con un gol a porta vuota che loro si sono mangiati. Quando tu aggiungi questo anche con i risultati positivi, il tifoso del Napoli dice: mo arriva l'Inter che non ha più le coppe europee e sta concentratissima, che punta tutto sul campionato. Noi veniamo da troppi risultati consecutivi ottimi, ecco la siringa, ecco perché siamo preoccupatissimi di un Inter che comunque rispettiamo, perché la rosa, perché i giocatori, perché comunque Inter, Napoli, Juve sono quelle che hanno le rose pronte e lunghe. Ci deve stare rispetto, paura no, perché la paura non esiste per nessuno, però domani è una bella sfida, domani è veramente una bella sfida che dirà tanto, secondo me. Fabio Angelino ti chiede se sei lucano. Sì. La Basilicata è una regione stupenda. Grazie, fa piacere. È un amaro Mario. Un amaro Lucano. Un amaro Lucano. Tucci grande, sempre presente, vogliamo De Paul alla Roma, e nel frattempo Guido a due mani sfugge e lo mettiamo giù. Benvenuto Guido. Ragazzi, ma non lo volete solamente voi alla Roma, Cioè De Paul ora bisogna capire se veramente sta così bene a Udine o se lo vuole fare. Un paio di curiosità, perché voglio scendere questa sfida, no? Inter-Napoli. Allora, intanto chiedo a Mario chi sono gli indisponibili a centrocampo sicuri che domani non possono partecipare, non possono prendere la partita, e poi faccio una domanda a Valerio sul Napoli. Interessante, mi interessa. Sull'indisponibile ovviamente Vidal, che poi strano l'Inter è cambiata a livello comunicativo, almeno da parte di Conte, che prima diceva per gli infortuni dovete parlare col medico, lui alzava sempre bandiera bianca, adesso invece tranquillamente dice la sua anche in conferenza. Quindi Vidal, non ci sono speranze di recupero, mentre Vidal sostanzialmente, poi ovviamente è inutile dirlo, Vesino non c'è da una vita, non ci sarà anche Sanchez lì davanti perché problema muscolare. Sanchez stava molto bene e il Ninja? Il Ninja, scusami, lo so che tu magari da Romania, però il Ninja è un ex giocatore, cioè all'Inter non l'abbiamo quasi mai avuto, non lo so se perché sta con la testa altrove, penso forse ormai veramente non lo sappiamo nemmeno se ci sarà in panchina, cosa fa, non se lo calcola più nessuno. Si spera che Sensi possa aggiungere minutaggi, perché già con il Cagliari ha fatto bene quei pochi minuti in cui ha giocato, magari qualche minuto in più, speriamo. Però per concludere dovrebbe giocare Gagliardini al posto di Eriksen, quindi Gagliardini, Barella, Brozovic, dovrebbe essere questo il centrocampo dell'Inter. Però domani non lo posso biasimare, perché mettendo un centrocampo più fisico, muscolare,
Non lo biasimo perché domani non hai lo Shakhtar davanti, ma il Napoli davanti, che è tutt'altra situazione. Quindi un centrocampo molto muscolare con Bakayoko, Ruiz e Zilinski può essere più conveniente un Brozovic, Gagliardini e Barella. Quindi concordo con la scelta di fare questo centrocampo più muscolare piuttosto che mettere il trequartista Eriksen appoggiato magari dietro da un Gagliardini Barella o da un Barella Brozovic. E c'hai quella per me? Sto A ruota? Allora, domani ricominciamo, cioè secondo te la modulistica è sempre quella famosa che a te non piace, oppure ripartiamo da un 4-3-3 sfrontato, sfasciato, molesto, perché il Napoli col 4-3-3 veramente diventa molesto, sulle corsie diventa molto molesto, oppure ti aspetti un Gattuso più, giustamente, vista l'importanza di una partita con un'altra grande squadra contro una grande squadra ovviamente candidata per il titolo, che cosa ti aspetti da questo Gattuso domani con l'Inter? E perché anche Gattuso sa che non è la Sampdoria quella che incontra domani. Esatto. Proprio perché non è la Sampdoria, io immagino il 4-3-3 che con la Sampdoria all'inizio ha avuto delle difficoltà perché con il solo Mertens davanti loro facevano tanta densità al centro, quindi non entravi mai e ti lasciavano le fasce, ma poi se fai il cross con Mertens piccolino non serve a molto. Viceversa, con il 4-3-3 si può mettere in difficoltà i 3 contro 3, diciamo, con la difesa 3 dell'Inter, e che ecco che con l'aiuto delle mezze ali, in questo caso con uno schermo a difenderle, che può essere Bakayoko o essere Demme, le mezze ali che aiutano sulle fasce e creare un pochino di superiorità da quella zona. Quindi credo si possa partire col 4-3-3 ibrido. La chiave è sempre mister Zielinski, che il Bonneschio sa e apprezza, e vedi la faccia che fa, giustamente. No, che poi con noi quello là fa sempre il delirio, il devasto. Ricordo un'azione in particolare, tutta di prima, dei tempi di Sarri, con gol al volo di Zielinski, fu qualcosa di straordinario. Mamma mia. A noi segnò pure, aspetta, pure ero andato a vedere a Napoli la partita un paio d'anni fa che c'era Icardi, perdemmo 4-1 se non sbaglio, il primo gol lo fece lui, una bordata incredibile, mamma. C'è una cosa passata, quando il Napoli l'anno scorso perse a San Siro 3-1, sì. Ma c'era Gattuso o c'era ancora Ancelotti? No, con Gattuso. Con Gattuso sicuro, perché Gattuso c'era la famosa sfida di Milano, me la ricordo. Perché io l'1-0 del Napoli a San Siro nell'andata di Coppa Italia. Mi ricordo l'1-0 del Napoli con gol di Ruiz a San Siro nell'andata di Coppa Italia. Sì, col tiro da fuori, e lì fu il Napoli operaio, fu il Napoli che si difese per tutta la partita. Lì l'Inter meritava qualcosa di più, senza dubbio. In Coppa Italia stiamo parlando? Sì. Sì, lì giocavamo molto molto bene. Neschio, lo vorresti Sarri all'Inter al posto di Conte? Ma sai che mi piacerebbe vederlo all'Inter, lo sai? Non ti direi di no. Vorrei provarlo. Non so se funzionerebbe o meno, però credo che Eriksen qualche possibilità in più l'avrebbe, ecco, questo sicuramente. Magari, vabbè, che poi Sarri con il Napoli era 4-3-3 fisso, però anche nel suo passato lui usava il trequartista nell'Empoli, quindi potrebbe tranquillamente rispolverarlo. Lionel ci ricordano che erano le prime di Gattuso, esattamente. No, ma non stavo insinuando qualcosa, non mi ricordavo se era con Gattuso il 3-1 a San Siro. Sì. Non stavo annuendo a niente. Però qualcuno invece poi ci dice il 3-1 era con Ancelotti. Allora io sto andando in difficoltà, perché ricordo, allora Gio TV mi sta aiutando, perché ricordo l'episodio da Moviola, perché non posso fare a meno di non ricordare l'episodio da Moviola, del rigore su Bonaventura di Maksimovic, e quindi mi pare che la partita di Gattuso fu 2-2, mi pare, quando c'era Gattuso. Con Ancelotti fu 3-1.
Però ragazzi, bravi, voi che non si blocca poi il computer, fatelo voi, perché altrimenti andiamo in difficoltà. Dopodiché il Miki Chicca mi insiste su questa domanda, ovviamente si ritorna un po' al discorso dei sorteggi, no? Che abbiamo un pochino affrontato ognuno nei propri canali. PSG Barcellona, Lipsia Liverpool, Atalanta Real Madrid, Lazio Bayern Monaco, scontro Immobile Lewandowski. Vediamo un pochino cosa ne pensano gli amici ospiti. PSG Barcellona, Neschio. Bella sfida. Va via una grossa. Non ho capito. Va via una grossa già. Sì, va via una grossa, anche se non sono tra le mie favorite in Champions. Non lo sono, no, non che non lo siano mai state. Il PSG non l'ho mai visto una grande favorita. L'anno scorso c'era andata, anzi, stranamente vicino. Peccato, non lo so se si riprenderà. Io gli auguro di sì. Neymar, perché sarebbe bello vedere Neymar contro il Barcellona, sarebbe una sfida interessante. Di Assolone. C'ha ragione l'utente di prima, era con Gattuso. Sì, mi stanno confermando 3-1 con Gattuso ed era a Napoli, non a San Siro. A San Siro era il 2-0. Esatto. A Napoli. E comunque, per concludere, non so come si evolverà il Barcellona, non per la sconfitta contro la Juve, anche per la sconfitta contro la Juve non la vedo, paradossalmente la vedo sfavorita contro City, paradossalmente. Vedi? Non lo so. Ma è sottofondo? Ci dovrebbe essere un leggero sottofondo, può essere che è quello che mi sta bloccando tutta la sanguetta, può essere. Bello. Fiorentina, fammelo ringraziare. Togliamo sta roba da mezzo, che tutto può essere, ragazzi, tutto fa lag, tutto fa problematiche. Oggi va così. Più roba mette, più va in tilt. Non c'è niente da fare. Fatemi ringraziare. Allora, Luigi Della Vecchia dice: se riusciamo a prendere un punto domani dobbiamo essere contenti. Ho visto l'Inter contro il Cagliari ed è fortissimo. Il primo tempo doveva finire già 3-1 per l'Inter. Il Cagliari cragno, no? Sì, nel primo tempo ha fatto la differenza questo portiere fenomenale. L'unica cosa è che quando poi non sfrutti il momento favorevole, appunto nel primo tempo abbiamo giocato molto bene, poi siamo calati. Paradossalmente nel secondo tempo è venuta a mancare l'intensità e l'abbiamo sbloccata un po' di riff, un po' di raffo, come si suol dire. Sì. È ok, però il problema è che l'Inter veramente poi brucia l'energia e non trovo un modo lucido, un modo corale di qualità per arrivare in porta, capito? Perché l'Inter la butta più sulla quantità, secondo me, di alcuni giocatori. Ringrazio Fiorentina 1926, un numero che ci accomuna, per la donazione. Per me Burioni è sotto effetto di droghe e alcol, sarebbe quasi giustificabile sotto quel punto di vista, però se non lo è, non è giustificabile quello che si è fidato di dire. Mentre ci confermano, dice Neymar ci sarà contro il Barcellona, ha detto che ce la fa a recuperare. Mario De Bellis, vogliamo una Fiorentina guidata da Oronzo Canà con l'1-7-2. Ragazzi, qua la Fiorentina, se non si dà una svegliata, rischia seriamente. Tu credi, Asso, che Prandelli è in bilico o continua a prescindere? Ma io penso che arrivati sin qui si continui con Prandelli, dando fiducia, speranzosi, no, di poter, che possa cambiare qualcosa, anche perché portare un terzo allenatore ulteriore in questa stagione non so quanto sia ancora più produttivo, capito? Quindi si va avanti con Prandelli al momento. Mi piace sottolineare il messaggio di SSL che non riesco a cliccare ma che lo leggo al volo. Dice: gli ultra della Lazio si dissociano dalle parole di Burioni. Ovviamente ovviamente non è una cosa scontata, ma mi fa piacere sottolinearlo perché è una cosa sua personale, che non credo nessuno vicino al mondo del calcio possa dire una cosa del genere, a meno che non è un ragazzino che vuole trollare.
un uomo che di una certa età, ora al di là della sua professione, dovrebbe anche evitare tutte queste cose. Che ne pensate di McKennie, Alex? Neschio, tu magari l'hai visto più di me. Sì, si sta dimostrando utile questo ragazzo, perché a differenza degli altri centrocampisti della Juventus, è uno che ha l'inserimento, è uno che senza palla comunque riesce a muoversi bene in mezzo lì all'area. Poi Arcigno, tosto, non sarà pulitissimo, però secondo me è un ragazzo, non è male, non è malvagio, si sta comportando bene ad oggi. Sono altri, diciamo, nella Juventus i giocatori che stanno deludendo. Se devo fare un nome ti dico Kulusevski. Io uno da Kulusevski mi aspetto Mare e Monti, Sì. Cioè, mi va bene che faccia questo, mi va benissimo, però è uno che deve dare il più. Ci sono parecchi utenti che ci stanno facendo domande sulla serie andando spedita verso la promozione. Oddio, manca parecchio. E poi ci sarebbe il discorso di Lotito da affrontare, cioè Lotito deve rinunciare o alla presidenza della Salernitana o alla Lazio, non credo che rinunci alla Lazio, ma... E ci chiedevano che ne pensate, essendo tutti noi in questo caso del sud o comunque sud o centro, immaginate un riequilibrio delle forze tra il nord, che insomma ha sempre avuto più squadre, e nuove squadre del sud, col Benevento che si può anche salvare. Mi piacerebbe, mi ingolosisce a me onestamente sta roba qua, però facciamo parlare. Io stavo leggendo una cosa, ascolto prima Mario e poi rispondo. Ti ascolto, Mario. No, sì, è curiosa, è una questione curiosa, perché poi bisognerà vedere, anche se lì a quei livelli un come si dice, una sorta di prestanome, qualcuno che si appropri della società, lo si troverà, credo, non lo so come funziona onestamente. Discorso all'italiana, però... no? Nel senso lo cedi a uno. Sì, purtroppo queste cose noi conviviamo ormai da tempo, purtroppo, ribadisco. Però al di là di questo, piacerebbe, io sono ingolosito, a me piacerebbe, anche perché poi se devo andare a vedere una partita, spesso e volentieri, quando sarà, ci auguriamo presto, devo sempre salire al nord. Invece già da adesso, quest'anno mi potevo andare a vedere una partita a Benevento, una partita a Crotone, magari a Salerno, sarebbe tanta roba. Certo. A Napoli, Salerno, pure a Roma, cioè mette che in 3 o 4 ore io ci riesco ad arrivare con una viabilità di una comunicazione di merda, bisogna dirlo, per dove purtroppo, per come sto messo io, però già sarebbe oro che cola, ecco. Ma sulla riapertura degli stadi parliamo, Vale? No, vabbè, si parlava della possibilità che il Sud proponga più squadre l'anno prossimo alla Serie A, e quindi qualora gli stadi si riaprissero prima o poi, anche la possibilità di vedere qualche partita in più, qualche trasferta più fattibile. Allora, io sono uno di quelli che pensa, allora, se vengono su per merito, quindi se vengono su per merito sono d'accordo, ma innestare squadre in più, quindi ampliare il discorso campionato, è pur vero che sì, mi affascina, perché vedo stadi nuovi, vedo tifosi nuovi, vedo altre cose nuove, però il problema è che tutto quello che hanno fatto allora fino ad oggi le squadre che hanno lottato dalla Serie B, per lottare in Serie A, viene tutto frantumato, perché vengono prese squadre innestate in Serie A, allungata la Serie A senza merito, capito? È un discorso che è bello e introspettivo per il tifoso conoscitore e amante delle trasferte, metti caso, ma dal punto di vista sportivo non è molto meritevole e rispettoso verso gli altri, insomma. Giusto anche questa analisi. Ritorna spesso nelle live un po' di tutti, sempre i paragoni tra giocatori. Zielinski o Barella, so che non sono paragonabili, ci dice Vincenzo Saetta. Ho chiesto solo un parere: per me Zielinski molto più forte, anche se Barellino lo amo e lo considero tra le mezzali migliori d'Italia, non fraintendetemi. Sì, credo che qui bisogna fare sempre anche il solito discorso anagrafico. Barella che ha 22 anni, Zielinski comunque ne avrà già 26-27, non lo so. Sì, credo che quella sia...
quindi in prospettiva mi terrei comunque un barellino, però lo dicevo prima, Zielinski è un giocatore completo, un centrocampista completo, e tanta roba entrambi, dai. C'è un momento di Amarcord. ABX mi dice: un gol di Lozano eliminò l'Inter dalla Champions. Parliamo di Lozano del PSV. Sì. Incredibile Amarcord. Quindi lui già lo conosceva, il buon Neschio già ne ha avuto a che fare. Sì. Aspetto già da lì, vale. Non ricordo se era Champions o Europa League, sai? Era Champions. Quando arrivo in Italia, l'ho detto, sono stato uno dei primi estimatori che era comunque sia ben contento, nonostante lo scetticismo che poi si era generato per un calciatore che si doveva ambientare con tutt'altra tipologia di cultura rispetto a quella italiana. Ragazzi, guardate che se ne viene fuori è devastante, perché tecnicamente è forte, è molto abile nel dribbling, è veloce, è rapido, non guilla, sguscia dappertutto. Basta che lo metti nella sua... Oddio, ma che cazzo stiamo strapagando ad oggi, ripeto, il deserto dei detrattori, il deserto proprio. Sì, era la Champions, sì, era la Champions, proprio lui. Sì. Bastava, ragazzi, metterlo anche nella condizione di far bene un pochino nel suo ruolo. Ancelotti l'ha messo un po' dappertutto, e paradossalmente lui entrò proprio nella partita sfortunatissima contro la Juventus, entrò nel secondo tempo, fece anche gol da punta vera. Io quando esordì veramente, questo hanno preso un fenomeno assoluto, perché veramente in 5 minuti aveva creato il devasto, incredibile. E poi sappiamo come è andata a finire quella partita e il resto della stagione, poi veramente così. Mariano De Maio: Asso, quale duello 1 contro 1 ti intriga domani? A me piace vedere la potenza, l'esplosività, la fisicità, quindi ti dico proprio Koulibaly, Lukaku che saranno proprio le sportellate pesanti. Però Koulibaly è troppo un bravo ragazzo. Io ne parlavo oggi anche con mio padre. Non aveva quella cattiveria che lo potrebbe portare a livello di Sergio Ramos. Ne parlavamo prima anche con Emilio, di Van Dijk, di quelli cattivi veramente. Quello fa la differenza, fa la differenza. Io lo vedo con De Vrij, che sembra è un buonaccione, De Vrij è umanamente perfetto, però in campo si fa sentire, ti dà delle sportellate incredibile. Cioè, è vero, la cattiveria per un difensore è fondamentale. È importante. Qualcuno ci chiede che ne pensate di Ozil nelle vostre squadre. Ozil, il twittatore seriale, praticamente. È stato sempre incostante, è sempre stata una questione di testa, lui è sempre stato una mina vagante, purtroppo. Boccia, io lo andrei a prendere all'aeroporto anche domani. Vedi? Sì. Subito, il mago di Oz, subito. Però non avete di canna al fuoco pure voi, cioè già con Michita, Pedro, non lo so se alla Roma metti aggiungi Mario, avete sempre Pastore, se non sbaglio, anche o sbaglio. Mi deve tornare pure in certo Zagnolone, insomma, non è che proprio l'ultimo da arrivare. E infatti. Appunto. Un abbraccio da Matti. Ragazzi, grazie a tutti. Io voglio chiedere scusa un pochino a tutti quelli che stanno mandando messaggi. Sto avendo problemi tantissimi con il browser e sto cercando di cliccare. A volte li devo leggere al volo. Ciao, amore mio, chi è? Il gattone mio. Lui è Asso Junior. Asso Junior, bellissimo. È entrato nella live perché sa che gli amici bellini amano i gatti. E ringrazio Rita sempre per il supporto e la donazione. Dopo l'Amaro Lucano per tutti e tre, troviamo i like. Grandissimo, cioè è fantastica. Questa è Rita, la tua moderatrice? Sì. Top di gamma. Dai, siamo a 2,65, siamo oltre 300. I miei complimenti, Vale, complimenti per davvero, siamo calorosissimi. Dobbiamo salire solo con i like. Solo con i like. Voi il vostro supporto l'avete dato con la vostra presenza e i numeri si vedono e il mio computer soffre. Ragazzi, secondo voi dove andrà il Papu Gomez? Questa è una domanda interessante. Prima Neschio, vai.
Bella domanda. Secondo me potrebbe fare pure un ritorno in patria, potrebbe ritornare in Argentina, non lo so. Ha 32 anni, ricordiamo, però è un giocatore favoloso. Io lo prenderei all'Inter anche domani, ma so benissimo che Conte non potrebbe impiegarlo da nessuna parte, conoscendo Conte, non troverebbe dove lo mette Gomez, a fare la mezzala di rottura, di interdizione. Da dove cazzo lo mette? Quindi ci proprio rinuncio in partenza. Però Gomez secondo me è veramente tanta roba. Chissà, non lo so dove, veramente ad oggi non si sa, non lo saprei. Asso, secondo te il Papu? Allora, vedendo ovviamente le squadre che ci sono sopra, vale. Allora, all'Inter ovviamente non si sa che ruolo andrebbe a ricoprire, quindi lo escludo secondo me un Papu Gomez all'Inter. Questo Papu Gomez potrebbe apportare qualità, un'eventualità alla Lazio, alla stessa Lazio potrebbe portare qualità a Gomez. Bello, sì. Interessantissimo. Tutti mi dicono, ma tu sei un folle, ma io lo vorrei vedere anche alla Roma, sto Papu, perché in attesa che aspetto Zaniolo ci avrei un Mkhitaryan, Pedro, Carles Perez, va bene che c'è anche Pellegrini, però che adesso mi ritorna utile a centrocampo, e Papu, ci metti pure Papu Gomez sulla tre quarti, che non è male. Doppio trequartista è tanta roba là. È tanta roba. Però di partenza bene o alla Lazio, alla Roma, oppure in questo Milan è interessante. Il Papu. Sì, meglio al Milan, sì, meglio lasciar stare, perché lì potrebbe andare a ricoprire un po' qualsiasi parte del campo. Tutti i ruoli della tre quarti, assolutamente. Esatto, quindi lì meglio speriamo che non va là. Speriamo di no. Asso top player con questa risposta. Ragazzi, Gigli Story, sera a tutti, Caffè Napoli, come Asso sa, lavoro al ricorso insieme a Grassani e a Lubrano, il nuovo legale di diritto sportivo ingaggiato da ADL. Oggi ti dico che il 22 possiamo toglierci soddisfazioni. Quindi, Asso, tu conosci questo utente? È un follower che mi segue anche a me, Vale. Presumo, do per certo che è un tifoso del Napoli, dice di collaborare in questa diatriba per la causa del Napoli per quanto riguarda il secondo ricorso e l'esposto fatto dal Napoli per quanto riguarda la partita Juve-Napoli che non si è disputata, e fondamentalmente non so, lui dice che è convinto. Io ci credo perché mi sembra anche un utente abbastanza preciso, corretto e tutto quanto, quindi non vedo perché poi che cosa gli entra in tasca. Niente, assolutamente no. Oltretutto io sulla questione sto aspettando e non mi sono pronunciato dopo aver parlato fin troppo. Fiducia, Vale, se ti dice che c'è traspira serenità e felicità e se realmente lavora lì, perché non dargli fiducia? Perché no? Io sono ottimista almeno sul punto, considerando quello che è successo con la Reggiana in Serie B, dove loro non avevano documentazioni ASL, hanno avuto la partita persa a tavolino, ma il punto di penalizzazione non gli è stato commiato. Quindi una piccola speranzella. Un punto è un punto pure. Pure un punto. Certo. Ma quanto lo vogliamo bene a Zioneschio? Tanto? Grazie. Credo tanto. Mentre nel frattempo i moderatori si stanno tutti praticamente abbracciando, intrecciando, vedo più moderatori che parlano tra di loro che domande. Ragazzi, è una bella community, bella. Domande a raffica per i nostri ospiti, perché chissà quando sarà la prossima volta, andrò io a trovarli la prossima volta. Non fate, Madonna, Domenico, non te lo posto questo messaggio. Non te lo posso perché previsioni qua c'è gente che non le vuole vedere. Comunque, buonasera Paolo. Vediamo un pochino. Enneschio di Osimhen, no, non riesco, mi scappa tutto. Ma Asso Enneschio di Osimhen, che ne pensa? Ecco qua, trovato. Asso Enneschio, cosa pensano di Osimhen?
Guarda, ti dico che allora, peccato per in questa lunga sosta dovuta all'infortunio, però vabbè, stiamo parlando di spalla, comunque sia quando tornerà come calciatore integro, soprattutto a livello di gambe, anche perché non ha subito l'infortunio lì, ringraziando Dio per lui, però se si riparte da dove ha lasciato c'è un gran futuro. Il Napoli ci deve credere e lui ci deve mettere del suo. Sì, io sostanzialmente riprendo le parole di Asso. Il Napoli raramente fa grossi investimenti, quando li fa li centra sempre. Parto da questo. Quindi è un giocatore da cui mi aspetto tantissimo in chiave futura. L'unico difetto che gli avevo attribuito è un po' la cattiveria sotto porta, la precisione, ma è giovanissimo, ne avrà di tempo per migliorare sotto quell'aspetto. Per il resto fa un lavoro encomiabile, c'è un giocatore che aiuta tanto la squadra, è un giocatore su cui puoi contare, puoi fare sponde, attacca, viene a prendere la palla, è un bel attaccante, un bel giocatorone. E come sta messo? Vorrei sapere, visto che non lo so. È in ripresa? Si è parlato di ulteriori terapie, oggi si parlava di terapie in Belgio, quindi è l'unico non convocato praticamente per la trasferta di Milano. Quanto fa incazzare una cosa del genere? Cioè, questo per la nazionale, infortunato, che era un amichevole, se non sbaglio, un amichevole. Sì, l'infortunio avviene in amichevole, poi mi pare che c'era pure una partita diciamo di cartello, ma poi è nell'amichevole che si infortuna, se non sbaglio. Inaccettabile assolutamente. Già col discorso del Covid, aggiungerci amichevole delle nazioni, una roba, lasciamo stare, dai. Mucedi, se riesco a cliccare su questo messaggio ti leggiamo. Yes, Vale, Neschio e Asso, che ne pensate di Kier del Milan? Secondo me è uno dei centrali più sottovalutati in Serie A, tanto forte e solidissimo. Questa divide, questa già so che divide, perché Asso ha un parere ben preciso al riguardo sul ragazzo. No, poi ci voleva Zoccolino. Top. Kier top. No, diciamo, allora si è trasformato e ci ha avuto un'evoluzione importante come tutto il Milan post-Covid, questo è chiaro. Ha preso tanta autostima, ha cominciato a crescere, ha continuato a crescere, è diventato perché non è tornato, perché prima era uno scardabagno, è diventato un buon centrale solido, molto attento e perno della difesa del Milan, più di Romagnoli. Per quello che riguarda il passato, da Atalanta, esperienze estere, Roma, giusto al Palermo, agli esordi, fece bene sto Simon Kjaer, però poi del resto si è perso. Col Milan si è ritrovato, probabilmente ha raggiunto quella maturità che ha sempre mancato ed è sviluppato anche come giocatore, ripeto, oggi colonna portante della difesa del Milan, più di Romagnoli. Il buon Mario. Sì, io approvo tutto quello che ha detto il buon Asso, il buon Stefano. Aggiungo che è molto bravo, cioè è sempre con i tempi giusti, è sempre attento, sempre concentrato, quindi bravo, ma merito va dato alla squadra, secondo me, merito va dato soprattutto al Milan e ai due mediani che coprono sempre bene, perché poi non è solo la difesa, è tutto l'assetto difensivo a fare la differenza. Basta vedere l'ultima partita dove i due mediani hanno fatto meno bene rispetto al solito e dal Parma il Milan ha subito 2 gol. Quindi bravo Kier, ma bravo tutto il Milan, va detto, bravo tutto il Milan. E ringrazio, gracias, Nidos23, hola from España, hala Inter siempre, grazie mille per il supporto. Hala. A me stanno arrivando parecchi nuovi che parlano insomma l'idioma spagnolo dal Messico, ovviamente, perché Lozano sta esplodendo e quindi stanno arrivando molti messicani e se Lozano continua a segnare succederà un casino, succederà assolutamente un casino. Alla prossima, speriamo dalla prossima, dai. Chi rubereste a Napoli, Inter e Roma? Domanda per tutti e tre, vediamo se la riesco a mettere in sovraimpressione, se no non fa niente, questa è stasera, ragazzi, non mi aiuta, il computer non mi aiuta. Tutte le donazioni andranno a comprare un computer nuovo, lo dico per... Dai, veramente. Facciamo comprare il computer nuovo è una tragedia. Comunque, allora, per non cadere nel banale,
Sì, se vogliamo rispondere, sì, per non cadere nel banale, perché altrimenti ti direi Zielinski o classici nomi come Koulibaly, che è normale, sono sempre quelli che vanno per la maggiore. Però ti direi, guardando anche in chiave futura, anche un Meret. Cioè, se mi devo mantenere sul serio, sul pratico, sull'accessibile, ti direi anche un Meret, perché l'Inter ha bisogno, poi bisogna iniziare a pensare ad un dopo Andanovic, e Meret è un portiere che a me comunque piace, per cui lo prenderei, poi giovane, di prospettiva, niente male, quindi dalla Roma io ho un amore indissolubile per Edin Dzeko, l'avrei voluto, e con Dzeko forse l'anno scorso avrei vinto pure lo scudetto, non voglio fare lo sborone, ma ci sarei andato vicino. Con il Dzeko visto l'anno scorso alla Roma, portato all'Inter, sarebbe stato devastante, incredibile. Quindi Dzeko, dirò sempre solo Dzeko, è una cosa pazzesca. Passo la parola ad Asso. Vabbè, al Napoli subito Piotr Zielinski, subito mi porterei via Piotr Zielinski e il Ciuchi Lozano e Koulibaly. Ma tu hai fatto proprio la spesa, 3 di loro. L'ho presi tutti. No, va bene, va benissimo. Prendi qualcuno anche all'Inter, però. Ovviamente mi porto via Lukaku, ovviamente senza ma proprio ombra di dubbio né discussione, Lukaku e Nicolo Barella e a sfregio dico Christian Eriksen. Vedi? Io dalla Roma ma no, a sfregio verso Mario, si è inteso, perché a Mario no, perché qua pensa a sfregio verso Mario quando gli piace. Ah sì, qua devi stare a te, che qualsiasi cosa viene. Sì. Io mi prendo Spinazzola dalla Roma, perché a sinistra possiamo fare di meglio. C'ho l'occhio, all'Inter pure sarebbe tanta roba Spinazzola, sì. E dall'Inter, se mi dici tu che Hakimi può giocare anche terzino destro basso senza soffrire troppo, mi prendo Hakimi, quindi mi prenderei 2 terzini. Anzi no, anche perché tu non sei stato banale, mi prendo D'Ambrosio. Jolly difensivo che all'occorrenza ti fa anche qualche gol. Sì. E tra l'altro campano, napoletano, quindi ci piace. Sì. Ragazzi, schiacciate questa cosa dei like, perché lo so che ci siete e potete fare di più. Date soddisfazione ai miei amici che mi stanno onorando sul mio canale. Sono youtuber di lungo corso e io sono onoratissimo di averli qui stasera. Achille Vips, ti ho beccato, buonasera numeri 1. Spero che domani il centrocampo non sia formato da Bakayoko e Ruiz, soprattutto perché c'è Barella. Voi cosa ne pensate? È un'ottima, oltre a noi soffrire, Fabian in generale, per quel tocco in più che fa, Barella è uno che ti aggredisce subito, e quindi il tocco in più può essere devastante. Quindi capisco questa preoccupazione. Allo stesso tempo, Mario, tu preferisci un Fabian Ruiz in campo sperando che faccia un tocco in più, o preferisci sia in panchina così non hai la paura di un tiro dalla distanza? Dipende il Fabian Ruiz, dipende come sta Fabian Ruiz, ripeto, è sempre là il discorso. Se è un Fabian Ruiz che sta in palla, che è bello concentrato, mi fa paura, perché comunque da fuori area lui ti può trovare la giocata, il tiro, comunque il passaggio anche accurato. Dipende da lui, dipende sempre solo da questo ragazzo, che alcune volte incanta, altre volte delude. Però da te volevo sapere, appunto, qual è il centrocampo titolare, o che tu reputi titolare del Napoli? È difficile, è difficile da dire, che per un periodo è stato Dem, Zielinski, Fabian senza dubbio. Poi con l'ingresso di Bakayoko Dem ha perso un pochino di minutaggio. Bakayoko è diventato una scelta importante per Gattuso. Adesso Demme ha fatto un ritorno perentorio in squadra e sta dimostrando la sua importanza, e Fabian sta perdendo un pochino
di fiducia, ma più nell'ambiente non credo da parte di Gattuso, è più un fatto di ambiente. Quindi tra questi 4, Demme, Bakayoko, Fabian, Zielinski, con un passo più indietro Elmas e Lobotka, che sono fondamentalmente seconde scelte in questo momento. Ok. Allora, vediamo un pochino, ragazzi, mi dite chi passa agli ottavi di finale, però di tutte le squadre c'è un tifoso blau che riesco a... Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Facciamo un po' di pronostici secchi, Mario? Possiamo farli, anche se io sono veramente negatissimo come pronostici, però possiamo farli. Come sono messi le disposizioni? Che non è che mi ricordo tutte le partite che si affronteranno. In America dicono take your time, non c'è fretta, prenditi... Sì, a posto, ce l'abbiamo qua. Sempre la Champions, giusto? Sì, lo vedo tifoso blaugrana, quindi partiamo da PSG Barcellona, credo. Sì, partendo da là, Barcellona e PSG, l'ho detto prima, specialmente col ritorno di Neymar, io dico che passa il PSG, io sono contro a PSG e contro a City per queste competizioni europee, quindi spero di tutto cuore che vengano eliminate il prima possibile, per la loro società, non per altro, non per altro, quindi spero vengano eliminate, ma credo passi il PSG. Vogliamo continuare a dire tutti gli altri o va? Sì, vai. Perché sennò diventa un casino. Consideriamo un attimo le italiane. Abbiamo Lazio, Bayern di Monaco. Sì, Lazio Bayern di Monaco, ragazzi, purtroppo speriamo di non prenderne tante. Ecco, spero questo, perché il rischio onestamente c'è. Poi nel calcio il pallone è tondo, tutti i discorsi belli da fare, per carità. Ma ben che vada troveremo una sorpresa, però la vedo molto molto dura, ecco. Speriamo. Poi c'è Atalanta Real Madrid. Va vista un po', vanno viste le due squadre, se la migliore Atalanta e se il peggior Real, come abbiamo visto un po' in questa inizio annata, si può fare. Ma se l'Atalanta sta un po', come infatti è, che sta un po' scemando, è un po' disunita, problemi su problemi, il Real comunque nelle partite che contano non mancano, anche lì ci vedo molte difficoltà, molte difficoltà. Una di quelle che secondo me da tripla è Atletico Madrid-Chelsea. Sì, lì non si sa, anche se il Chelsea comunque ha una bella rosa adesso, una bella rosa. Poi c'è Lipsia-Liverpool. Penso che passi il Liverpool. Poi c'è Porto-Juventus. Juventus. E poi abbiamo Siviglia-Borussia Dortmund e Borussia-Manchester City. Non lo so, Siviglia-Dortmund è veramente da vivere, non lo so. L'altro abbiamo detto City-Gladbach. Sì, tutto. Tu hai visto bene, quindi sai cosa può dare la squadra tedesca. Può impensierire, può essere una specie di Lione bis, qualora sbagli la formazione come ha fatto Guardiola contro il Lione. Accada, quindi credo passerà il City. Assetto. Io mi sono preparato già il quadretto qui con tutte le partite. Ah, quanto sei bravo, mamma mia, professional only quality. Allora, considerando che si giocheranno a febbraio, quindi fino a metà febbraio, quindi c'è un periodo di fermo che sarà grosso modo quasi 2 mesi. Il periodo di fermo, quindi le squadre riusciranno a rifiatare e arriveranno con un'altra forma fisica, che non è quella di sottosforzo come c'è stato adesso. Quindi partiamo dal Gladbach col City, ovviamente Pep Guardiola tutta la vita, quindi Manchester City avanti, Bayern Monaco Lazio, vabbè, Codima fa, Bayern Monaco, Porto Juventus, qui ci sarà da lottare, è un buon turno per la Juve, ma pure il Porto non va sottovalutato perché si spreme sto Porto, quindi fra 2 mesi si spera, spero per loro insomma che abbiano acquisito un qualcosa in più rispetto con la guida di Pirlo. Ma ti dico, la lascio per ultima, Barcellona-Paris Saint-Germain, e qui c'è la sorpresa, qui ti dico Barcellona che butta fuori il Paris Saint-Germain, ok, Barcellona,
Lipsia Liverpool ti dico il Liverpool, Siviglia Borussia ti dico il Siviglia, Atletico Madrid Chelsea ti dico l'Atletico Madrid del Cholo Simeone e Atalanta Real Madrid il Real Madrid. Benissimo. Mi manca Porto Juve perché la sorpresa sta proprio in Barcellona Paris Saint-Germain. Io di tutte queste sono generalmente d'accordo con te, mi voglio aspettare una favola Lipsia che sorprenda, puntando su un Liverpool che è fortissimo, che comunque qualche defezione nella formazione titolare ce l'ha. Io ho un amico qui a New York tifosissimo del Liverpool e si sta lamentando un po' di tanti infortuni e quindi loro quest'anno non si sentono i più forti d'Europa. Ma infatti poi i più forti d'Europa sono Bayern. Certo, siamo anche d'accordo. Mentre Alessandro Cazzo ci ricorda ho detto cazzo? Bicarbonapoli, un po' di bicarbonapoli per tutti, perché se non è una lettera che vola sbagliata. Catto, per farmi perdonare, se ti mando il link puoi entrare e dici Valerio Sperma, una cosa del genere, giusto per equilibrare. Livelliamo. Una cosa meravigliosa che solo qua può succedere. Occhiuzzi, allenatore top, ma non siete pronti a queste verità. E mentre lascio sarebbe chi allena? Allenatore Cosenza in Serie B Occhiuzzi. Cosenza un'ora da me, favoloso, ce l'ho sotto casa, incredibile. Esattamente, mentre la chat impazzisce dalle risate in leggera differita perché ci sta tutta, io senza indugio, io il link a Catto glielo mando, ragazzi, perché lancia. E la lanciamo al volo, perché che può succedere? Che mi scoppia il computer? Se scoppia ci vediamo domani, non c'è nessun problema. Apro tutto, si rompe tutto, andiamo nella chat, questo è il link che posso copiare e incollare senza indugio, dov'è il buon Catto con 2 T, fammi evitare, ecco qua, benissimo. E la lancio, magari è in pigiama, magari ma non credo che lui si faccia fermare da una cosa del genere. Il Catto è sempre elegantissimo. E fatemi ringraziare l'ottima Rita che supporta il canale. Devo vedere se riesco a beccare anche il messaggio, mentre Enomis ti blocco a 2 mani. Grazie per l'iscrizione, ti metto qua sotto. Fluido caldo, William Bonessi, ma ci sta tutto. Adesso qua si aprono degli scenari coi soprannomi e vediamo se il buon Catto mamma mia. Allora, vediamo un pochino. Si stanno sentendo male in chat. Bicarbonapoli esiziale, live epica. Ci siamo. Ci siamo alla grande, grazie Rita. Da napoletano è scontato che spero vinca il Napoli, ma un gol minimo aspetta, questo messaggio lo volevo recuperare perché e anche Daniele Mureddu, grazie mille ragazzi, dovevo cominciare a dire le parolacce per svegliarvi, questa è la verità. Va bene anche così. Vuoi che muoro? No, non voglio assolutamente. Voi ragazzi dovete stare sempre bene di salute. Allora, vediamo un pochino. È troppo. Stasera è troppo. Il Venezia in A e Occhiuzzi in panchina ti fomenterebbe? Nino Bertucci chiede a Catto. Se Catto non entra, Catto può rispondere anche in chat, va benissimo. No, stasera ragazzi ascolto, sono devastato, dice Catto, va benissimo Catto, non ti preoccupare. È stata un'improvvisata, ma vedo che sei molto richiesto, come è giusto che sia. Speriamo che non chiami Gennaro Rattuso. Ragazzi miei, ringrazio Luca Bianchini che si iscrive al canale
il buon Davide Mureddu, l'ho beccato, sono arrivati i legionari, forza dai Easso, forza Roma. Sono riuscito a cliccare su questo messaggio? Questa è la domanda. No. Io l'ho cliccato, non lo vedo. Chiuzzi, prossimamente. Benissimo, benissimo, va sempre tutto meglio, sempre meglio. Ti ho visto, amico mio, e ti ringrazio, e ti ho ringraziato, e ti ho citato, e oggi veramente Mauro Fiero non smettere di ridere, io non riesco a smettere di cliccare su messaggi che non compaiono. Quindi va tutto bene. Ma sei con Chrome? Magari, perché forse con Chrome funziona meglio Restream. Sono con Chrome, immagina se fossi con un altro browser. La grande. C'è anche da dire che probabilmente tu lo fai ogni tanto, Mario, la chat lenta. Sì, la inserisco. Sì. Che probabilmente mi aiuta a non far scorrere i messaggi così velocemente. Io non sono abituato, ragazzi. Voi dovete capirmi, questi sono numeri che per me mi fa piacere, però. Federico Pigna dice: ma un ritorno di Spalletti all'Inter? Domanda che posso girare ad entrambi, perché entrambi lo conoscete molto bene. Mario. È vero, entrambi. No, quello che è stato. Il Bondoge. Scusami, come mi hai chiamato prima? Ripeti, no, ti sento basso, è colpa mia? No, alza il volume, gatto. Ma strano però, perché com'è che si fa il volume? Ma che hai schizzato sul microfono? No, non ancora. Aspetta, No, perché è una roba diversa, non è Streamer. Lo so, è tutta colpa mia, ragazzi. È tutta colpa mia. Che... Sì, dai, un po' in lontananza, ma va bene, dai, tutto sommato va bene. Devo mettermelo in bocca il microfono, praticamente. Vai Com'è che mi hai fatto prima? Ti ho chiamato Alessandro Cazzo, ma non è stata colpa mia. Ok, sai che il cazzo ce lo metto nel tuo caffè di Napoli, va bene? Così te lo faccio macchiato, va bene? Esatto, perfetta okay. Risposta che accetto, ci sta tutta. Adoro questo quartetto qua. Mi fa impazzire già, mi faceva impazzire già prima nei miei sogni, nel mio immaginario, adesso è tutto vero. Adesso è tutto vero. Io mi sono immaginato il savoiardo di gatto intinto dentro al latte. ma nella tazza grande o nella tazzina da espresso? No, quello napoletano, quello diciamo esatto, quello lì. Nella tazzina all'inizio. Gatto, dovevi rispondere dentro la bacinella di nonna quando lavava i panni. Esattamente. Comunque mi ha fatto piacere che avete fatto una piccola parentesi sulla Serie B. Non è facile trovare, vi faccio i complimenti e mi avete anche casato. Sì. Tu la stai seguendo, Catto? Io la seguo perché, come vedi, ho una squadra, diciamo che non è la mia squadra del cuore, però la mia seconda squadra, quindi la seguo molto volentieri la Serie B, che c'è il Venezia. E quindi secondo te la Salernitana, perché qualcuno mi diceva che la Salernitana sì sta andando bene, ma oggi non meritava, o comunque nell'ultima partita non meritava? Ma oddio, è una squadra comunque che per l'allenatore che ha fa un gioco vecchio stile, ma senza insulti, senza metterci della negatività, capito? Però voglio dire, anche l'anno scorso aveva una squadra discreta, quindi può giocarsi le sue carte, sicuramente può giocarsi le sue carte. Vedo squadre più forti, tipo Lecce, tipo il Brescia, sulla carta anche il Monza, o la terza l'Empoli anche è forte, capito? Però la Salernitana, un po' come il Venezia, capito, ci può dire la sua. Può dire la sua. Ritorniamo all'ottimo Mario che ci stava parlando un pochino di Spalletti e estendiamo poi la domanda agli altri ospiti. Dai ragazzi, dai che sta andando tutto bene, dai.
No, ritornare a Spalletti sarebbe un doppio fallimento, perché la squadra adesso è stata costruita, ha l'identità di Antonio Conte, che malgrado le malefatte, proprio malefatte europee, secondo me in campo nazionale può dire la sua. Già l'anno scorso abbiamo visto dei passi avanti in campionato, in Serie A, quindi mi aspetto che senza le competizioni europee, mi aspetto che il suo gioco possa in qualche modo incidere, perché poi lui si basa soprattutto sull'intensità e nella lunga gittata. Io penso che l'Inter possa fare bene, me lo auguro, ha tutto per fare bene, quindi voglio vedere poi a fine anno cosa raccogliamo. Ecco, sono molto curioso. Chiaro. Stefano, su Spalletti, che tu anche hai conosciuto molto bene. Purtroppo. Purtroppo, quindi non hai un ottimo ricordo. Mi fermo al primo Spalletti fino al 2008 e lì rimango, perché fondamentalmente quello che c'è stato dopo, proprio a livello del spogliatoio, per come si è comportato con Totti, vabbè, tutte le cose che sono successe pure con De Rossi all'epoca, un sacco di cose. Per quanto riguarda Nino Spalletti all'Inter, diciamo che ormai siamo in barca, stanno in pieno mare, quindi il condottiere adesso è Conte, vediamo poi a fine stagione come si arriverà. Quindi portare adesso uno Spalletti nella necessità, guarda, io da sportivo, dopo aver visto la partita imbarazzante che ha fatto l'Inter con lo Shakhtar, e soprattutto come è schierata dallo stesso Antonio Conte l'Inter per scendere in campo con lo Shakhtar, io a fine partita da una società mi aspettavo un esonero, no? Un esonero importante, perché c'è tutto un discorso un po' più importante dietro, non solo a livello di campo ma anche a livello economico. Poi vabbè, riflettendo poi nel corso dei giorni, vedi che anche, vedi comunque sia che far tramontare un progetto che per un terzo, anzi per 2/4, facciamo per 2/4, già è tramontato a poco più di 5 mesi di campionato, 4 mesi di campionato. Però ho detto, sai che c'è, vediamo fino a dove arriva, vediamo che cosa farà e dove porterà quest'Inter a fine stagione con gli ultimi 2 obiettivi che sono rimasti, Champions e Coppe tramontate, c'è Scudetto e Coppa Italia, e poi vediamo se non dovesse vincere niente, vediamo se cambia la storia, vediamo se lo mandano via, tanto se aspettiamo che lui c'ha il coraggio di andare via, quando rinuncia mai a 12 milioni di euro? Quindi vediamo se poi la società dovesse floppare a fine stagione, se lo manderà via e se avranno la forza di mandarlo via. Quindi è giusto al momento continuare per vedere dove si spingerà Conte, c'è curiosità. Io a caldo l'avrei mandato via, a caldo, da sportivo a caldo, dopo la Champions l'avrei mandato via. Ma pure dopo le esternazioni, parlo anche delle esternazioni post partita veramente ridicole, imbarazzanti. Però poi, piano piano, freddando, da sportivo ho detto no, vediamo dove spingerà quest'Inter a fine campionato, vediamo dove sarà quest'Inter di Conte a fine campionato. Alessandro, adesso ti chiamo per nome così evitiamo. Alessandro, un'opinione su Spalletti in versione Inter o anche in versione in generale come allenatore, che manca da parecchio? Sì, infatti secondo me rischia un po', non so se anche voi siete d'accordo, di perdere un po' l'attimo, perché il calcio comunque sta evolvendosi molto rapidamente, e se fai un anno di pausa ci può stare, però sai, ne fai 2 e mezzo, non so se sarebbe lo stesso Spalletti che abbiamo visto fino a qualche anno fa, quello che magari ritorna ad allenare una squadra. In ogni caso le sue ultime esperienze che ho visto, cioè quelle alla Roma e all'Inter, tutto sommato io le reputo dignitose o anche buone. Penso all'Inter che ha avuto tanti problemi, c'era il caso Icardi, c'era uno spogliatoio spaccato, c'era una squadra comunque molto più scarsa dell'Inter di oggi, c'era una Lazio molto forte all'epoca, quindi per me Spalletti non ha fatto male all'Inter, onestamente, non ha fatto male all'Inter. Poi l'Inter ha fatto la sua scelta di chiamare Conte per cercare di alzarlo, però non è che si può avere un'idea negativa, secondo me, di quelli che sono stati i 2 anni di Spalletti. Ecco, sì, forse a livello tattico qualcosa, per esempio il fatto di non giocare mai a 2 punte, il fatto di aver un po' lasciato stare Lautaro senza diciamo valorizzarlo prima, però insomma poi è arrivato Conte e l'ha fatto lui, quindi insomma io comunque ho un giudizio positivo. No, ma sul giudizio voglio esprimere la mia. È ovvio che Spalletti ha fatto bene, ha fatto il suo, ha fatto quello che poteva fare all'Inter, l'ha fatto bene. Poi noi
adesso abbiamo magari un giudizio diverso, ma tutti poi avrebbero messo la firma per un Antonio Conte, lo stesso Asso a Roma, me lo ricordo, tutti quanti, perché sappiamo che con Conte solitamente in campo nazionale si vince. E adesso però dobbiamo vedere se è capace di farlo all'Inter, e ha tutto secondo me per farlo quest'anno. Ringrazio Muce DL, è un orgoglio per noi iscritti vedervi riuniti a parlare di calcio nonostante le fedi calcistiche diverse, specialmente in un'epoca storica difficile come questa. Grandi raga, immensi. Quindi ragazzi, questo è un applauso che divido volentieri in parti uguali. E avevo letto anche un altro messaggio. Scott diceva: grande Catto, Spalletti aveva una rosa imbarazzante e uno spogliatoio che sembrava Attica. Imbarazzante no, mi sembra esagerato. Aveva centrale di difesa, Skriniar e De Vrij che erano fenomenali, aveva comunque giocatori aveva Icardi che adesso sembra l'anno in cui è arrivato non aveva tutti i torti. ma infatti il primo anno di Spalletti fu fantastico all'Inter. Attenzione, noi condanniamo un po' il secondo, dove ci qualificammo all'ultima giornata contro l'Empoli per il rotto della cuffia. Il primo anno non si sta mica a giudicare Spalletti. Sul secondo paga soprattutto la sua scelta. L'Inter le aveva messo a disposizione anche il fatto di giocarsi un top player, lui scelse Nainggolan, fu un flop clamoroso, cedemmo Zaniolo, sappiamo oggi cos'è Zaniolo, e queste le deve pagare chi poi queste scelte le ha compiute, ecco, questo va detto. Allora, voglio ringraziare Gigli Story che mi sta tenendo aggiornato su questa questione che ci interessa e ci dice l'esempio della Reggiana è errato perché il protocollo Serie B è diverso. Non voglio entrare troppo nel merito in questa live perché abbiamo calcio giocato di cui parlare, però ti invito, se ti va, a lasciarmi un commento su uno qualsiasi dei miei video. Ci sono video che riguardano questa cosa qua e magari possiamo approfondire perché ci avviciniamo all'ulteriore sentenza e quindi mi interessa sapere la tua al riguardo, sempre, capito? È sempre bene chiedere a chi è all'interno, perché noi da tifosi, da opinionisti possiamo fare delle ipotesi, ma se non sappiamo le cose vere di giurisprudenza, ovviamente è difficile. Allora, non riesco più a togliere il messaggio, ovviamente, ma non fa niente. L'ho tolto? Sì. Non c'è più. Il problema è solo sul tuo browser. Il problema ce l'hai tu. Esattamente, capisci? E la cosa bella è che la connessione penso che va pure spedita, che non sta laggando, vi vedo bene, così. Sono io che sto andando nel panico più totale perché vedo i messaggi che vi coprono le facce, le cose, non riesco a capire. È bellissimo, è una cosa straordinaria. Asso, devi vederci modulistica, che io quando lo dici mi fomento sempre. Quando dico modulistica? Sì. Tattica, modulistica, è qualcosa di eccezionale. La modulistica. Ma perché non i moduli di campo, se i moduli capito e l'autocertificazione esatto, perché sì, mi viene in mente quello. Comunque Asso, tutti stavano lasciando like per il cagnolino e l'ottima Rita ci aveva detto di spolliciare per il pelosino di Asso e quindi molto bene. Buonanotte ragazzi da MC7 Info, sto andando a dormire, un bacione. Prima una domanda, avete sentito di Davide Di Profio, il classe 2002 del Pescara accostato alla Lazio, spero riesca a leva, banna, via, leva, è uno dei come del primo. Leva, questi sono parassiti proprio, sono superflui come i peli da ascelle sta gente. Ma poi no, che io capita che becco un messaggio e lo leggo così, ma che voi dopo scopate di più, quella è la mia domanda che faccio a loro, cioè nel momento in cui per sbaglio ho cliccato e l'hanno letta e magari il moderatore non è stato in grado di bloccarlo subito, ma loro scopano di più. Hanno goduto senza scopare, secondo me. Ecco, quindi è un fatto di eiaculazione precoce dovuta a un messaggio. Sì. E va bene anche così, nel senso che poi ognuno chiava come può chiavare, e a me cioè, c'è chi può e chi non può, ed evidentemente c'è qualcuno che non può.
E siamo qui in una live dove onestamente, senza che dobbiamo dirlo, noi chiama a mano, Valerio. Questo è uno di quelli che si fa i pippe con 3 piedi per leggere il telefono, capito? Che sembra che pensa un focotto con 3 piedi, capito? Aspetta, forse ho capito a cosa ti riferisci. Queste cose qua. Bravo, lo string secondo del membro, lo string. E quando poi nel caso questo si può utilizzare anche per inserzione, esatto, avendo i vari anelli. Ho capito perfettamente. Ma se ce l'hai a casa tu, due sospetti mi vengono. Mi serve per mantenere la luce. Vabbè, è giusta come cosa, perché bravo, l'inserimento avviene da dietro, non da davanti, perché parte prima col dito rettale e poi c'è, capito, il cronge che va davanti. Lo so. Non dovevi invitarmi in live, Valerio, è degenerato. È stata un'opzione inevitabile, cioè l'ho fatta grossa e quindi dovevo rimediare. Ovviamente qualcuno dice Valerio Esiziale, che è l'ottima Alessandra Gobbato, qualcuno mi dice mi fai nati per vincere. Catto, io non voglio insistere perché so che uno lo chiede troppo, eccetera eccetera. Se ti capita i coglioni, esci il nome, Moratici, Iellini, Bonucci, è una Juve inallenabile. Il canale non l'avevo mai fatto, quindi dovevo farlo. Esatto, ti ringrazio, questo per me vale tantissimo. Devo farlo anche da Neschio. Sì, Pizzica. Guarda, non sapevo questa dote del buon cazzo, è incredibile. Ma lui ne sa di altri e secondo me questa interpretazione è una delle sue migliori, ma anche perché il personaggio merita, no? Fa ridere già lui. Però il calcio non è scemo, è nato per vincere, è uno che di calcio si segue volentieri. Ne sa per quanto è alto. Ce ne sono di peggio. I coglioni! Insorgi popolo! Il nome, dimmi il nome! Vi devo portare tutte e due là. Non mi mettere in primo piano che mi sento a disagio, sono un ragazzo timido. Se l'ho fatto io non lo vedo perché sto cliccando cose a caso. Quindi sei in primo piano in questo momento? Faccio il tifoso del Napoli, parliamo un po' di Napoli qui stasera, va bene? Lo puoi fare. Sei in primo piano, lo puoi fare. Allora, visto che sono in primo piano, io ne approfitto perché ho un fetish per un Napoli che tutti hanno dimenticato, ma che so che tu, Valerio, ti ricorderai, che è il Napoli di Corbelli, quello del 2001, quello di quando venne preso Usain, Amoruso, Nicola, ti ricordi quel Napoli lì? Quel Napoli esiziale, mi verrebbe da dire. Esiziale nel senso che si moriva per suicidio anche quasi. Nel senso giusto del termine stavolta. Esatto. E lo ricordo molto bene perché era un periodo in cui ero anche abbonato e quindi noi comprammo un paio di giocatori che pensavamo potessero fare la differenza. C'era il terzino Saber, bravo. Che forse tu ricorderai, e ricordo un esordio al San Paolo con la Juventus. Saber fece un'uscita sulla sua fascia, mise un cross, calcio d'angolo, lo stadio impazzì per un calcio d'angolo. All'epoca noi ci esaltavamo per veramente con poco e poi facemmo una brutta fine. Quel campionato non fu dei migliori, sinceramente. Penultimo, poi c'era Marek Jankulowski, c'era Matusalem, se non sbaglio. Bravo. C'era Sesa, David Sesa lo pagammo anche una bella cifra. Però ragazzi, lo ricordo perché la mia Fiorentina Napoli lì, capito? Bravissimo, questo è un ottimo parallelo, perché i nomi quel Napoli ce l'aveva se tu andavi a vedere sulla carta, e la Fiorentina di oggi anche potrebbe, per i nomi che ha, tranquillamente stare nella parte sinistra della classifica e lottare per l'Europa League, e invece ancora qualcosa non sta funzionando. Tu credi che Prandelli sia in grado di risolvere questa situazione? No.
No, cioè io commento su quello che ho visto finora. Quello che ho visto finora dell'allenatore nuovo non mi è piaciuto. Cioè, ha cambiato un sacco di schemi, ha cambiato un sacco di cose, ma non ho visto migliorie. Anzi, ho visto cose andare anche peggio, se possibile, tipo la scelta della difesa 4, gioco comunque che non c'è, confusione tattica, e per il resto tutte le negatività sono rimaste. Quindi ad oggi non sto vedendo una buona Fiorentina, purtroppo. Neanche con Prandelli. Sì. Ti saluta Martina Neschio. Apprezzo. E vediamo se riusciamo a beccare qualche altro messaggio senza far saltare tutto, che probabilmente è tutta la live che io li sto cliccando e la gente li vede, sono io che non li vedo. Così. Allora, William Bonessi dice: Catto, è la risoluzione dell'Apple Lisa. No, lo so, purtroppo non so se sia una roba mia o della roba che usi tu per fare StreamYard qui al posto di StreamYard, che magari mi riduce, ma ho anch'io una connessione abbastanza fecale, quindi può essere che sia colpa mia. Oggi penso sia una mistione di tutte queste cose insieme. Quindi ieri ho fatto la live sul mio, si vedeva bene, ma può essere che a volte sia io certe sere, certe notti. Lorenzo Sellitto, vedi che ti sta aiutando nella cosa. Vergogna Agnelli, insoggi popolo. Non lo so dire. Non lo so fare. C'è un po' di differenza tra la tua versione e quella di Catto, però vabbè. Non c'è paragone, non c'è assolutamente paragone. Non c'è paragone. Cristian Ranno, vediamo se l'ho cliccato. Oggi ho visto il video di Catto su De Paul, mi hai fomentato. Grazie, mi fa piacere. Tu hai analizzato la partita di Udinese Crotone o in generale sul calciatore De Paul? No, allora ho fatto il commento di Udinese Crotone, perché comunque no, non l'ha fatto nessuno, l'ho fatto io. e poi ho fatto un video dicendo che vedrei bene De Paul alla Roma. Non so se la pensate uguale anche tu, Mario. Asso sì, lo so, ma lo vedrei bene alla Roma, attenzione, nel 3-4-2-1 a fianco a Veretù a centrocampo, perché è un giocatore comunque può fare tutte e due le fasi e andresti a costruire un centrocampo mica male. De Paul piace pure a noi, ti dico un segreto, piace anche a noi del Napoli. Ci sta. È così. Amici Only Quality, ci ripete Rita. Prandelli come Mondonico del 2001. È vero. Cioè, speriamo che l'epilogo sia diverso, ecco. Certo. Quella squadra ci ha fatto veramente, veramente soffrire. Allora, vediamo un pochino, ragazzi. Io se vado più lento è un pochino anche per il browser, ma un pochino anche per non dare soddisfazione a certi personaggi che io non do nemmeno non do nemmeno la definizione, perché siete scemi, siete scemolini. Siete scemolini. Mentre ci dicono che mistione è un termine Only qua. Mistione? Non sento una mazza. Neanche io non sto sentendo più, ragazzi. Pensavo di essere io che ho detto qua è morto definitivo. Non ti sente più, Valè. Non ti si sente. No, tu. Morto. No, adesso sì. E allora vedete che non va, diceva Piccinini. Non va. Vabbè, non c'è niente da fare. Nino Bertucci vuole De Paul. Io, Catto, sulla questione De Paul ho visto che il buon Asso ha fatto la challenge su Instagram, è andata benissimo. Volevo anche inserirmi nella cosa, taggare De Paul, taggare il Napoli per fare un pochino di, sai, l'agguato. Ma ho detto, qua è inutile. Ma tu De Paul al Napoli dov'è che ce lo metteresti? Cioè in che modulistica, come direbbe il buon Allora, nella modulistica del 4-2-3-1, secondo me De Paul può fare niente.
Oh, non ce lo fa. No. Prova, Vale, prova. Provo, parlo a voi. Ecco, adesso sì. Adesso va bene. Senza cliccare niente. Non so se vi rendete conto di a che livelli stiamo arrivando. Cioè io parlo di tattica, Alessandro mi fomenta sulla tattica e vengo bloccato da problemi tecnici che non sono tecnico-tattici. Perché si è commentato anche il microfono. Mannaggia miseria, mannaggia miseria. Vabbè, facciamo così, guarda. Ah. Hai tolto il profilattico. Sesso non protetto. È in tutti e tre i ruoli del trequartismo, a sinistra per far rifiatare Insigne, dietro la punta o anche a destra, perché secondo me De Paul anche a destra può fare bene, ma ti dirò di più, per come si... Niente da fare. Niente da fare. Allora YouTube non me lo È un segno che De Paul al Napoli non ci può andare. chiudo Chiaro, il messaggio è chiaro, veramente. Ovunque tranne al Napoli. insomma si può fare, Adesso sì. potremmo fare, ce lo facete fare. Sulla fiducia. Ok, dietro alla tre quarti l'abbiamo detto? Sì, lì sì. tutti i ruoli del trequartismo, mi è anche piaciuto Benissimo. come l'hai detto. Ogni tanto anche nei due centrali del centrocampo con un Bakayoko o un Demme a fianco, l'ho detta, Oh, L'hai detta. bene. si è capita benissimo. Si sta. Ma che stai con l'autotune, Vale? L'autotune addirittura. Madonna. Ragazzi, la verità è che veramente per me è troppo onore. La gente dice su microfono, non è il microfono, lo sapete, questo è il microfono esiziale che funziona in tutti i video, è che il browser sta soffrendo da morire e mi chiedo io come posso recuperare questa cosa, perché se chiudo io salta tutto e non rientriamo mai più e quindi non posso mai farlo. È andata così oggi. E Rita ci dice: quando succede questa cosa voi intervenite a bomba e parlate voi, perché va bene anche così. Becchiamo un nuovo messaggio. Fabio Baluttelli: secondo voi tra le pretendenti al campionato inciderà anche la lunghezza della rosa? Ad esempio Big potrebbe incidere sul campionato? Ragazzi, questa domanda mi fa pensare al mercato di gennaio. Perché? Perché il Milan, che in questo momento ha cominciato la preparazione anche prima e quindi si trova anche in vantaggio sotto questo punto di vista, ce la farà secondo voi a mantenere questa cosa oppure soffrirà un momento di calo che penso sia fisiologico? Parto da Mario. Sì, io ero abbastanza distratto, perdona. Non ti preoccupare. Magari facciamo partire da Asso, mi hai colto proprio in fallo. Ti recupero, non ti preoccupare. La lunghezza delle rose delle squadre. Sì. No, stavo ascoltando, io ascoltavo. Ok, vai Asso. No, io la so, vabbè. La so, interrogazione. Bella questa. Nel senso, sì, è una cosa che porto sempre per principio io, dato che stiamo continuando sulla falsariga dello scorso campionato post-Covid, quindi avere una rosa all'altezza, numericamente all'altezza e con qualità ti fa la differenza. Assolutamente sì. È un dato rilevante e importante per sostenere di giocare una partita ogni 3 giorni. È un dato vitale e importante. Mario. Sì, no, non sappiamo adesso come si evolverà anche la questione Covid, ma in passato sappiamo bene che ci sono squadre che mancavano 2 o 3 giocatori, chi 4 addirittura perché era appunto positivo, quindi mai come quest'anno in teoria la lunghezza della rosa fa appunto la differenza. Poi come al solito si gioca ogni 3 giorni, aggiungici che già veniamo dalla scorsa stagione in cui si è giocato a ritmo insostenibile, per cui io credo che mai come quest'anno appunto la profondità possa fare la differenza. Alessandro, la cosa è scontata, ma io mi vorrei soffermare anche sul Milan, perché Inter, Roma, Napoli, tu ti occupi un po' di Fiorentina ma anche delle altre squadre. Sì, ma guarda, il Milan deve evitare di fare quello che ha fatto la Lazio l'anno scorso, secondo me, cioè se c'è da rinforzare a gennaio si rinforza.
anche alla Maldini, nel senso, non è che servono i fuoriclasse affermati o gente fortissima, capito? Anche gente esiziale, cioè gente come è stato preso un Oghe, come hai preso questo Kalulu, però gente che ti va comunque a rafforzare le alternative. Vedo una Juve che come al solito è abbastanza ben messa a livello di alternative, anzi più dell'anno scorso addirittura, e anche l'Inter quest'anno, visto che non avrà la Champions nell'Europa League, ha una rosa abbastanza ampia. Penso che l'Inter rispetto allo scorso anno fosse già partita con una rosa più ampia a settembre. Adesso che è anche venuta meno una competizione, a maggior ragione. Senti, e visto che pare che stia andando bene, se ti metto in primo piano, vediamo se funziona. Ho cliccato, non lo so. Sì, funziona. Perfetto, meraviglioso. Comunque, domani qualcuno lo ha chiamato big match, lo ha chiamato sfida scudetta. Noi qualcosa l'abbiamo già detto, io, Mario, Stefano. Non chiedo pronostici perché sennò qua mi banno da solo. Però che tipo di partita ti aspetti tra Inter e Napoli? Ma io se vuoi ti dico anche il risultato. Ma tu puoi... Io conosco, ma io no. Ma perché ci prende o no? E risponde Axel Aneschio. Non ci prende più niente. No, allora io nel calcio vedo bene alla lontana, ma con i pronostici sono veramente una cacca, va bene? Però io li do lo stesso, magari qualcuno ne indovino, ok? Quindi io ti dico, io domani vedo seriamente una vittoria dell'Inter, mi vedo un 2-1 dell'Inter. Perché credo che l'Inter debba puntare assolutamente al campionato, perché ormai ha solo quella competizione lì, onestamente, no? Vedo un Inter che anche come giocatori la vedo leggermente più forte rispetto al Napoli, anche se mancherà un po' di gente, però mancherà anche al Napoli perché non avrà per esempio Osimhen, ditemi se sbaglio. No, non sbagli. E quindi io dico 2-1 Inter. Neschio, se tu vuoi io te le presto. No, sì, va benissimo, mettile che fanno sempre comodo. È difficile, guarda, è difficile decifrare quello che verrà fuori da sta partita qua. Vorrei tanto che Catto ci prendesse, speriamo, vediamo un po'. Vabbè, il discorso che fa è anche logico, nel senso che l'Inter che si deve riversare sul campionato è un discorso che ha una sua logica per questo punto di vista, mentre comunque il Napoli sta dando tanto, però si vede che è un po' stanca come squadra, come dicevamo pure prima, mentalmente. Se l'Inter ha la reazione, perché l'ha avuta con il Cagliari, se ha avuto la reazione e mantiene la reazione all'uscita della Champions, ci dobbiamo preoccupare un po' tutti, a prescindere poi dalla partita di domani, perché comunque il campionato è ancora agli inizi, ovviamente. Però ti posso dire che anche l'Inter nel secondo tempo era molto molto stanca, sono stati, ripeto, più gol buttati lì da calcio da fermo, buttati lì sulla mischia, e poi una grandissima giocata di Barella, ma sempre da calcio d'angolo per l'appunto. Sì. Quindi Neschio, non lo so. Vorrei un'opinione di Neschio su Sottil, che tu l'hai visto da vicino. Cazzo, io ho preso anche al fantacalcio quel ragazzo là, quella è tanta roba, ha fatto un golasso incredibile e poi tanti a parlare di andarci, ma lei ha preso una palla perfetta, incredibile, ma al di là del gol un grande giocatore. Bravo, sì. Sono d'accordo. Allora, vediamo un pochino il mese di dicembre. Vedi il moderatore, ma non riesco a cliccare. L'ho cliccato, probabilmente l'ho cliccato, qualcuno me lo dirà. Caffè, di solito nel mese di dicembre l'Inter ha fatto la siringa al Napoli, quindi si parla anche di discorsi dei mesi di dicembre in generale. Non so se questo va sempre nella stessa maniera. E che ti voglio dire? Vedrei, che ti voglio dire? Niente da fare. Silenzio stampa di nuovo.
Vedi, è colpa mia. Tra i vari messaggi ho beccato: Neschio, mi dispiace per te, domani il Napoli vincerà 1-3. E allora vedi che le devo pure ingrossare. Dove stanno qua? Io mi riferivo a questa affermazione qua, sì. Vedremo. Sì, metti grosse. Fuori Sì, importante che siano presenti. Continua a fare così, la live continua così. Se riesco... l'ho tolto. Ok, tutto a posto. Asso che le guarda. Okay, guarda. Allora, tifoso Blaugrana dice: notizie bomba, a Barcellona sono interessati a Villar della Roma. Asso, questa viene a te. Ma Ti farebbe piacere perdere Villar? Beh, ovviamente sì, nel suo piano della crescita è normale che mi dispiace. Comunque non credo, c'hanno una lira manco per cagare a sto momento, anche quando rinnova manco il contratto al giardiniere, sinceramente parlando, che stanno preoccupati. Un giocatore che hanno pagato 7-8, ce n'hanno da 50 fra un po'. Dai, veramente. Non mi preoccupa proprio perché stanno in fase di declino, devono riassemblare il set, anzi come si dice, sì, il set societario, tutti gli investitori devono elargire soldini perché non li vedo bene. Quindi pensassero a concludere al meglio la stagione, a fare bene il Champions e poi provvederanno al mercato in maniera futura. Ovviamente. Notizie sulle probabili formazioni, ci chiede Daniele. Mario, tu puoi fare un'ipotesi? Io ti posso dire i probabili dell'Inter, come li buttavano oggi. Confermata pare la difesa Skriniar, Bastoni, De Vrij. Potrebbe essere in ballottaggio però Skriniar, D'Ambrosio. A centrocampo, come ti dicevo prima, Brozovic in mediana, in le mezzali Barella, dall'altro lato Gagliardini, favorito su Eriksen, anche qui ballottaggio, ma dovrebbe vincerlo Gagliardini. A destra Darmian, a sinistra Ashley Young. Meglio così perché praticamente Perisic è un giocatore inutile, voglio ancora sottolinearlo ancora una volta gratuitamente inutile, e lì davanti Lautaro, Lukaku. Ecco, vedi che questa mi riporta, Luigi ci chiede, Luigi Della Vecchia, l'ottimo Luigi Della Vecchia, si dice parlate un po' di modulistica, questo mi riporta ai miei carissimi argomenti di tattica e di tecnica, perché giustamente io con un Perisic su quella fascia, mentre ho un po' di paura per la giocata che può fare, non ne fa giocate, quello è il punto. Non salta l'uomo che sono 3 anni, dietro non becca una palla, quello è. Io su quello puntavo. No, ma anche davanti, sembra che fa quella doppia finta, quel doppio passo, ma rimane là, non salta l'uomo neanche a pagare. Stai tranquillo. No, il giocatore è inesistente. No, al massimo nella ripresa, ma non dovrebbe giocare, sempre per problemi, anche lui, problemini. Ragazzi, se insomma io faccio un'ipotesi mia, dato che Gattuso prima delle partite non parla, non abbiamo punti di riferimento, io la ipotizzo con il 4-3-3, credo che sia confermato ancora una volta Di Lorenzo, non credo che butti nella mischia mal qui in una partita del genere, quindi Di Lorenzo. Credo confermi anche Manolas e Koulibaly, perché se non ha riposato mai non credo riposi con l'Inter, e sulla fascia sinistra credo Mario Rui. A centrocampo vediamo se è esiziale. Ormai sei stato contagiato dal linguaggio anche tu, non te ne quando c'ho gli ospiti è normale che prendo un pochino da tutti, no? Gli artisti veri sono quelli che rubano da altri artisti, è così che si fa. Credo sia esiziale se metta Dem e Bakayoko al centro, con Zielinski libero di legare i reparti, e in attacco si parte con Insigne, Mertens, Lozano. Nella ripresa ovviamente posso immaginare Politano che abbia voglia con la squadra ex di fare la sua partita, il suo impatto, e poi capire se può entrare Petagna, se abbiamo bisogno di un po' di presenza di più in area. Comunque un Napoli un po' più guardingo mi aspetto questa volta, quindi vediamo un pochino. Ti sta piacendo Petagnone? Guarda,
Nel frattempo lascio questa domanda qui perché altrimenti la perdo e non la recupero più. Su Petagna io ti devo dire che è molto tartassato dalla tifoseria, però alla fine della fiera i 2 gol che ha fatto, siamo già al terzo gol, ma 2 gol sono valsi 3 punti, quello col Benevento e quello con la Sampdoria, quindi sono 6 punti in tasca che ti ha portato lui. Devi ringraziarlo e basta. Quello con la Roma arriva sul 3-0, la partita finita, ok. È un giocatore che ovviamente, se ti aspetti gli scatti di Mertens, se ti aspetti un controllo di palla eccezionale e freddo sotto porta, non lo è. Però da lui ti devi aspettare tutto l'altro tipo di lavoro, fare a sportellate, riempire l'area, mantenere la palla per far salire la squadra. È un'alternativa, cioè una variante, cioè ti offre nuove possibilità. Esattamente, più che essere un terzo, perché a tutti gli effetti è il terzo attaccante, è una variante tattica, come dicevi bene, perché a volte puoi anche lanciarlo una palla lunga. Noi che partiamo sempre da dietro con il palleggio, eccetera, eccetera. L'opzione palla lunga, quando non stai bene, ecco che ti dà una variante. Sì. Raga, ma parliamo del big match Inter di Napoli, come finirà? Ne abbiamo parlato. Da napoletano spero di vincere. Famo ti voglio bene. con affetto. Stanley è uno di quelli che sta su tutti i canali, quindi è un grande. Atalanta-Juve non l'abbiamo proprio considerata. Io direi di fare un accennino perché è un'altra partita big match. Credete che la situazione Papu possa incidere sul match? Ale? Ma sicuramente io è da inizio anno che non vedo un'Atalanta come quella che eravamo stati abituati l'anno scorso. Cioè è una squadra un po' meno brillante, un po' meno a volte anche concentrata, un po' discontinua. Sì, secondo me potrà incidere. Però anche qui io vedo un pari in questa partita qua. Perché comunque anche la Juve tiene presa, però con il Genoa ha anche faticato, l'Atalanta quando si impegna è anche una squadra che sa dir la sua, quindi è una partita interessante. Sì, io dico che può incidere, io dico anche perché io ho visto l'Atalanta contro la Fiorentina domenica, era? Sì, domenica. Sì. Ma ha vinto senza impegnarsi praticamente, perché non ha avuto resistenza. A Torino con la Juve sarà un altro discorso, però ha anche fatto Ilicic, è rimasto fuori, quindi ci vedo una bella partita e non mi stupirei se finisse anche come l'anno scorso, cioè un pari con gol, 1-1, 2-2 così. Stefano, tu come vedi la partita Atalanta-Juventus, considerando che tutti stanno parlando di Inter-Napoli, ma anche questa è una partita da valori importanti in campo? Ma sai l'aspetto che diciamo che mi lascia un po' titubante dell'Atalanta, il fattore proprio che Gomez, la situazione che insomma che si è contornata tra Gomez e Gasperini, che comunque si avrà influito anche in termini di spogliatoio, perché si parla del capitano da bene o male 5 anni dell'Atalanta con il timoniere, contro il timoniere, capito, di questa Atalanta in costruzione, di questo progetto in costruzione portato avanti da 3 anni. Quindi ovviamente non penso che vada a fare la partita del sacrificio all'Atalanta, ma non credo e non mi aspetto neanche tutta questa Atalanta galvanizzata data la situazione tra Gomez e Gasperini, e secondo me in seconda battuta anche c'è un mezzo Ilicic, perché guarda caso sul mercato Gomez e sul mercato anche Ilicic, quindi non c'è è stato esulato, è stato, capito, spostato, incentrato tutto su Gomez e Gasperini, ma c'entra anche un qualcosina il buon Josip Ilicic. Sono 2 grandi perdite per l'Atalanta, ma domani il risultato esatto 2-1 Juve. È stata una botta improvvisa con il preambolo, ma ti ha dato anche straordinario. Domani è Ronaldo Atebor. Bellissima. Beh, tu lo sai che poi possiamo fare il recap di questo, e se succede andiamo su tutti i giornali, perché sulla carta la faccio trovare con la posizione di Catto. Se andiamo sui giornali, sui telegiornali, la posizione iniziale di Catto, che poi voi ragazzi, voi penso lo sappiate meglio di me, questo che stiamo facendo come approfondimento, dibattito, chiacchierata, chiamatela come la volete, i giornali ci guardano, le testate, le radio vere
si stanno affacciando a queste realtà perché si stanno rendendo conto che non abbiamo più bisogno di loro. E la dico lì, e la butto lì così, con gli amici bellini che guardano 200, cioè un canale piccolino che fa 285 perché con gli ospiti di notte, così, vuol dire che le radio, i giornali hanno un po' stufato con la loro spocchiosità, con l'essere soloni, noi sappiamo, noi abbiamo dimostrato che dai commenti in primis si può parlare di calcio e bene, con competenza, e quindi loro cominciano a vedere, cominciano anche a prendere snips di qua e di là per fare anche copia e incolla e ci utilizzano senza chiedercelo. È così. Mario, ti ho fomentato? Sì, sono fomentativo. Farei guerra Gaza. con te adesso. Sappiatelo. Gaza, no, il caffè Napoli che se ne esce così, Gaza parecchio, bisogna ammettere. È così, credetemi, perché da piccolino, da esterno, io già lo guardavo, adesso che sono entrato in questa cosa mi rendo conto che abbiamo più potere di quello che ci vogliono far credere. Ma comunque, Mario, Atalanta-Juve, tu... Sì, io sostanzialmente sono d'accordo con tutte e due, più con Catto in quanto sì, quest'anno l'Atalanta non è continua come lo scorso anno, ma anche in fase non soltanto realizzativa, ma proprio come proposta. Proprio l'anno scorso mi ricordo che creava minimo quelle 15 occasioni clamorose a partita, quest'anno molto meno, forse anche più difensivista, forse si è anche voluto un po' evolvere, non lo so, fatto sta che inciderà. Gomez era l'unico tuttocampista, Gomez non era il centrocampista, l'attaccante, Gomez era praticamente ovunque, lo potevi trovare ovunque negli schemi tattici di Gasp, quindi è un giocatore che mancherà tantissimo, però questo fa parte di un nuovo percorso, perché se sono andati poi in attrito con Gasperini è proprio per questo, perché Gasp pare che non voglia più adottarlo come un tempo, non lo so, si stanno un po' evolvendo le cose. Fatto sta che io credo che la Juve alla fine in qualche modo la spunti contro l'Atalanta, perché c'ho questa sensazione. Stefano, mi presenti il nuovo amico? Sì, si chiama Lea, è una femmina, ed è bellissimo perché un cane di più di 30 kg in braccio vuole salire, è una cosa meravigliosa. È dolcissima. Sì, sono tutti bravi. Che meraviglia. Ragazzi, voi a livello qua usciamo un attimo dal calcio, animali domestici, cose. Quelli di Stefano li vediamo che ogni tanto entrano in live. Ale, tu ne hai avuti? Mi verrebbe da fare una battuta sessista, ma evito, se no ti chiudono il canale. Gesù. Una battuta sessista. Io sono amante dei criceti, ne ho avuti, cioè anche i cani, però ultimamente ho scoperto i criceti e mi piacciono veramente molto i criceti, ve li consiglio perché sono animali, hanno il difetto di durare poco, però sono veramente animali carini, ispirano coccole. Vale, che è successo con Luigi Della Vecchia? Che è successo con Luigi Della Vecchia? Che ha scritto una live con la mucca. No, ha scritto sarà la prima e ultima live. No, perché ha scritto prima nel messaggio di prima, qualche volta farò una live, prendo in braccio la mia mucca, evidentemente alla farm, perché Luigi è in America come me e può essere anche che abbia una piccola fattoria, e sarà la prima e l'ultima live. No, sì. Mi era sfuggito quello sotto, ti ho detto che è successo con Luigi? Lo so. Io sono sempre stato gattaro, io adoro i cani, anzi si può dire, tanto siamo tra di noi, che fa? Per un periodo qui, quando c'era anche poca musica, c'è un l'ho detto oramai, c'è un business, ma io lo facevo gratis, così non mi possono perseguire. C'è un business qui che è portare i cani in giro, e non è tanto il dog sitter, è il dog walker, cioè quello che li porta in giro, perché il cane deve fare esercizio, tutti quanti praticamente lavorano, però tutti hanno il cane, e allora un esercizio importante che molta gente lo fa proprio per lavoro, per mestiere alla grande, è andare casa per casa a New York e portare i cani.
sono diventato il migliore amico di una quarantina di cani dell'Upper East Side a Manhattan, e praticamente loro mi aspettavano praticamente la mattina, ed era il momento più bello della loro giornata, perché loro, i padroni la mattina se ne andavano, aspettavano me, io li facevo fare la passeggiata, dopodiché al ritorno dovevano aspettare il padrone la sera. Dimmi Ste. Vale, mi sta piangendo il cane grande, porto giù a fare i bisogni, risalgo e rientro. Un po' di Va pazienza, benissimo. sta piangendo. Io ti saluto, che fra poco devo andare, magari non mi ritrovi, che come avevo detto a luna devo scappare. Va bene ragazzi, vi ringrazio. Porto giù, salgo e rientro. Mario, se non ci vediamo ci sentiamo alla prossima, Mario. Ti abbraccio. Va bene, Azzo, vai. Grazie. Grazie ragazzi. Volevo sentire sta storia perché è bella, quindi... Io sempre stato gattaro, ho imparato l'amore dei cani anche non miei, perché veramente ti dimostrano qualcosa che è difficile da spiegare, no? Fiducia incondizionata a prescindere. Esatto, fiducia incondizionata e riassume tutto, diciamo. Cioè, Cose che soprattutto gli esseri umani non trasmetterebbero mai, ecco. Mai visto, e bastava conoscerli una volta, perché io entro da sconosciuto nella loro casa, e quindi una volta vicino al padrone, dopodiché loro capiscono: ah, sei tu, in questo momento sei tu il mio migliore amico, sei l'amore mio, andiamo. E quindi i cani. Per il resto io resto sempre gattaro convinto, ne ho avuti 2 e sono degli animali per me sottovalutati, perché anche loro sono in grado di dare amore. Un amore diverso, un amore un po' a cazzi loro, si può dire, però quando te lo danno è speciale. È così. Io invece sono più per i cani, onestamente. Ho 2 cani e... Ah, tu ne hai? Sì, so tanta roba. Anche i gatti, per carità di Dio, però tra i 2 non capisco perché per me i cani hanno qualcosa in più, diciamo così. Sono più affettuosi. Mario, se tu devi andare, vai, io ti ringrazio tantissimo. Ringrazio io voi, ringrazio tutti quelli qui presenti. Mi raccomando, lasciate un bel like. Saluto il Doge. Se mi dà l'ultima bottarella con il Nati per vincere, mi piacerebbe, proprio chiusura romantica. I coglioni, allegri, buonucci, borati. Esce il nome. E stasera posso dormire sereno, bellissima, grande, top, veramente. Grazie ancora Caffè, grazie Catto, buonasera a tutti, grazie. Buona continuazione e buona partita domani. Buona partita. Buona partita, vinca il migliore, o speriamo di no, non lo so. Vedremo. Che sia una bella partita soprattutto. Bene. Soprattutto. Grazie mille Mario, un abbraccio Neschio, ragazzi, è inutile dirvi: iscrivetevi al canale di Neschio, siete sicuramente già iscritti ampiamente. Grazie mille. Ti caccio io? Perché non so. No, se... mi caccio io, c'è Liv qua. Io non so l'italiano, ma questo ci arrivavo. Ciao. Ciao, amore mio. Alessandro, siamo io e te. Poi l'ottimo Stefano ritornerà. Com'è sta storia delle unboxing? Le hai viste? Come no? Come no? Mi è piaciuta, spero. Mi sto divertendo tantissimo. Io adesso è una di quegli appuntamenti che dice: quando ne fa un'altra? Guarda, adesso stavo proprio vedendo stasera di una cosa che mi piacerebbe prendere di una squadra, che è il Borussia Mönchengladbach. Quella è l'Everton sott'occhio. Mi piacerebbe prendere una cosina di tutte e due. Adesso vedo magari nei prossimi giorni che ha loro il Borussia. Ma tu prendi squadre o giocatori? Nel senso, ti piace anche il numero? No, allora ti spiego, quelle magliette lì che ho dietro le tengo solo per i giocatori, diciamo, perché ho le mie un po' rubriche di calciomercato, no? Quindi quando azzecco un giocatore che dico deve andare in quella squadra, capito? Ho la maglietta del giocatore che ho azzeccato. Poi quindi tu l'avevi detto in tempi non sospetti. Tonali e Martinez quarta quest'anno, perché ho iniziato da quest'estate a fare questa cosa. Mentre in questo angolo qui ho magliette di calcio mie, felpe, cose che mi prendo più per mio tifo oppure gradimento, le robe della Fiorentina, Venezia e cose mie di così supporto, ecco. Quelle sono le magliette del calciomercato. E per il Borussia stavo vedendo di una felpa o di una maglietta a maniche corte, quindi magari l'unboxing lo faccio su una cosa germanica,
E quindi il rumore della plastica, che già è una cosa importante. Facciamo nibelungico questa volta, bello teutonico, ti piace? Ragazzi, se non avete visto queste cose, vi consiglio, la persona oramai l'avete conosciuta, la sapete, la conoscete bene, ma questa nuova rubrica è fomentatissima e veramente merita, quindi andate a seguire Alessandro Catto sul suo canale e tutti i video, perché veramente c'è da divertirsi. Sì, c'ho anche un reperto storico, se vuoi te lo mostro. Mostra! Questo, che mi ha detto un ragazzo, sempre di Foggia Germanica. Vedi? E mi pare che Pablox l'aveva indovinata. Se non sbaglio, Cattone, c'era anche una vecchia maglia degli anni 70-80. Esatto, questa eccola qui. Guarda lì, i numeri vecchi. Esatto. Germania Est. Ma com'è il tessuto questa? Era più pesante, tipo maglia di lana? Sudi come un porco quando la indosso. Ho provato a giocarci una volta, faceva effetto contraccettivo, diciamo, usiamo questa terminologia, veramente molto più pesante. Alla grande. Pensa che c'è un amico, questa la dico, visto che stiamo parlando di magliette, ringrazio Gigi Story, sì, ci seguiremo e ti ringrazio per avermi aiutato a capire questa storia. Un amico mio aveva la maglietta di Maradona, numero 10 senza numero, regalatagli da un amichetto suo di scuola quando erano troppo piccoli per capire il valore di certe cose, che era juventino. Ascoltate questa storia. Amichetto di scuola che ha la maglia del Napoli, lui era juventino, quindi non gliene fregava, la regala al mio amico che poi diventerà compagno di scuola alle superiori. Che succede? Maglietta che questo mio amico, la maglietta di Maradona, se la portava appresso, ci dormiva, se la portava sempre con lui, ovviamente diventa un totem. Ad un certo punto vanno in vacanza a Roccaraso le due famiglie e l'amico piccolino, lo juventino, dice: ma perché non me la ridai, non me la ripresti un poco? Quella è mia, io te l'ho prestata, me la ridai un pochino che la voglio usare? E lui si trovò davanti alle famiglie, non poteva dire sai, no, non te la voglio ridare, eccetera eccetera. Gliela ridiede e non l'ha rivista più. La maglietta di Diego Armando Maradona numero 10 del Napoli dell'epoca, quella di lana, ecco perché mi è venuto in mente, perché era pesantissima. Sono pesanti. E così fu la fine di una storia tremenda, dove non voglio fare sempre la battutina, però l'amico juventino che fa un regalo e sembrava una cosa meravigliosa, se lo riprende. Doveva finire male. Mannaggia miseria, mannaggia. Comunque, vedi, Pablox mi già fa male il cuore, lo so, è così. Chi era Ciro Ferrara? Ah, no, ok, l'ho letta male. Ma chi era? Ciro Ferrara, nel senso l'amico che poi è juventino con la maglia. Bepi, questa è un'ottima cosa. Daniele, ti ringrazio per la donazione e per la tua domanda. Che ne pensate delle parole di Burioni? Allora, io ho lasciato parola a Stefano a riguardo, perché ho visto che ci ha fatto anche un video e ci sta tutta. Alessandro, tu hai visto quel tweet che poi lui ha cancellato? Che ha fatto un tweet dicendo che la Roma era peggio del Covid. Veramente? Sì, no, è giusto, è proprio così. Guarda, io penso sia stata una battuta uscita un po' in modo esagerato, ecco. Io non penso che l'intento fosse devastante. Certo è che magari di sto periodo è meglio evitare certe cose. Ma tu capisci? Cioè, io poi non so, Burioni è laziale, credo. Ok, quindi vuoi fare la battuta calcistica da tifoso della Lazio. Lascia il tempo che trova, va bene. Ma tu fai il paragone con la malattia del secolo, cioè nel senso con quello che ci sta rovinando la vita da un anno, diciamo dove tu sei pure responsabile, nel senso che tu all'inizio ci hai detto no, ma stiamo tranquilli, ma non succede niente, dopodiché ti sei dovuto rimangiare tutto, hai detto è pericoloso, stiamoci attenti. Cioè, non utilizzare un paragone del genere, non ti permettere, perché
al di là delle squadre, e Covid ha fatto cioè, senza parole. Rita, un bacio, farò la stessa cosa con il Pled sotto catto. Questo. Io poi ritornando al discorso di chi ruba, no? Gli artisti che rubano, io ho provato a fare la stessa cosa con la bandiera. Questa è la bandiera del secondo scudetto, però essendo la bandiera del secondo scudetto c'ha del verde e quindi col green screen diventa trasparente. Però vabbè, piano piano ci organizzeremo, diventerò anche io. Stai usando un altro allora ti spiego in breve, tanto siamo tra di noi, siamo solamente 250 che non lasciano i like perché stanno belli, che se la stanno guardando così si sono dimenticati. Non è cattiva volontà, lasciate il like, ve l'ho ricordato. OBS utilizzato come camera virtuale, quindi quando entri in Restream o in StreamYard, tu invece di prendere il link della tua telecamera, prendi il link di camera virtuale di OBS. Quindi è un po' un casino, che però mi permette di fare tutto sto bordello e mi permette di bloccare tutto il computer perché evidentemente è troppo pesante. Io continuerò comunque a pensare che la finestra dietro di te è vera, quindi... Tu pensalo, perché come vedi l'ho anche fatto un pochino di blur, nel senso un po' sfocata, perché devo essere io in primo piano, lei è lontana là. Però vedi, si scama. È bella. Bellissimo. Facciamo roba veramente metafisica. Netflix, io ti sto leggendo, io ragazzi, a tutti voi chiedo scusa seriamente, a tutti quelli che stanno scrivendo messaggi, perché tra chi rompe i coglioni e sta spammando cose che non voglio ripetere, eccetera, eccetera, più i miei problemi di connessione, io sto cliccando a caso, però vi vedo tutti e vi ringrazio tutti. Questo mettiamolo sempre in sovraimpressione, meglio dei messaggi che non riesco a beccare, ovviamente. Cosa ne pensi di Messi che potrebbe seguire il sogno di Maradona e venire a giocare a Napoli? Giovanni, non si può fare, non è più il tempo. Alessandro te lo dirà, se te lo dico io da napoletano tu dici vabbè, perché? Ale, ti sembra un'operazione possibile? No, anch'io la penso come il buon Valerio. Sono cose che magari sono suggestioni, capito, però poi a livello reale non ci... Io penso che Messi finirà poi tutto sommato la carriera al Barcellona. Quello è stato Boateng. È stato Boateng che ha fatto un tweet e ha detto però dovrebbe, sarebbe bello se andasse al Napoli la 10 Maradona. Boateng, tu ti devi fare i fatti tuoi, perché noi poi ci illudiamo. Io posso dirti anche una piccola cattiveria. Io penso che Messi stia soffrendo già l'eredità di Maradona con l'Argentina. Non so se ha voglia di soffrirsi pure quella al Napoli, che magari viene, non vince, non va, perché... Perfetto. Hai capito? Perfetto, l'ha inquadrata bene, perché il paragone, essendo il giocatore dei giorni nostri più simile a livello di movenze, no? È argentino, numero 10, il paragone già era inevitabile. Però Barcellona, ovviamente, così, nell'Argentina non è stato altrettanto decisivo. Esatto. E quindi già soffre. Hai ragione a sottolineare questa cosa qua. Venire a Napoli e non vincere, e in un periodo del genere sarebbe quasi sicuro non vincere, probabile. Ecco che pietra tombale Messi diventa, e lo dico in italiano forbito, la guallera di Maradona. Esattamente, va bene così. Attenzione, Matteo, vale, io ho la maglietta di Diego numero 10 dell'Argentina 86 senza nome, chiusa in cassaforte, e qui scendono lacrime perché Matteo è una reliquia, e complimenti, e tienitela bella stretta perché è una roba incredibile. Il buon Asso nel frattempo giustamente continua a essere in chat mentre porta a spasso il cagnolino, che meraviglia. Fa freddo? Dove sei tu, Ale? Dove ti trovi in questo momento? Io sono in provincia di Venezia. Cioè in provincia di Venezia? Di Caorle, sì. Ok, e com'è? Fa freddo là? Qua?
Sì, fa freddo. Ma a me piace il freddo, mi piace la nebbia, mi piace il freddo. Sono molto invernale come clima, sì, mi piace. Qui mi è arrivato un messaggio poco prima della ditta dell'elettricità che ha detto ci stiamo preparando alla tempesta di neve, se succede qualcosa mandaci un messaggio. Io ho detto molto bene. Tutto a posto, la tempesta di neve, tutto bene. A Barcellona lo stanno mettendo messi in croce. Ecco, è la battuta di Nino. Ci sta Nino, ci sta alla grande. Allora, vediamo un pochino. Allora, vediamo un po'. Lionar, vedi, sto recuperando un pochino di messaggi e ce n'è uno che è interessante, ma poi avere Messi significherebbe non sentire più Gattuso alluccare Ciuchi, ma Gattuso sarebbe in grado anche di gridare Lionel, ma che vuoi gridare là? Cioè, là gli devi dire, giochiamo in 10 ragazzi, devi dire a tutti gli altri, giochiamo in 10 e lui decide. Questo è per te. Per Catto, Juric assomiglia più a Gasperini o a De Zerbi? Gasperini perché tipo è il figlioccio adottivo del Gasp. Se l'è portato anche all'Inter come secondo all'epoca, se vedi gli schemi sono uguali, però lancio una provocazione, almeno in campionato mi piace di più il Verona di Juric che l'Atalanta del Gasp. Diciamo che l'allievo sta superando il maestro, non so se mi fomenta questa mi fomenta. Vuoi una pontatina sul Napoli? Te la do così? Sì, daccela. La vuoi? Allora, sì. A me, ora tu mi insulterai magari perché il giocatore non ti piace. A me Isai non dispiace, va bene? O meglio, tra Isai e Mario Rui comunque scelgo Isai tutta la vita. Però ci sta. Però è comunque una fascia che va sistemata. Allora io, per quel ruolo lì, ti do il nome di Bertrand del Southampton. Non sei... Attenzione, non sei il primo. Non sei il primo, qualcuno molto informato come te e molto attento del calcio inglese anche mi ha segnalato questa cosa, perché io ho cominciato a giocare anche a Championship Manager con le rose aggiornate e mi hanno detto controlla Bertrand, vedi se è forte. Interessantissima. Guarda che ci può stare, guarda che ci può stare. Io ti dico, il nome ideale per me era, ma risaliamo all'estate, Reguilon, che poi il Tottenham ha anche pagato un pochino per il suo valore, a mio avviso. Adesso che purtroppo è andato al Tottenham, ci sarebbe anche quest'altro. Ma Reguilon era uno di quelli che se fosse venuto al Napoli avresti comprato la maglietta? Sì, perché l'avevo messo nel calciomercato che ho fatto io per il Napoli, assieme a David Neres, tra l'altro. E allora vedi, vale la pena tornare anche indietro e rivedere i video vecchi, perché all'epoca io non ti conoscevo, non ti seguivo, e quindi andrò a farmi una pontatina anche nei video vecchi. Beh, anche Neres al Napoli ci sta, secondo me, Gasa. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Ed è anche interessante che tu tra Mario Rui e Yusai scegli Yusai e non sei l'unico, credimi. Perché lo vedo comunque più tecnico, più qualitativo, anche rispetto a Mario Rui. Sulla tecnica pura Mario Rui meglio, però Yusai ti dà più, come si dice, la prestazione più costante. Più continuo. Mentre Mario Rui vive di sprazzi, ti può fare anche il tiro da fuori che indovina, il cross ottimo, però ogni tanto... Poi anche fisicamente Isai mi sembra un po' più dotato, non tanto a livello di resistenza, ma magari di altezza nei calci da fermo, cose così. Decisamente. Allora andiamo a vedere, ecco che l'argomento interessa, ma Yusai è il terzino più forte del Napoli, è ovvio che lo preferisci a Mario Rui. Purtroppo Di Lorenzo sta vivendo un momento dove lui è stato preso nell'occhio del ciclone della critica. Come Biraghi a Firenze, c'ha gli anti Biraghi che nonostante magari faccia bene viene sempre criticato.
oramai quando poi ti prendi un'etichetta diventa difficile scrollartela di dosso, e adesso è il momento di Di Lorenzo, che aveva l'etichetta da quando è arrivato, perché è il solito terzino dell'Empoli, che non amiamo dire questa cosa, prendiamo solo i terzini dell'Empoli. Sì, ma se i terzini dell'Empoli poi ti rendono, come per esempio è successo con Sarri, dove un giocatore come Yusai, che comunque non è dotatissimo, ma gli dai lo spartito e lo fa bene, qua ragazzi parliamo con uno che Sarri lo riprenderebbe domani mattina in tutte le squadre. Se ne parlava infatti anche l'anno scorso per la Juve, per esempio, quando c'era Sarri. Esatto, tu credi che sia stato fatto fuori troppo in fretta? Sarri? Sì. Io sono sarriano integralista, cioè io calcolo che l'anno scorso, e lo dico senza nessun tipo di problema, ho sperato che la Juve vincesse il campionato per vedere Sarri vincere uno scudetto. Quindi sì, io penso che si potesse avere più pazienza, anche perché io penso che per quella che era la situazione della Juve l'anno scorso non abbia poi fatto male, cioè comunque in campionato la Juve è quasi sempre stata prima, ha sempre vinto gli scontri diretti, ha fatto un buon girone di Champions, poi c'è stata quella cosa degli ottavi, per carità, però io comunque ha vinto uno scudetto, è arrivato in finale di Coppa Italia, non era un anno negativo secondo me, probabilmente non è mai scoccata la scintilla con un po' l'ambiente, capito? Ma non credi che l'avrebbe vinto chiunque uno scudetto anche l'anno scorso per mancanza di avversari? No, io non penso questo, perché io paradossalmente l'anno scorso vedevo un Inter più combattiva, almeno nei mesi iniziali, rispetto a quella di quest'anno. C'era una Lazio che quest'anno non è a quei livelli, perché anche la Champions l'anno scorso era tutta concentrata sul campionato. C'era un'Atalanta che era molto più fastidiosa di quella di quest'anno in campionato. La Roma grosso modo era simile a quella attuale come rendimento, quindi no, io cioè, oddio, dipende, se fosse rimasto Allegri probabilmente avrebbe vinto ugualmente lo scudetto, però non era una cosa così scontata vincere lo scudetto alla Juventus per me, proprio in riferimento anche soprattutto all'Inter dell'anno scorso e al Conte dell'anno scorso. E se tu ti ricordi, nelle due partite che si sono viste, Inter e Juventus, ho visto un Sarri che a livello tattico ha fatto vedere di cosa era capace. Quegli scontri diretti sono state forse le migliori partite della Juve dell'anno scorso. Sì. Vero? Assolutamente. Poi infatti se vedi anche la Juve sto anno con una squadra più forte per me di quella dell'anno scorso, perché la Juve di sto anno è più forte di quella dell'anno scorso, in campionato è terza, quarta, fatto dei passi falsi che l'anno scorso a questo punto non aveva fatto. È complicato, io mi rendo conto che ricominciare da capo, ma poi alla fine è stata una scelta loro, nel senso che tu potevi continuare, scusa, bicarbonapoli un attimo, un pochino di ruttino. Ok, potevi continuare con Sarri e continuare il progetto, perché tu l'hai presentato nuovo progetto, non ci basta più vincere, vogliamo vincere col bel gioco, eccetera eccetera, poi l'hai subito fatto fuori e quindi devi ricominciare da capo, perché sai quando lo fai fuori che non ti puoi permettere un allenatore di grido e punti direttamente su un esordiente. Ti prendi il rischio che ti stai prendendo e che stanno pagando, perché così, no? Io spero che Sarri venga alla Fiorentina, perché lui ha allenato il Napoli, perché lui è nato a Napoli, se non erro. A Bagnoli. Lui di cultura è anche fiorentino, di quelle zone lì, quindi a me un Sarri alla Fiorentina firmerei adesso, vendo anche un rene, guarda, per avere Sarri l'ho sempre amato per il personaggio, cioè fomenta, inutile dire il contrario, fomenta. Io tutte le squadre in cui allena, ti ripeto, può essere anche la Juve, sono arrivato a simpatizzare per Sarri, quindi pensa quanto mi può piacere Sarri. Lì no, lì a noi non è successo, anzi, perché vabbè. Però ti dico una cosa, sai, ho visto, c'è sicuramente una minoranza, però
qualche napoletano che comunque lo apprezzava, che comunque lo difendeva, che comunque ha detto ma vediamo cosa fa, sono curioso e comunque lo stimo, te l'ho trovato, sai. Oh, ma è chiaro che ci sta. Tu devi tenere presente che Sarri per un periodo non ha rappresentato per noi solamente un allenatore, rappresentava un'idea, rappresentava un ideale, e ci sono stati gruppi, no? Il famoso gruppo Sarrismo e Rivoluzione, che poi aveva anche delle, non lo so se si dice branchie, cioè no, branchie, le branchie sono quelle dei... No, è giusto, ma senza la giusto, anche più estremiste, no? Il fronte del sarrismo, quindi praticamente lì si sono rotte amicizie di anni tra persone che dicevano no, comunque con lui fino alla fine, non mi interessa in quale squadra va, seguo sempre Sarri, e chi non poteva ammettere il passaggio al nemico. Hanno anche sospeso i post, quelli della pagina principale, mi ricordo al tempo. E io sono stato con i più estremisti, proprio ovunque vada sono con Sarri. Esatto, è successo veramente un macello. A me, vabbè, io sono rimasto troppo deluso, ma specialmente perché mi è sembrata quella cosa, tu certe cose le hai dette. Sentite i rumori? Il traffico di New York. Tu certe cose le hai dette e non te le puoi rimangiare. Quando vai a fare l'intervista con la Juventus, nessuno ti incalza, perché che ti può incalzare? Siete tra di voi. E quindi quando qualcuno fa l'accennino alla domanda, ma le maglie a strisce, no, ma io non ero, io intendevo il Milan, ero con l'Empoli. No, amico mio, non puoi rimangiarti quello che è su internet. L'hai detto, lo intendevi, lo volevi dire, e purtroppo adesso devi sconfessare te stesso. Questo è stata la cosa più triste di tutto. Poi, ci ha fatto vedere il più bel calcio che abbia mai visto in vita mia, resta senza dubbio la verità. Io penso anche che comunque, vista la sua carriera, la sua età, così, quando ti offrono comunque uno stipendio di quel tipo lì, in quella che è la squadra più importante in Italia, perché alla fine la Juve è inutile girarci attorno, è quella roba lì, sai, il dire ho iniziato dalla seconda categoria, arrivo alla Juve, magari ti vinco anche lo scudetto, è un richiamo che... ma quello ti ho detto, è stato proprio il contrario di quello che lui ha professato. Lui ha professato la gioia collettiva, ma alla fine lui aveva il suo scopo finale egoistico, tra virgolette. Io, con il mio calcio, che non mi piego davanti a nessuno, dalla Serie Z devo arrivare a vincere, e ce l'ha fatta, quindi tanto di cappello. Però io lo punzecchio, perché non hai vinto con il tuo calcio, hai vinto con una squadra di campioni. Se lo vincevi con il Napoli era con il tuo calcio, l'hai vinto comunque con Ronaldo, che fa il cazzo che vuole lui, diciamo la verità. E ve l'abbiamo fatto perdere noi, vi ricordo, con lo scudetto. Assolutamente. Non è dimenticabile. Lì a posteriori mi è dispiaciuto. Ho detto, caspita, poteva essere l'anno del Napoli, invece... Era la favola, era una favola incredibile. Madonna mia. Ragazzi, abbiamo fatto una parentesi dove io dovevo guardarmi negli occhi con un sarrista e ritornare un attimo al passato, ma leggo tutti i vostri messaggi, vi vedo che state scrivendo, con calma vi recupero tutti se ci riesco. Io vado tra 5 minuti, Valerio, che devo staccare. Vai, amico mio, se devi andare non ti preoccupare. Sto per altre 2 domande. Tanto aspettiamo. Io Asso, se rientra è giusto per un saluto, dopodiché stacchiamo tutti, perché veramente ho messo a dura prova tutti i miei dispositivi. Nonostante tutto lo andrei a prendere in braccio e lo riporterei a Napoli, vedi? Sì. No, ma io ne avevo tanti che l'anno scorso, siccome io ero tipo il difensore di Sarri, c'era anche gente ovviamente che era affezionata al personaggio, e c'erano anche diversi napoletani che seguivano questo discorso. Poi sicuramente la maggioranza magari ci è rimasta male e via dicendo, però insomma... Vedi? Per me l'hanno preso e cacciato dalla Juve per ripicca del passato, per dire guarda con chi ti abbiamo rimpiazzato. No, non penso che abbiano fatto questa scelta qui.
Cioè che il feeling magari fosse limitato per questioni anche di cose passate, rivalità. Poi la Juve è sempre un ambiente un po' per conto suo, ci credo sicuramente. Però alla fine io penso che è vero anche che un po' tutti gli allenatori negli spogliatoi hanno i giocatori con cui vanno d'accordo e quelli con cui non vanno d'accordo. Certo. Poi magari si sono ingigantite le questioni, perché Sarri è divisivo, spesso magari a chi sta sui maroni viene sempre criticato. Cosa ne pensi di questa Roma? Ventola, io credo che la Roma, se continua a viaggiare fuori dai riflettori, perché sul Napoli si sono riaccesi i riflettori, se continua a viaggiare fuori dai riflettori, la Roma può tranquillamente fare lo scherzetto a molte delle pretendenti e prendersi la Champions senza problemi, perché la squadra c'è. Non so Alessandro che ne pensa, ma... Sì, sono d'accordo, la Roma deve viaggiare a fari spenti, e mi piace. Questa pure è interessante. Serena, secondo te domani lo Juventino per chi tiferà, Napoli o Inter? Secondo te? Allora, prima di tutto ti farà per un pareggio. Vabbè, a livello di punti sicuramente. E se devo scegliere, allora, se fossi Juventino, dico la verità, farei Napoli, nel senso che io vedo l'Inter di poco ma ancora superiore al Napoli, quindi se devo cercare di far fuori o indebolire fortemente la diretta rivale, tifo Napoli. Ci sta, il ragionamento ci sta. Nino Bertucci, saltai dalla sedia al gol di Koulibaly allo Juventus Stadium, peccato che non vinse lo scudo. Guarda, ma adesso chiudiamo perché è veramente tardi. Racconto ad Alessandro e a tutti voi quest'ultima cosa, un episodio che è successo. Questa partita qua io non l'ho vista. Cioè, tra tutte le partite che ti puoi andare a perdere, mi persi Juventus-Napoli 0-1. Perché? All'epoca si lavorava ancora, avevo una serata importantissima, fummo chiamati con la nostra band, si chiamava Art of Karaoke, praticamente la band suona e non ci sono cantanti, quindi deve cantare la gente del pubblico come il karaoke però con la band dal vivo. Certo. Praticamente fummo assunti in un locale bellissimo a Manhattan per un funerale, ascoltami bene, era una commemorazione della morte di una compagna di questa ragazza, di una scrittrice molto importante. Quindi si faceva la commemorazione, ma loro, dato che questa era un amante della musica, volevano una festa vera e propria e cantare tutte le canzoni in onore suo, eccetera, eccetera. E chiamarono noi, karaoke, quindi proprio alla grande. Questa fu la serata in cui cellulari non si potevano proprio toccare perché era una cosa privata che non si poteva sapere, non si poteva postare sui social media, una roba incredibile. E io stavo così, che suonavo, il cellulare in tasca con la vibrazione che non potevo guardare e cacciare perché telecamere dappertutto. Privato sì, ma loro lo registravano. Quindi come fai? Professionalità. A fine partita, la partita finisce, noi stiamo ancora suonando, mi rivolgo al batterista che non è tifoso, non se ne frega proprio. Dico, Dario, gli passo il cellulare, controlla tu perché non posso così. Dario senza dire niente mi abbraccia e così dai, comincia a ridere, dico ma veramente l'abbiamo vinto, com'è possibile? E quindi vedo Koulibaly al 90°, poi corro a casa con la macchina come un pazzo, ho rischiato multe, dovevo tornare a casa a vedere la partita, una cosa che non si può spiegare, la partita più assurda persa, ma con la stessa emozione di saperlo poi dopo, perché stavo cacato sotto, come si suol dire. Ecco, te la sentivi. Mamma mia. Comunque ragazzi, io ringrazio Alessandro per averci fatto compagnia e per essere entrato all'improvviso. Grazie a te Valerio, e ti ospito volentieri anche per una live sul mio canale, assolutamente. Abbiamo i nostri numeri, quando vuoi sarà mio piacere ed onore. Credo che per Stefano sia troppo tardi per rientrare, non lo so, se vuole io gli mando un messaggio poi dopo. Ragazzi, vi abbraccio a tutti. Ciao ragazzi, grazie mille. È stata dura perché i miei problemi tecnici sono stati esagerati, però l'abbiamo portata avanti. Sì, assolutamente. Ciao grande Ale, alla prossima.
Ho cliccato, chissà se è sparito, chissà se continua a esserci, io non vedo niente. Eccoci qua, adesso siamo tra di noi. Ragazzi miei, vi voglio bene tantissimo. Abbiate pazienza se non ho potuto leggere alcuni messaggi. Ringrazio tutti i moderatori per il lavoro straordinario che hanno fatto. Stasera non era facile. Perché? Perché sappiamo che certi youtuber importanti, più sono importanti e più si postano appresso certi cretini incredibili e idioti. E che dobbiamo fare? Questa è la vita di chi ci mette la faccia, di chi decide di essere presente e metterci la faccia e dire la propria opinione, ovviamente quando più crescono i numeri, ed ecco che ti faccia essere persone che ti seguono solamente per romperti il cazzo, e ci sta anche questo, va benissimo. Ricordate che anche gli haters fanno moneta, voi più seguite, più scrivete, più commentate, più rompete il cazzo e più quelli crescono. Chi è che odia gli haters? Nessuno, perché sono soli. Sono tristi, sono soli, nessuno se li caga. Sono odiati solo quelli che hanno un certo successo. E questo non parlo solo degli youtuber, ma parlo dei calciatori, parlo degli attori, delle cose. Visto che siamo in chiusura, vi dico questa cosa che non c'entra niente. Ieri sera ho guardato, è su Netflix e credo che ci sia anche su Netflix Italia, è un musical, si chiama Prom, The Prom. Il prom è la festa che si fa in America a scuola, diciamo il ballo della scuola, lo conoscete, il famoso ballo della scuola, che è una cosa importantissima. Le ragazzine, insomma, che vengono invitate al ballo, fanno i primi amori, i primi inviti, eccetera, eccetera. The Prom è praticamente un musical fatto sul musical, è il video, diciamo il film, fatto su un musical che già era a Broadway, ed è straordinario. Io me lo sono guardato, mi sono divertito. Ovviamente se conoscete l'inglese è molto meglio, però si può anche sentire in italiano, le canzoni sono in inglese, però voi dovete ascoltare la musica, dovete vedere come si dice, le ambientazioni, i colori, la scelta delle luci, perché la scelta delle luci richiama Broadway. E non è quando in un musical improvvisamente la gente si mette a ballare in mezzo alla strada, è ridicolo, ma se tu fai una scelta di colori che richiamano le luci del teatro, ecco che è meno ridicolo, è una scelta voluta. Ecco, io guardavo Prom e mi consolavo, le interpretazioni, i cantanti, la scelta registica, eccetera, eccetera. Bellissimo, una storia sulla discriminazione, veramente ve lo consiglio. Vado a vedere su Google, vado a controllare i nomi degli attori, perché un paio di attori non li avevo riconosciuti e volevo sapere chi fossero, e trovo una serie di critiche incredibili su James Corden, che è il protagonista del Carpool Karaoke, no? Il protagonista del Late Late Show. Io non lo so se seguite le cose americane, ma comunque dovreste, perché a livello di spettacolo sono forti, sono i migliori. Lo fanno una merda su tutti i Twitter, l'interpretazione più schifosa, ma perché avete chiamato lui, non sa cantare, interpreta un gay però lui non è gay e dice di essere non gay però in realtà lo è. Insomma ragazzi, lo fanno una merda. E io pensavo mentre leggevo, ma perché non vi godete un bel film, non vi godete un bellissimo pezzo di teatro, un lavoro di gente che ci ha lavorato e che comunque merita, perché non è una cagata, è fatto bene. C'è Meryl Streep, penso sia Meryl Streep, assolutamente. Ma insomma, c'è Nicole Kidman. Come vi viene in mente di buttare solamente odio su Twitter, perché ognuno ha una voce, no? Ognuno deve fare, io ne capisco, tu fai schifo. Io ho la mia opinione e vale più degli altri perché ho un account Facebook. È una roba che è veramente, veramente triste, in un momento dove l'arte, e con questo chiudo, l'arte va rispettata e andrebbe incoraggiata. Perché? In momenti di Covid, dove non si può uscire, dove non si può andare da nessuna parte, dove non puoi andare al ristorante, dove non puoi fare un cazzo, cosa fai a un certo punto della tua giornata? Accendi la televisione e ti vedi un film, accendi l'iPod e ti ascolti una canzone, ti guardi un creator su YouTube che ha fatto un video particolare e te lo vedi. Perché? Perché l'intrattenimento non è una stupidaggine,
L'intrattenimento è quello che quando tu hai finito di lavorare ti fa rilassare, ti fa staccare, ti fa andare in un altro mondo. Se non si capisce questo e se non si rispetta l'arte e l'importanza dell'arte in un mondo dove si parla solo di soldi e di lavoro e di farcela e di fare più soldi, se non capiamo l'importanza dell'arte, perché quando alla fine della fiera tu hai finito di lavorare ti devi rilassare, ecco che il mondo è triste e si impoverisce giorno dopo giorno. Detto questo, perché mi manca anche la musica e mi manca tornare a fare quello che era il mio lavoro, che è arte, io vi bacio, vi abbraccio e da New York Valerio Fluido è tutto. Ci vediamo presto, non ci sono segreti tra noi, chi c'è, chi non c'è, non c'è. Un grazie a chi si è abbonato nuovo, un grazie a chi l'ha visto dopo tutto quanto, sei completamente pazzo nel senso buono, un grazie ai miei mod, ai miei seguaci, quelli che partono dal primo minuto e arrivano fino alla fine perché mi dimostrano il loro supporto. Al di là delle donazioni, chi può con le donazioni va bene, ma chi può lasciare un like lascia un like, e lo sapete che il like per noi che facciamo questo significa algoritmo, significa arrivare in più case. Tutto quello che noi vogliamo è entrare in più case, e se possiamo entrare in più case fa più piacere parlare delle cose di cui siamo appassionati per semplicemente un pubblico che cresce, e la crescita è la nostra unica vera soddisfazione quotidiana. Vi nominerei uno a uno, ma lo sapete come lo faccio? Io rispondo ai messaggi dei video